Buongiorno e benvenuti. Falsi e raggiri sono il tema principale di questo romanzo che ho pubblicato nel gennaio 2019. La storia è ambientata nel mondo dell'antiquariato ed è stata scritta anche con intento didattico rivolta agli appassionati del settore. Oggi ne propongo una lettura integrale sotto forma di audiolibro, inserendola nella playlist nata da poco, Antiquaria. Nell'augurare un buon ascolto, invito ad iscrivervi al canale e a seguire anche la rubrica 5 minuti di antiquariato. Audiolibro L'allievo di Sergio Salomone, voce narrante dell'autore. Prefazione. In questo romanzo ambientato nell'affascinante mondo dell'antiquariato tratteremo della produzione dei falsi arredi che all'inizio del Novecento trovarono particolare fortuna in Europa e in America. Cos'è il falso? Il falso è la riproduzione fraudolenta di un oggetto che viene creato appositamente per soddisfare il desiderio di possesso del collezionista. Più il collezionista aspirante acquirente di un oggetto antico ne brama il suo possesso e più sarà una facile preda del falsario. La produzione di falsi risponde ad una precisa esigenza di mercato. I monaci del Medioevo, ad esempio, cercavano reliquie miracolose di santi e martiri, in grado di attirare i fedeli e di garantire donazioni ai loro monasteri. Gli uomini del Rinascimento, affascinati da quelli che loro chiamavano gli antichi, ricercavano testimonianze del mondo greco e romano. Ogni società, ogni generazione falsifica ciò che più brama. Col passare dei secoli, il desiderio di possedere opere di artisti famosi o d'oggetti connessi a personaggi illustri aumenta considerevolmente e alla fine del XIX secolo, complice la forte crescita della borghesia, spesso ricca ma di scarsa cultura, si ricerca ormai qualsiasi cosa in grado di evocare la tranquilla certezza di un passato scomparso. I falsari aumentano la loro produzione. Oggi il maggior aumento delle contraffazioni non si presenta nel settore delle reliquie religiose, delle opere d'arte o nell'alterazione storica a fini politici, ma nel campo degli oggetti di marca. I falsari sono all'opera e producono ovunque esista un mercato profumi di Chanel e Dior, orologi Rolex e Cartier, camicie di Armani o Polo Lacoste, valigie e borse Vuitton o scarpe Adidas. La mole dei compratori, ove il prezzo sia contenuto, è spesso consapevole del trucco, quindi complice, ma acquista nella speranza che indossati ingannino il loro prossimo. Da tradizionalmente ingannato, il compratore diventa a sua volta ingannatore. Capitolo primo. Infanzia e adolescenza. Adrien e Bérénice Joubert, sposi ormai da 12 anni, sopravvivevano nelle campagne attorno ad Orléans, lavorando con fatica e risultati appena sufficienti piccoli appezzamenti di terra. I contadini, alla fine del secolo XIX, nell'est europeo e in tutta l'Europa meridionale, sono ancora una maggioranza schiacciante rispetto al totale della popolazione e ne rappresentano la parte più arretrata, pur con varietà di condizioni al loro interno enormi.
L'economia in generale era in grande sviluppo. Ferro e carbone, pilastri dell'industria, erano protagonisti di un forte incremento della loro produzione. Nuove fonti di energia, nuovi materiali e nuove industrie acquistavano sempre maggior peso. Una rivoluzione tecnologica importantissima era rappresentata dall'uso, anche come bene strumentale, del motore a scoppio. Parallelamente, importanza altrettanto grande ebbe il sorgere dell'industria elettrica. La lotta imprenditoriale, in breve, ridusse il numero delle imprese produttrici con la conseguenza di un netto passaggio dalla fase di libera concorrenza alla fase dominata dalle imprese giganti. Tutto questo fermento era saldamente in mano della borghesia capitalista e del proletariato industriale. L'aristocrazia, ridotta a classe secondaria rispetto alla grande borghesia, resisteva, mantenendo quote elevate della proprietà fondiaria, ma anche penetrando nei settori capitalistici dell'industria e della finanza. La stessa borghesia venne rapidamente differenziandosi in strati diversissimi per posizione sociale e grado di ricchezza. La piccola borghesia dipendeva strettamente, sia economicamente che socialmente, dalla grande borghesia, in quanto classe dominante della società capitalistica. Il piccolo borghese aveva l'aspirazione di entrare nelle file della media e alta borghesia, di cui cercava di imitare valori e costumi, mentre disprezzava il proletariato, nelle cui fila temeva di precipitare. Adrien e Berenice appartengono al proletariato contadino e nelle inevitabili diversificazioni all'interno di ogni classe occupano, in base al reddito prodotto, una posizione medio-bassa, ma non indigente. Profondamente religiosi, praticanti, hanno una visione della vita semplice e serena e sulla loro tavola si riesce a non far mancare mai il cibo. Ringraziano per quello che il buon Dio concede loro. La salute e il volersi bene, dicono spesso, è la più grande delle ricchezze. Travolti dalla frenetica complicazione dei nostri tempi, dovremmo più spesso ricordare e riflettere su questa all'apparenza semplice e ingenua filosofia. So bene, e lo sanno bene gli eventuali lettori, che un atteggiamento così rassegnato, se presente in ogni uomo, non avrebbe prodotto i grandi progressi sociali e culturali degli ultimi 100 anni. Ma è doveroso anche soffermarci sulle cose negative fatte e prodotte. Ogni tanto queste semplici riflessioni potrebbero correggere grandi storture. Di certo, quando siamo afflitti da grave malattia o stiamo per perdere qualcuno di molto caro, il nostro incedere frenetico viene fortemente messo in discussione e tutto il nostro essere diventa maggiormente ponderato. La piccola cascina in cui vivono è stata lasciata in eredità dal padre di Adrien, morto prematuramente di polmonite, prima causa di morte per patologia a quell'epoca. La mamma del capofamiglia dorme in un piccolo vano dispensa vicino alla cucina e bada alle cose di casa, agli animali ed è anche di aiuto in campagna. Parte integrante della cascina è un terreno di poche migliaia di metri quadrati che da solo non sarebbe sufficiente neanche a sfamare i 2 animali da tiro presenti, per cui altro terreno utilizzato a pascolo e coltivazione è preso con contratto di mezzadria da discendenti di Luigi di Valois, già duca di Orléans. Il termine mezzadria deriva dal latino tardo e significa colui che divide a metà. Si tratta quindi di un contratto agrario, ai nostri giorni desueto e proibito dalla legge, ove un proprietario di terreni, mantenendone la direzione,
concede l'uso di un'azienda agricola ad un coltivatore e alla sua famiglia, in cambio della divisione a metà di prodotti e utili. Capite bene come non ci fosse certo da scialare. Come già detto, nonostante le ristrettezze economiche, un'attenta gestione delle spese permetteva alla famiglia Joubert di non far mai mancare il pane sulla tavola, anzi, in un paio di occasioni avevano anche avuto modo di essere di aiuto a vicini in difficoltà, e ciò li faceva certo ben volere e rispettare. Di una sola cosa i giovani ma ormai trentenni sposi si rammaricavano: non riuscire ad avere figli. Mettere al mondo un figlio, oltre ad essere atto di grande amore o di grande egoismo, direbbero altri, è di certo forza motrice universale, priorità della vita che scorre anche dopo di noi ed azione che ci rende immeritatamente simili a Dio. Nella loro semplice ed umile comunità, il parroco era da tutti considerato e utilizzato come figura di riferimento per ogni accadimento o bisogno. Dunque, comunicarono le loro angustie al sacerdote e caso volle che proprio una sorellastra dello stesso esercitasse quale ostetrica a Orléans. Il buon prete scrisse una lettera di presentazione e i nostri coniugi partirono di buon mattino e un po' timorosi alla volta della città. Le ferrovie francesi all'epoca erano già molto sviluppate e la stazione più vicina era facilmente raggiungibile in un'ora circa a bordo del carro trainato dal mansueto bue, al quale, abituato al gioco dell'aratro, un tal tragitto doveva sembrare di certo un tranquillo e riposante diversivo per sgranchire le zampe. I treni francesi sono sempre stati puntuali e i nostri due alle 8 del mattino sono ad Orléans. Il loro obiettivo abita all'altro capo della città ed incamminatisi di buon passo e dopo aver smarrito la strada alcune volte, alle 10 sostano davanti all'abitazione dell'ostetrica e dopo esitazione cercano di calmarsi e battono all'uscio. Viene ad aprire la domestica, la quale, alla vista dei poveri indumenti indossati da Adrien e Berenice, ha un moto istintivo di richiudere la porta, ma prima che ciò avvenga riescono a consegnar la loro lettera di presentazione e raccomandazione. La serva dice loro di attendere fuori e richiude l'uscio. Dopo pochi istanti, che però ai nostri spaesati sposi devono sembrare interminabili, apre l'uscio una elegante ma semplice signora. Prego, accomodatevi. I fedeli della comunità di mio fratello saranno sempre i benvenuti nella mia casa. Inchinandosi e ringraziando, i due vengono introdotti in un salotto lindo, ordinato, modestissimo, che però ai due contadini abituati alla rusticità e non esemplare pulizia della loro cascina sembra un sontuoso salone. L'ostetrica è una donna buona e disponibile. Già avanti con gli anni ha assistito 1 migliaio o forse più tra gestanti e partorienti. L'esperienza non manca e pur non essendo medico è stata educata in un ambito difficile oggi ritrovare, dove la medicina, prima di esaminare il disturbo, studiava con attenzione il paziente. Alcune pratiche empiriche applicate, frutto di esperienza antica, possono far inorridire la sperimentazione scientifica dei nostri giorni, ma a volte funzionano. Allora, come oggi. Dopo aver visitato l'aspirante puerpera e aver escluso problemi di tipo fisico o patologico, prescrisse decotti e lavaggi vaginali a base di erbe officinali che l'interessata avrebbe ben saputo individuare e cogliere per conoscenza acquisita già da bambina attorno alla sua stessa cascina e le colline vicine.
Al momento del commiato, Adrien fece un goffo tentativo di pagare il consulto posando sul tavolo dell'ingresso un cestino con 2 dozzine di uova raccolte nel pollaio la sera prima. Allora era ancora abitudine tra le classi meno abbienti e soprattutto contadine utilizzare il baratto come moneta. La levatrice rifiutò con ferma dolcezza, dicendo che i loro ringraziamenti erano più che sufficienti, essendo amici e parrocchiani del fratello, e aggiunse che quelle uova, se vendute, avrebbero ben potuto contribuire al corredo del futuro erede. Intanto a casa la potenziale nonna attendeva trepidante, sia per le notizie sulla possibile gravidanza, tanto desiderata anche da lei, sia per il timore indotto dal pensare i suoi inesperti giovani nella grande città piena di pericoli. Prima di notte furono a casa e l'anziana, che dimostrava molti più anni a causa della faticosa vita di campagna e di una esistenza esasperata dal bisogno del risparmio, si rincuorò, apprendendo le buone notizie. Non si seppe se furono gli infusi, gli impiastri o la determinazione generata dalla riconquistata fiducia. Fatto sta che dopo appena 3 mesi Berenice era in dolcissima attesa e ben presto ci si accorse, a seguito di ulteriore visita alla levatrice di Orléans, ormai diventata loro punto di riferimento, che il parto sarebbe stato gemellare. L'ostetrica insistette per assistere gratuitamente la partoriente durante la gestazione e ne prese così a cuore le vicende, giungendo perfino ad ospitarla, vista l'attesa gemellare, presso la sua abitazione nei giorni prossimi al parto, in una stanzetta attrezzata appunto per le puerpere di passaggio. In quei giorni l'agitazione di Adrien e della propria mamma era alle stelle. Come sempre l'attesa, la paura dell'imprevisto, la curiosità per il sesso dei nascituri e la loro amata Berenice lontana faceva loro scoppiare il cuore in petto. Berenice, per suo conto, si sentiva in buone mani e la paura che l'aveva accompagnata per i 9 mesi di gestazione era quasi scomparsa, lasciando spazio ad un'ansia densa di curiosità per quello che stava per avvenire. Per evitare spese inutili ci si era attrezzati mettendo a punto una sorta di telegrafo senza fili. Un commerciante locale, munito di carro e 2 robusti cavalli, acquistava ortaggi, frutta, uova, pollame, capi di bestiame e tutto ciò inerente dai contadini della zona, per poi distribuirli ai dettaglianti di Orléans. I viaggi avvenivano, secondo l'occorrenza, anche 2 volte la settimana e al sabato era comunque garantito il rientro nella sua casa distante soli 3 chilometri dalla cascina dei nostri protagonisti. La rete dei dettaglianti di Orléans aveva le notizie fresche e le comunicava al grossista carrettiere che una volta giunto a casa fermava chi si trovasse di passaggio in direzione della cascina, pregandolo di portare le notizie a chi attendeva trepidante. Erano società semplici e piene di umanità. Contrariamente a quel che accadrebbe forse oggi, molti si prestavano con volenterosa partecipazione. La notizia tanto attesa giunse una sera verso le 19:30, quando ormai animali ed umani erano già predisposti al sonno. Il messo dovette fare un gran baccano, i cani abbaiarono, la mucca muggiva nella stalla e finalmente Adrien si sporse da una finestra. «Cerco il signor Joubert», disse lo sconosciuto. «Sono io», rispose con voce tremolante per l'emozione il contadino. «Ieri sera sono nati 2 bei maschi. La mamma è molto stanca ma sta bene. L'ostetrica dice che fra 2 giorni potete andare a prendere vostra moglie e le creature». Il padrone di casa
Al colmo di gioia ed emozione voleva far entrare il portatore di così bella notizia per un bicchiere di vino, ma il viandante: «Ho ancora un bel pezzo di strada, grazie, sarà per la prossima volta, statene certo, passerò per brindare. Buonanotte, auguri!» Svegliata la vecchia mamma con occhi colmi di commozione e parole che per la fretta e la concitazione risultavano in parte incomprensibili alla neononna dura d'orecchi, riuscì, bene o male, a comunicare la notizia. I due si abbracciarono a lungo, piangendo per la contentezza, e quella notte, per l'agitazione, non dormirono. Buona parte del giorno successivo passò in discussioni tra madre e figlio per stabilire le migliori modalità per organizzare il viaggio di ritorno a casa della puerpera e relativa prole. Molto faticò Adrien per convincere la nonna quanto fosse inutile e dispendioso partire entrambi per Orléans. Il giorno stabilito, di buon'ora e dopo aver provveduto alle bestie nella stalla, l'emozionato padre, con grandissima trepidazione ed un misto di curiosità e timore, si avviò verso la grande città. Dell'efficienza dei treni francesi abbiamo già parlato, ma non dobbiamo sottovalutare il forte desiderio cresciuto in Adrien di riunire al più presto l'intera rinnovata famiglia. Fatto sta che, arrivato alla stazione ferroviaria 2 ore prima del previsto, prese il primo treno in transito proveniente da Parigi e, messe le ali ai piedi per le vie di Orléans, venne riportato alla realtà, di fronte alla casa dell'allevatrice, dal suono del vicino campanile che annunciava coi suoi rintocchi appena le 7. Non gli sembrò opportuno battere all'uscio a quell'ora, quindi si sedette su una panchina di un giardinetto della zona e, per scaldarsi, visto il dicembre inoltrato, fece colazione con un pezzetto di formaggio che si era portato appresso e, vinto da emozioni e stanchezza, riuscì anche a concedersi un breve, agitato sonno. Il campanile non aveva ancora completato il 9° rintocco che lui già batteva all'uscio. Venne ad aprire la solita domestica, che, riconoscendo ormai un volto familiare, spalancò la porta e con uno spontaneo sorriso lo fece entrare. Immediatamente l'urlo affamato di un bimbo gli riempì il cuore di euforia e gli occhi di lacrime gioiose. Era proprio suo figlio, che si faceva così prepotentemente sentire, infastidito dal fatto che il suo gemello fosse stato ammesso prima di lui alla poppata. Pur nella semplicità dei gesti, l'incontro tra i due coniugi fu denso di commossa emozione. I sani e robusti bimbi integravano, completavano, rassicuravano. Adrien, confuso, felice, aveva il cuore che pareva scoppiargli in petto ed un accentuato tremorio degli arti rischiava di far versare la tazza di caffè che la padrona di casa aveva dovuto insistere per offrirgli. I bagagli erano pronti e, fatto chiamare un vetturino, non si badava certo a spese in un'occasione così importante, la cresciuta famiglia si accinse a salutare la loro benefattrice. La mamma di Adrien, nei mesi della gestazione, aveva voluto, con grande dispendio fisico dovuto ad una avanzata forma di artrite che la torturava ormai da anni, lavorare ai ferri della lana grezza, da lei stessa filata, e il risultato, anche se un po' rustico, si presentava sotto forma di un'ampia coperta in grado di riscaldare durante il rigido inverno di Orléans. L'oggetto, che per i nostri contadini rappresentava quasi un prodotto di lusso, venne offerto all'ostetrica a testimonianza della loro gratitudine e ricordo dell'evento. Di fronte a questo atto di grande generosità, la buona donna non poté che, commossa, accettare
e riuscirono altresì a farle promettere che alla prima occasione di visita al fratello non avrebbe mancato di essere loro ospite per il pranzo. Ma i tempi per iniziare il viaggio stringevano ed il treno non poteva sentir ragioni, per cui, pur con grande impaccio da parte di entrambi i coniugi, i commiati vennero affrettati e il ritorno verso casa potette iniziare. Quanta confusione ed agitazione aveva in testa il povero Adrien. La moglie invece, più calma e serena, cercava, al contrario del marito, di godersi il viaggio in carrozza pubblica, sentendosi, con i gemelli imbacuccati e addormentati al fianco, una piccola regina. Se ad Adrien, alla fine del viaggio, fosse stato chiesto di descrivere quanto della grande città avesse apprezzato da un punto di vista così privilegiato, avrebbe risposto, non ricordando nulla, che non v'era nulla di interessante, ma solo confusione. In meno di 30 minuti la stazione fu raggiunta. Il mio padre pagò il vetturino. Certo, pagò, ma con grande disappunto, perché ai suoi occhi la cifra richiesta sembrò spropositata e per anni raccontò in paese come in città fossero tutti grandi ladri. Siccome chi ha paura di arrivare in ritardo non può che giungere sempre con grande anticipo, il loro treno non sarebbe partito che entro un'ora, ma il fatto non li preoccupò, anzi, si godettero con piacere, stando appiccicati l'uno all'altra e senza perdere mai d'occhio il bagaglio, la grande sala d'aspetto riscaldata da una voluminosa stufa a carbone. Con la normale puntualità dei treni francesi, la campanella, il fumo ed il vapore e lo stridio dei freni entrò in stazione la vecchia ma efficiente locomotiva Thomas Crampton. Il viaggio di ritorno, in un clima di grande beatitudine, non poteva riservare sorprese di sorta e tutto si svolse secondo i piani immaginati. All'arrivo, il parroco volle riservare loro una sorpresa e con il calesse accompagnò la cresciuta famiglia a destinazione. Non abituati a ricevere così tante attenzioni, Adrien e Berenice ne erano scossi, felici, ma dal profondo della loro umiltà, profondamente imbarazzati. Non voglio soffermarmi sull'entrata trionfale del gruppo all'interno dell'aia loro così familiare, ma oggi illuminata da un fascino particolare. La nonna, tremante d'emozione, iniziò subito col soffocare di pressanti raccomandazioni la giovane Berenice. Si sa, i giovani credono di sapere tutto ed i vecchi sono convinti spesso di avere il dono della saggezza, per cui qualche attrito tra nuora e suocera fu inevitabile. Ma nell'arco di qualche settimana, con la buona volontà di entrambe le parti, i conflitti vennero superati. Rinnovate energie avevano investito la famiglia. Ciò che li guidava non era solo più la pur importante sopravvivenza, ma lo scopo di crescere e educare i figli con il desiderio di dar loro l'opportunità di un futuro migliore. Gilles e Jean crescevano in salute e furono loro a trovare la nonna agonizzante un pomeriggio nella modesta cucina dove la povera donna cercava, nonostante i limiti dell'età e salute, di ancora rendersi utile. I due ragazzi, alle prese con il primo lutto della loro esistenza, ne rimasero profondamente colpiti e ciò fece loro perdere un po' della preziosa spensieratezza, svelando improvvisamente una delle realtà della vita. La perdita dei genitori è parte del misterioso disegno a cui siamo chiamati, e pur con grande dolore la accettiamo come accadimento naturale. Altro è perdere un figlio, o forse peggio vederlo gravemente colpito da una malattia che nella povera società contadina di allora
evocava solo oscuri presagi futuri per l'impossibilità di procurarsi da soli sostentamento. Ebbene, 6 mesi dopo la scomparsa della nonna, Gilles viene colpito da una delle malattie più temute del XX secolo, la poliomielite. Il bimbo, ricoverato in ospedale ad Orléans, si salvò e da soli 4 anni dovette imparare a convivere con una semiparesi alla gamba destra e relativa debolezza muscolare. Pur riuscendo con difficoltà a camminare e abbandonando presto il bastone che nei primi tempi lo sosteneva, il lavoro nei campi gli era ormai per sempre precluso. Ciò rappresentò però per lui la fortuna professionale ed economica in un campo che altrimenti, probabilmente, non avrebbe fatto parte della sua vita. Ma questa è solo una piccola anticipazione. Procediamo con ordine. I 2 gemelli crescevano molto uniti. Le prime tragiche esperienze avevano rafforzato valori umani fondamentali. Frequentavano con profitto l'umile scuola elementare organizzata dal parroco e nel pomeriggio Jean aiutava i genitori nei campi, mentre Gilles si occupava dei meno faticosi ma pur importanti lavori all'interno della cascina, arrivando sin ad occuparsi della cucina, dove dimostrava un certo estro. L'umile dimora non era probabilmente mai stata così in ordine e linda, e un giorno Gilles si fece carico di mettere in ordine una stanzetta di fianco alla stalla utilizzata come disordinato ripostiglio, ove fece una scoperta che gli rivoluzionò la vita. Disordinatamente ammassati ed arrugginiti, scoperse una serie di attrezzi appartenuti al nonno paterno. Capitolo secondo. La formazione. Allora non conosceva ancora il nome di ognuno di tali utensili né il loro esatto utilizzo. Martello, mazzuolo, tenaglie, succhiello, menaruola, scalpelli, sgorbie, graffietto, squadra e così via, la serie utilizzata dal bisnonno per eseguire l'arredo ancora per buona parte presente in cascina e le parti in legno dei vari attrezzi utilizzati in campagna e alcuni infissi. La varietà di legni a disposizione presenti in zona era tanta e nonno Jean-Baptiste aveva saputo utilizzare al meglio le caratteristiche di ognuno di essi per ogni bisogno. Ne venne affascinato, scorgendo in loro la potenzialità per rendersi maggiormente utile alla famiglia. Gli utensili usati, guidati nel tempo dalla mano sapiente dell'artigiano, hanno un fascino sottile. Henri Fauchillon, nel 1939, in Elogio della mano, ebbe a scrivere: «Tra la mano e l'arnese inizia allora un'amicizia che non avrà mai fine. L'una comunica all'altro il suo calore vivo e lo plasma continuamente. Appena realizzato, l'arnese non è fatto. Bisogna che si instauri tra lui e le dita che lo stringono un accordo speciale, nato da una reiterata appartenenza, da gesti leggeri e combinati, da abitudini reciproche e anche da una certa usura. Solo allora lo strumento inerte diviene qualcosa che vive». Gilles, menomato nel fisico ma brillante nella mente, seppe scorgere in quegli utensili le mani del falegname al lavoro e se ne innamorò. Sottoposti alle sue cure, gli utensili riacquistarono la vivacità di un tempo. La ruggine venne accuratamente rimossa e le parti metalliche rilucidate e protette dall'ossidazione con un leggero strato distrutto. Alcuni manici di scalpelli e sgorbie vennero rifatti in legno di bosso.
una falsa squadra completamente ricostruita, le seghe, presenti in gran numero e dimensione, accuratamente affilate e allicciate. In altra parte della cascina venne rinvenuto anche uno splendido banco da falegname, completo delle due morse, frontale e parallela, costruito in scelto legno di quercia. Durante queste operazioni si era d'inverno, periodo di tregua per i lavori nei campi, per cui Jean ebbe modo di aiutare il fratello nel recupero ed in breve tempo un ordinato ed attrezzato laboratorio era pronto. I due gemelli avevano compiuto i 13 anni. Va da sé che i primi lavori furono dedicati al ripristino degli arredi danneggiati e usurati presenti in cascina. Arredi poveri e semplici, ma robusti, non frutto di improvvisazione, ma costruiti con la sapienza di un abile e preparato artigiano. Nonno Jean-Baptiste doveva essersi formato in qualche bottega prima di dedicarsi all'agricoltura. Smontando i mobili da riparare, Gilles, a sua volta, ne imparava la tecnica costruttiva e la metteva proficuamente in pratica. Avendo difficoltà a stare per molte ore in piedi, a causa della sua menomazione, progettò e costruì uno speciale sgabello che utilizzava per appoggiarsi quando si trattava di lavorare al banco. Non tanto per generosità d'animo, rimasta anch'essa fiaccata dalla malattia, ma per il desiderio di confrontarsi con arredi di maggior pregio al fine di carpirne i segreti costruttivi, Gilles non esitò nel mettersi, 2 anni dopo l'inizio di questo solitario apprendistato, a disposizione del parroco per fare manutenzione agli arredi lignei della chiesa e della canonica. Alcuni mobili presenti provenivano da lasciti testamentari di famiglie nobili ed erano di pregio. Questa fu palestra fondamentale per affinare conoscenze e tecniche e stimolare nuovi interessi. La differenza tra il carpentiere, il falegname e l'ebanista cominciava a delinearsi nella sua mente. Di fronte ad alcune difficoltà esecutive ancora troppo grandi per lui, in questi casi non interveniva direttamente sul mobile per timore di rovinarlo, ma faceva prima delle simulazioni su pezzi di legno di scarso valore. Le prime volte che si trovò di fronte al ripristino di una marchettatura, prima di agire volle essere assolutamente sicuro del risultato, dimostrando sensibilità e rispetto nei confronti di manufatti definibili vere e proprie opere d'arte. Capitolo terzo. Inizia la carriera. Il parroco era grato per il tempo che Gilles dedicava ai beni della parrocchia ed altresì affascinato dalla sete di sapere e capacità e facilità di apprendimento del ragazzo. Padre Philippe, allora cinquantenne, si ricordò che in seminario aveva avuto modo di distrattamente consultare un volume dedicato alle costruzioni lignee. Si trattava di un volume dell'Encyclopédie, ovvero il dizionario ragionato delle scienze, delle arti e dei mestieri di Diderot e d'Alembert. Opera colossale, prevista in 17 volumi, che illustrava in ordine alfabetico i grandi progressi della scienza e della tecnica e discuteva i grandi problemi teologici, filosofici e politici. Al compimento dell'impresa vennero chiamati i migliori pensatori dell'epoca, appartenenti al partito dei filosofi. Era composta da 17 volumi di testi e 11 volumi di tavole esplicative, portati a compimento
dal 1751 al 1772. Era proprio un volume dedicato alle tavole esplicative riguardanti le costruzioni lignee che il padre ricordava e decise che avrebbe escogitato il modo per farlo consultare a Gilles. Padre Philip, sapendo che in seminario avevano bisogno di qualcuno per occuparsi della manutenzione di alcuni mobili, scrisse al padre provinciale una lettera di raccomandazione e Gilles venne invitato per un periodo a lavorare appunto presso la biblioteca annessa al seminario di Bourges, con una piccola paga come compenso, oltre che, come allora si conveniva, vitto e alloggio. Era il primo lavoro con salario che gli veniva conferito e la gioia ed eccitazione del giovane erano alle stelle. La carriera iniziava. Il parroco aveva dato una serie di importanti istruzioni a Gilles e consigli su come ingraziarsi la fiducia di padre Albert, il bibliotecario. Il nostro protagonista aveva compiuto da poco i 16 anni e si apprestava a lasciare per la prima volta la cascina per un periodo prolungato e per una città sconosciuta che nella immaginazione sua e dei suoi familiari apparteneva ad altri mondi. Mamma Berenice era fortemente preoccupata per la partenza del figlio, sempre riguardato con aumentata attenzione a causa della grave malattia che lo aveva colpito da bambino. Ma Gilles, comunque, da questo punto di vista, aveva, con grandi sacrifici e fatiche, cercato di superare la malformazione che lo aveva colpito. La gamba destra era rimasta più piccola e corta e ciò provocava una evidente claudicazione che comunque non impediva seriamente la mobilità e in alcuni casi permetteva anche, se con qualche goffaggine, di percorrere brevi tratti, se così è lecito dire, di corsa. La forza muscolare non permetteva certo grandi exploit, ma con il forzato allenamento quotidiano era notevolmente migliorata e consentiva agevolmente di lavorare e svolgere le altre attività. La spina dorsale era leggermente deviata, ma non produceva dolori importanti. Tornando a Berenice, come abbiamo detto, ancora considerava, e possiamo comprenderlo, che il suo bambino non fosse ancora pronto ad affrontare la vita, soprattutto lontano da casa, e quindi le obiezioni furono molte. Ma lo sguardo ricco di aspettative del figlio e le amorevoli e buone parole del marito e dell'altro figlio, che fortemente tifavano in favore dei desideri di Gilles, infine, anche se con mille paure, la convinsero. Gilles era fiducioso e nello stesso tempo timoroso nei confronti delle difficoltà che avrebbe dovuto incontrare nel restaurare i mobili della biblioteca di Bourges. Infatti, si rendeva ben conto che la sua esperienza professionale era fortemente carente, in quanto, certo, aveva già operato su serie di arredi, alcuni di alta ebanisteria, ma sempre in modo amatoriale e con buon senso, ma ciò che mancava alla sua formazione era di non aver potuto, fino allora, avere un degno maestro che trasmettesse i saperi professionali di una vita, e neppure, e questo era lo scopo principale della sua partenza, aver avuto modo di leggere pubblicazioni e manuali riguardanti il settore della falegnameria ed ebanisteria. Avendo trascorso la vita nel settore antiquario, mi è doveroso sottolineare che la cultura legata al restauro, nel concetto contemporaneo del termine, sarebbe cosa ben diversa dalla specializzazione in falegnameria ed ebanisteria, termini su cui avremo modo di tornare, ma in quell'epoca i mobili
venivano restaurati da chi era specializzato nel costruirli e decorarli, cosa che succedeva anche ai pittori, che erano gli unici autorizzati al restauro dei dipinti. Venne dunque il giorno della partenza e la mamma di Gilles preparò una sporta colma di cibo, temendo che l'adorato figlio potesse patire la fame durante il viaggio o, peggio, a destinazione. Ma presso gli istituti religiosi, anche se è ammessa la pratica del digiuno per fini di penitenza e preghiera, al di fuori di questi momenti il problema in genere non si pone. Gilles dunque partì, con i timori legati alla sua scarsa preparazione professionale, ma era in lui una certa calma derivante dalla consapevolezza, affinata in più occasioni e anche durante le difficoltà derivanti dalla sua infermità, di avere strumenti adeguati e determinazione nel saper superare i problemi. Il viaggio, che ai nostri giorni durerebbe poche ore, allora con cambi vari di treno, utilizzo di carri di passaggio su percorso comune e tratti a piedi, si protrasse per un giorno e mezzo. Ma al nostro protagonista, non certo abituato ad agiatezze, sembrò un piacevole diversivo, quasi una vacanza. A destinazione venne accolto dal portinaio, che, al corrente dell'imminenza del suo arrivo, subito lo accompagnò dal padre provinciale, che reggeva anche le sorti del seminario, un alto prelato dai modi burberi. Gilles, anche in ragione della giovane età, venne sottoposto a vero e proprio interrogatorio, mirante ad indagare le sue reali capacità e, non ultimo, la sua devozione ed osservanza religiosa. Dopo un breve momento di smarrimento, ritrovata la calma e forzando un po' la verità, ostentò sicurezza, competenza, devozione e umiltà. Nulla trapelò dal prelato, né verbalmente né dalla sua espressione, ma si presume che il nostro Gilles avesse fatto buona impressione, in quanto venne speditamente chiamato il padre responsabile della biblioteca e a lui affidato il giovane. Furbescamente Gilles aveva imparato, nei rapporti con gli altri, a sfruttare a proprio favore l'infermità che l'aveva colpito, sapendo stimolare sapientemente sentimenti di umana fratellanza. Era certo un cinico calcolo, ma per lui un semplice, modesto risarcimento per quanto gli era capitato. Istruito sugli orari della mensa e sulle regole generali dell'istituto, gli viene indicata la branda nel dormitorio numero 5, dove, nelle ore previste dalle regole, avrebbe potuto riposare. Inutile menzionare l'obbligatorietà della funzione religiosa al mattino alle ore 5:30, prima della colazione. Era esentato dal partecipare alle altre funzioni religiose succedentesi durante il giorno. Smarrito e confuso, ma eccitatissimo, chiese timidamente al padre di poter visionare i mobili della biblioteca su cui avrebbe dovuto operare. Non si sarebbe potuto, vista ormai l'ora tarda, in un pomeriggio del mese di gennaio con la luce esterna ormai quasi assente. Il responsabile, colpito dai bei modi e educazione del ragazzo, fece una deroga e acconsentì. Accesi 2 lumi a petrolio, ci si avventurò nelle sale che nell'oscurità si ammantavano di mistero. Il sopralluogo avvenne rapidamente. Si trattava di una serie di scaffali di probabile esecuzione settecentesca in legno di noce dalla semplice ma aggraziata struttura. Gilles si sentì rincuorato,
anche se la scarsa luce e il poco tempo dedicato non permetteva approfondimenti, il lavoro non sembrava presentare difficoltà che lui non fosse in grado di affrontare. Mancava certo qualche fregio intagliato, ma lui, con le sgorbie perfettamente affilate che si era portato al seguito, sarebbe stato in grado di riprodurle in modo adeguato. Qualche serratura era inceppata o forse rotta, ma di serrature costruite per i mobili lui ne aveva già smontata e riparata qualcuna, e queste non sembravano molto dissimili dalle precedenti. Ma una cosa lo consolò particolarmente: la verniciatura dei mobili era a cera d'api, tecnica che lui conosceva e su cui era in grado di intervenire in modo sufficiente. Altro sarebbe stato, ed era quello che più temeva, se si fosse dovuto intervenire con la tecnica della verniciatura a stoppino con gomma lacca, tecnica sofisticata che aveva visto applicata di sfuggita su alcuni mobili, ma su cui al momento era completamente digiuno. La verniciatura a cera invece era in fondo derivante anche da cultura contadina. Nella cascina dove era cresciuto esisteva qualche arnia rustica e oltre al miele si faceva tesoro anche della cera prodotta dalle operose api, quindi, con varie informazioni carpite anche solo dai contadini confinanti, ne aveva acquisito in maniera sommaria la tecnica. Il tempo stringeva. Di corso in refettorio, dove incontrò per la prima volta gli oltre 150 seminaristi che lo accolsero con curiosità, credendolo all'inizio un nuovo collega, e dopo le brevi preghiere di rito da eseguirsi prima e dopo il cibo, in modo ordinato ogni gruppo raggiunse il proprio giaciglio. Capitolo IV. La biblioteca di Bourges. Cadde in breve in un sonno profondo, riuscendo a scambiare con il vicino di letto solo poche battute. Nel sonno apparvero le cose più fantastiche. La nonna che sapeva morta, ma ritornata in vita, che lo redarguiva esortandolo ad essere buon cristiano e lo lasciava toccandogli la testa. Una bottega artigiana con attrezzi a lui sconosciuti, presenza di molte stanze e molti operai al lavoro. Una biblioteca decorata con marchettature ed orature di dimensioni imponenti, ove lui si aggirava stupito e incuriosito e di cui non intravedeva la fine. Splendidi mobili in case che bruciavano senza possibilità di salvarli. Ore 5 in punto. Sveglia! 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 Le voci acute e imperiose dei responsabili del dormitorio lo riportarono improvvisamente alla realtà. Uscendo da sotto le coperte, il freddo raggiunse prepotentemente ogni parte del corpo, ma non si preoccupò. Era abituato, anche in cascina non c'era stufa in camera da letto, per cui pantaloni, maglione e giacca, e di corsa alle latrine in cortile. Di lavarsi non se ne parlava, si sarebbe forse provveduto poi, o magari un altro giorno, più tiepido. In chiesa, alcuni, Gilles compreso, continuavano un po' del sonno appena interrotto. Nel refettorio c'era una gigantesca stufa, ma era spenta. Però un po' di tepore sembrava far capolino dall'attigua cucina, e pane e latte bollente riconciliavano col mondo. Ore 6:30, ognuno alle proprie occupazioni. Assieme a padre Albert, il bibliotecario, il novello restauratore raggiunse le vaste sale della biblioteca, ove potette meglio verificare lo stato di conservazione dei manufatti in legno. Grandi scaffali raggiungevano il soffitto, alto fino a 4,50 metri. Ostentavano una certa proporzione ed eleganza, ma erano di costruzione semplice. Poche,
le decorazioni intagliate. Alcuni avevano nella parte verso il basso serie di ante con serratura. Grandi tavoli e seggiole completavano il tutto. Ci sarebbe stato lavoro per alcuni mesi. Padre Albert illustrò cosa si aspettavano da lui. Per aree determinate avrebbe dovuto togliere con ordine i libri ed appoggiarli sul tavolo più vicino. Le parti di scaffale liberate dai libri, dopo pulitura, andavano verificate nella struttura con eventuale rifacimento di parti mancanti o particolarmente deteriorate. Ove presenti ante, la verifica funzionale delle stesse. Al termine, tutto andava con ceratura leggera, riverniciato e successivamente lucidato, e i libri, debitamente spolverati, rimessi a posto nello stesso ordine secondo la catalogazione. Gilles, cercando di assumere un'aria competente, annuiva e con mani apparentemente esperte toccava le superfici, batteva con le nocche per tastare la consistenza di alcune parti attaccate da insetti xilofagi, ma soprattutto era affascinato dalla moltitudine di libri lì riuniti e scrutava con attenzione i vari titoli alla ricerca di quanto gli era stato segnalato dal parroco del suo paese. Padre Albert lo accompagnò anche in un'altra ala dell'edificio dove, non si sa bene il perché, esisteva un modesto laboratorio di falegnameria, probabilmente messo in piedi nel passato per eseguire le manutenzioni agli arredi e serramenti del palazzo. Il bibliotecario, congedandosi, gli disse che di qualunque cosa avesse avuto bisogno doveva rivolgersi esclusivamente a lui, e il nostro apprendista ne approfittò per comunicare che al momento gli sarebbe servito solamente della cera d'api, essenza di trementina e arsenico. Arsenico, direte voi, per cosa? Chi deve avvelenare? In effetti, si tratta proprio di questo. L'arsenico era utilizzato sin dai tempi più antichi in soluzione acquosa per combattere i tarli del legno, senza peraltro dare mai risultati soddisfacenti, quantomeno mai quanto i prodotti oggi in commercio. Rimasto al momento solo nelle vaste sale, con crescente trepidazione prima di mettersi al lavoro, andava scrutando con attenzione i vari titoli dei libri e dopo diversi minuti finalmente vide una serie di volumi, splendidamente rilegati con la dicitura Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Eccoli finalmente, non si trattenne dall'esclamare. Subito venne preso da desiderio imperioso di sfogliare l'imponente opera, ma seppe trattenersi. Troppo tempo aveva già dedicato alla ricerca dei volumi e temendo che in qualche modo qualcuno controllasse la sua operosità, preferì iniziare a lavorare. Spinse la comoda scala montata su ruote nei pressi dell'area dove erano riposti i volumi oggetto del suo interesse ed iniziò con metodo e ordine a trasferire i libri dallo scaffale al tavolo più vicino. Intanto qualche seminarista e alcuni sacerdoti erano giunti in biblioteca e sotto il controllo e aiuto di padre Albert si disponevano con uno o più volumi attorno ai tavoli di consultazione. 2 di questi seminaristi vennero temporaneamente incaricati di dare una mano a Gilles per lo spostamento dei libri. Il primo mobile, di circa 3 metri lineari, venne liberato e i libri, provvisoriamente posti sul tavolo, vennero coperti con vecchie lenzuola. Tornati i 2 seminaristi alle loro occupazioni di studio, Gilles iniziò il vero e proprio lavoro di manutenzione e restauro. Qualche cornice leggermente staccata,
un listello di sostegno di un piano mancante, una antina da smontare e reincollare per il recupero della riquadratura, qualche fessurazione, una piccola parte di modanatura mancante. Bene, pensò Gilles, nulla che mi preoccupi particolarmente, sono lavori che ho già avuto modo di svolgere in altre occasioni. Nel laboratorio che gli era stato messo a disposizione, trovò agevolmente, con la forte da falegname, chiodi di diversa foggia e dimensioni, tra cui alcuni già prodotti industrialmente, e molto importante, legni di recupero di essenze diverse, tra cui il noce, che sarebbero stati preziosi per il rifacimento dei pezzi mancanti. La prima giornata, con il solo intervallo per il pranzo, passò rapidamente e il giovane, senza risparmiarsi, lavorò speditamente, dimostrando volontà e perizia. Mancava un'ora all'appuntamento serale in refettorio. La biblioteca era deserta e Gilles, esausto, ne approfittò per finalmente sfogliare il volume che rappresentava in fondo lo scopo principale del suo viaggio. Aveva avuto l'accortezza di posizionare l'Encyclopédie presso uno spigolo del tavolo, per cui agevolmente trovò il particolare volume così ricco di illustrazioni sulla lavorazione e costruzione di manufatti in legno. Ne rimase sbalordito. Con dovizia di particolari, quasi tutti i cicli di lavorazione erano debitamente descritti. Era concentrato sulla parte riguardante le tecniche di assemblaggio delle boiserie con i relativi incastri, quando una voce alle sue spalle lo fece trasalire. «Bene, bene», disse padre Albert, «era proprio il volume che volevo segnalarti. Sai, il tuo parroco mi ha scritto molto bene di te e del tuo forte desiderio di ampliare la cultura in questo specifico settore». «Mi scusi, padre», balbettò Gilles, «avrei dovuto chiederle l'autorizzazione, ho sbagliato. Il fatto è che spesso la passione in me per questo mestiere prende il sopravvento e non rifletto più. Andrò a confessarmi per questo», aggiunse con scaltrezza. Padre Albert sorrise e con tono bonario: «Smettila di scusarti, hai fatto bene. Oggi hai lavorato sodo. Ed un premio ci voleva, anzi. Facciamo così. Ti autorizzo a prenderti uno spazio per le tue ricerche al termine di ogni giornata di lavoro per un tempo a tua discrezione. Ma bada bene di non esagerare, lo stesso potrai fare la domenica. Ti consiglio anche di dare un'occhiata al volume riguardanti i lavori in metallo. Sono ben descritte una serie di serrature per mobili e serramenti. Nel cassetto in basso, là in fondo, trovi matite e carta per prendere appunti e sullo scaffale in fondo il lume. Gilles cercò di baciare le mani del sacerdote in segno di grande riconoscimento, ma il padre le ritrasse rapidamente e, ponendo la mano destra sulla sua testa: «Buon studio», esclamò, e se ne andò senza lasciare il tempo al confuso Gilles di replicare. I mesi passarono, come sempre nella vita quando si è molto impegnati, rapidamente. Era ormai quasi estate, il clima gradevole. Il faticoso lavoro di manutenzione e restauro stava volgendo il termine e lo zaino di Gilles si riempiva ogni giorno sempre più di minuziosi ordinati appunti e disegni. Aveva trovato altri libri e manuali per lui molto interessanti, tra cui L'Art du menuisier ébéniste del 1774, nato sulla corrente divulgativa promossa dall'Encyclopédie, ed altri volumetti riguardanti le tecniche di verniciatura. Durante i mesi scrisse spesso al fratello, unico in famiglia in grado di leggere e scrivere.
e tenne al corrente i suoi cari della cronaca quotidiana che lo riguardava e dei progressi. Amicizie si erano sviluppate con diversi seminaristi e dialogo e stima anche con diversi sacerdoti. In fondo, Gilles, per il seminario, si era dimostrato una piacevole novità che permise di interrompere per qualche mese la quotidiana e a volte noiosa routine. La biblioteca aveva cambiato decisamente aspetto e tutti gli erano riconoscenti. Il bilancio di Gilles era altresì positivo. Il contatto con le molte persone di varia estrazione sociale aveva donato maggior spigliatezza. Il meritato gruzzolo ricevuto lo riempiva d'orgoglio, ma soprattutto la sua formazione, con diretto apporto dello studio sui libri consultati, almeno nell'acquisizione teorica, ne aveva trovato notevole giovamento. Capitolo V. Temporaneo ritorno a casa. Durante il viaggio di rientro, Gilles, ormai proiettato con la fantasia nella carriera di falegname e banista, studiava i passi da fare nel futuro più prossimo. Si rendeva cioè conto che era urgente trovare un maestro da cui acquisire le 1000 sfumature del mestiere, quelli che allora erano chiamati i segreti di bottega, da tramandare solo ai più meritevoli. L'arrivo in cascina non ebbe i festeggiamenti che la famiglia avrebbe voluto. In campagna i lavori da eseguire dipendono dalle stagioni e dal tempo. Minacciava temporale, per cui tutta la famiglia era nei campi per raccogliere rapidamente il fieno falciato il giorno prima. Guai se si fosse bagnato. Funghi e parassiti lo avrebbero reso inservibile. Gilles era entrato in cucina e l'aria di casa lo rendeva sereno. Con nostalgia guardava la sedia che di solito era stata utilizzata dalla nonna e di cui aveva un ricordo sbiadito. Salì nella sua cameretta e per prima cosa mise sopra ad un tavolino i preziosi appunti, frutto dello studio dei mesi trascorsi a Bourges. Tali appunti lo riempivano di ottimismo, lo facevano ben pensare in merito al sostentamento futuro, purtroppo però lontano da casa. Un quarto d'ora seduto sul letto a fantasticare e poi il forte desiderio di abbracciare la mamma, il fratello ed il padre lo spinse fuori. Conoscendo le abitudini consolidate negli anni, si diresse verso i campi che di solito venivano falciati in quel periodo e l'intuizione si rivelò esatta. Dopo circa 40 minuti di cammino scorse in lontananza i suoi familiari intenti a rastrellare il fieno. Sul prato erano distesi i teli da fieno che una volta completato il carico venivano legati ed issati, non senza fatica, sul carro. Accelerando il passo, attendeva il momento in cui qualcuno si fosse accorto del suo arrivo. La prima a vederlo fu la mamma ed emettendo un gridolino di gioia catturò l'attenzione degli altri componenti della famiglia. Fu un correre ansioso verso di lui e riuniti in un solo abbraccio non trattennero l'emozione. Mamma Berenice singhiozzava di felicità e i maschi non volevano palesarlo, ma gli occhi erano lucidi. Gilles li scosse dall'immobilismo ed afferrato il lastrello di legno lì accanto: «Forza, dai, diamoci da fare, meno di un'ora e va a piovere». L'ultimo carico della giornata venne completato e ci si diresse, spronando i buoi rapidamente in cascina per riporre il raccolto nel fienile. Quale dolce serata trascorse la famiglia di nuovo riunita. Gilles non smetteva di parlare e tutti lo ascoltavano con un certo rispetto.
Le cose da raccontare erano tante e la famiglia poneva continuamente domande. Lui era il mattatore ed esponeva le esperienze vissute con una sicurezza mai posseduta prima. Tutti in famiglia ne erano orgogliosi. La serata, contrariamente alle abitudini, si prolungò sull'aia fino ad ora tarda. Non dormì quella notte, era eccitatissimo, sognava ad occhi aperti, scrutava il futuro. Faceva programmi, si interrogava su quali avrebbero dovuto essere le mosse più immediate per progredire nella professione che ormai aveva la certezza di voler intraprendere. Come trovare una bottega dove fare esperienza di buon livello? Non riusciva a trovare risposta. Orléans era la città più vicina e certo qualche laboratorio di falegnameria ci sarà pur stato che potesse accoglierlo. Non ne aveva ancora parlato con i genitori, ma li avrebbe convinti, ne era certo. Quello che cercava era un grosso laboratorio dove fossero concentrate un po' tutte le specialità nella costruzione di arredi: il seggiolaio, il falegname, l'ebanista, il tornitore, il verniciatore, il pittore, il laccatore. La lettura dell'enciclopédie aveva ampliato i suoi interessi e curiosità e chiarito quali potessero essere le varie professionalità. Il mattino dopo, pur assonnato, si alzò prima dell'alba, prima di tutti gli altri componenti la famiglia. Recatosi nella stalla, munse la sua mucca preferita e beve direttamente, senza farlo bollire, una bella scodella di latte. Era un'abitudine che aveva sempre avuto e molto diffusa in zona e che persiste ancora oggi. Ricordo io stesso, avrò avuto circa 10 o 12 anni, quindi circa 60 anni fa, nelle valli di Lanzo, dove ero in vacanza, incrocio nei prati un contadino conosciuto, intento a pascolare le sue belle mucche. Mi si avvicina salutandomi e mi offre una tazza di latte appena munto, ancora tiepido, che bevi avidamente. Nessuna contaminazione batterica produsse in me effetti indesiderati. Quel che posso affermare è che non mi piacque. Non ero abituato a quel sapore e non ripetei l'esperimento. Nonostante i rischi per la salute, so per certo che ancora oggi molti sono i cultori del consumo del latte crudo non pastorizzato. Meglio se appena munto. Ma lasciamo l'argomento latte e ritorniamo al nostro protagonista. Era intenzione di Gilles quel mattino di andare a trovare il parroco per ringraziarlo dell'opportunità che gli aveva dato e chiedere ulteriore aiuto e consiglio sul proseguimento della carriera nell'ambito della lavorazione del legno. Lasciato dunque un biglietto in cucina per avvertire la famiglia, al primo albeggiare si incamminò verso il piccolo paese, distante alcuni chilometri. Desiderava percorrere il tragitto con il massimo della calma, per godere del paesaggio rassicurante e familiare che ben conosceva e che nel progetto futuro probabilmente avrebbe dovuto abbandonare. La campagna era rilassante, conosceva bene tutti quei luoghi e ne sapeva cogliere i vari cambiamenti stagionali. Tutto ciò gli procurava sensazioni di benessere, ma pur con la consapevolezza che sensazioni di questo tipo ben difficilmente avrebbe provato in altri luoghi, il desiderio di correre verso nuove esperienze era preponderante e forse obbligato, perché la sua menomazione fisica ben difficilmente avrebbe potuto garantirgli negli anni un futuro agevole nel quotidiano duro lavoro dei campi. Aveva fatto il percorso in tutta tranquillità, ma giunse puntuale alla messa che il parroco aveva l'abitudine di celebrare alle ore 7, prima che i fedeli si lasciassero assorbire dalle varie occupazioni quotidiane. Le credenze religiose di Gilles
erano difficili da definire. Era osservante, ma più per abitudine che per convinzione, e comunque, durante le funzioni riusciva a avere momenti di intima introspezione. Rimaneva in lui una sorta di questione irrisolta nei confronti di un Dio che aveva permesso la sua grave infermità. Leggendo Denis Diderot, si era imbattuto nella preghiera dello scettico, dallo stesso composta, ed in cui si riconosceva. Dio, non so se ci sei, ma penserò come se tu vedessi nella mia anima e agirò come se io fossi al tuo cospetto. Se ho talvolta peccato contro la ragione e la tua legge, sarò meno soddisfatto della mia vita passata, ma non meno tranquillo per la mia sorte futura, perché tu hai sicuramente dimenticato la mia colpa nel momento in cui io l'ho riconosciuta. Non ti chiedo nulla di questo mondo, perché il corso delle cose è necessario. Se non ci sei, per causa sua; se ci sei, per causa tua. Al più, spero nelle tue ricompense nell'altro mondo se c'è. Tutto quanto faccio in questo mondo, infatti, lo faccio da me. Terminata la Santa Messa, raggiunse il parroco in sacrestia per aiutarlo a riporre i paramenti. Ci fu un forte abbraccio tra i due. Padre Philippe aveva già saputo di aver fatto un'ottima figura nel raccomandare il ragazzo al padre provinciale. Era felice e orgoglioso del suo protetto. Messa in ordine la sacrestia, si ritirarono nel piccolo appartamento annesso e mentre il padre metteva la caffettiera su un fornello ad alcol, un piccolo lusso che si concedeva quando c'erano ospiti, Gilles cominciò con entusiasmo a descrivere l'esperienza vissuta a Bourges. Ogni tanto padre Philippe, rilevando dal racconto il nome di alcuni sacerdoti che conosceva, ne chiedeva notizie, che lo riportavano con nostalgia a tempi della gioventù. 2 ore durò il piacevole incontro tra i due, che un po' per volta cominciavano a considerare il loro rapporto più a livello di profonda amicizia che di confronto tra parroco e parrocchiano. I discorsi affrontarono anche i sogni che alla mente di Gilles sempre più sembravano ad un passo per essere realizzati. Il ragazzo correva e il padre, giustamente, lo metteva in guardia sulla non facilità di arrivare a poter avere le capacità complete e la fortuna di poter aprire una bottega in proprio. Preoccupavano il parroco anche le condizioni di salute del ragazzo, pur riconoscendone la grande volontà e determinazione. Gilles conveniva che non sarebbe stato semplice, ma lui era deciso nel cercare di provarci. «E cosa ne pensano i tuoi genitori?» chiese il buon padre. «Di loro non mi preoccuperei», rispose il ragazzo. «Hanno fiducia in me e saprò convincerli. D'altronde, quale futuro posso pensare di avere lavorando i campi nelle mie condizioni? Oggi a malapena reggerei la fatica, ma fra qualche anno...» Il parroco, appoggiando una mano sulla sua spalla, non poté che annuire. Il piano era stabilito. Bisognava trovare celermente una bottega dove il giovane potesse affinare le sue capacità e diventare padrone del mestiere. Padre Philippe avrebbe scritto al rettore della cattedrale di Santa Croce di Orléans, dove tra l'altro aveva sede il vescovo, per indagare se ci fosse una falegnameria e banisteria di livello che potesse accogliere un apprendista con una serie di esperienze già acquisite. Gilles si accomiatò dall'amico e prese la strada verso casa. Nel tragitto di ritorno si imbatté in un forte temporale, ma quasi non ci badò. Molti euforici pensieri occupavano la sua mente. Giunto in cascina,
per via della pioggia che non permetteva lavori all'esterno, trovò la famiglia riunita alle prese con la battitura del farro, al fine di separare i preziosi semi dalla paglia. La mamma lo accolse con un piccolo bonario gesto di rimprovero per essersi allontanato da casa in un'ora così mattutina, ma subito dopo chiese come stava il caro amato parroco. Rispose stando sul vago. La sua mente stava analizzando quale potesse essere il momento ed il modo migliore per annunciare il suo desiderio di riallontanarsi da casa, questa volta probabilmente per un periodo molto lungo. Decise che ne avrebbe parlato durante la cena e pronunciando perentoriamente «Stasera cucino io», si allontanò dirigendosi verso l'interno della casa. Pur essendo d'estate, decise di cucinare un piatto che sarebbe stato più adatto a temperature autunnali o invernali: la zuppa di cipolle con aggiunta di semi di farro quale tocco di creatività. Unica concessione alla stagione, avrebbe servito il piatto tiepido anziché bollente. La cena venne consumata e i complimenti al cuoco non mancarono. Ora si trattava di illustrare il suo progetto. Partì alla lontana, ma tutta la famiglia già in parte intuiva dove avrebbero condotto le sue parole. Disse che dopo essersi confessato aveva a lungo parlato con il parroco e che chiaramente emergeva la problematica del suo futuro, vista l'inadeguatezza fisica al lavoro nei campi, ne derivava la necessità di trovare altro tipo di lavoro. Alterando un po' la verità, lasciò intendere che il parroco gli aveva suggerito, visti i buoni risultati sin qui raggiunti, di provare ad intraprendere la carriera di falegname e banista. Sarà però indispensabile, aggiunse Gilles, trovare una bottega dove, in qualità di apprendista, io possa acquisire tutte le particolarità e specializzazioni della professione. Precipitosamente la mamma interrogò: «Dove pensi di poter fare ciò?» Gilles, dopo un attimo di silenzio, per trovare le giuste parole, rispose: magari, se possibile, non lontano da qui, ma di sicuro in una grande città». A queste parole Berenice scoppiò in un pianto silenzioso e, singhiozzando sommessamente, si ritirò in un angolo buio della cucina. Gilles la raggiunse subito e commosso: «Non piangere, mamma, è la vita che desidero, devo provare a percorrerla». La mamma, continuando a singhiozzare, rispose, contraccambiando l'abbraccio: «Sei sempre stato giudizioso e rispettoso della tua famiglia. Sono molto contenta di te e non posso negarti questo. Buona fortuna, figlio mio. Hai la nostra benedizione, non dimenticarci». «Mamma, non essere tragica, non sono ancora partito. E certo, come potrei dimenticarvi? Ogni volta possibile tornerò a casa, non mi perderete». Fu un momento toccante e anche il papà esprimeva evidenti segni di commozione, mentre il fratello, sempre schierato dalla sua parte, era lieto che il confronto si stesse risolvendo rapidamente per il meglio. Calmati gli animi, con sguardo rivolto al futuro, si cominciò ad ipotizzare dove Gilles potesse rivolgere la sua attenzione, e qui l'interessato svelò che il parroco aveva già indirizzato una lettera con richiesta di fornire informazioni al rettore della cattedrale di Orléans. L'evocazione del parroco, verso cui la famiglia portava la massima stima e che in molte occasioni li aveva già aiutati in passato, sortiva effetto altamente positivo e tutti andarono a letto sereni, certi di essere in ottime mani.
I giorni passavano, a Gilles sembravano interminabili, era ansioso, spesso intrattabile. Notizie dal parroco, secondo lui, tardavano troppo ad arrivare e questo non era buon segno. Ma si sbagliava. 8 giorni dopo, padre Philip, in persona, entrò nell'aia. Gilles, Gilles, dove sei? Era intento a sostituire il timone in legno di un vecchio aratro, ma sentito il rumore degli zoccoli, corse speditamente e già afferrava la briglia del cavallo per facilitare il parroco che stava smontando dal calesse. Le notizie sono buone. Il rettore della cattedrale ha risposto che esiste una bottega di produzione di mobili in stile presente da circa 7 anni ad Orléans, in forte crescita lavorativa. Il proprietario, André Melfert, è uomo colto, gentile, sempre presente alle funzioni religiose domenicali. È stato combinato un appuntamento direttamente con il titolare per la settimana successiva. Il cuore del nostro aspirante ebanista è in tumulto. L'agitazione è tale che pur volendolo non riesce ad esprimere neppure una parola di ringraziamento all'amico, che aggiunge: se verrai assunto, il rettore mi ha anche dato la disponibilità di poterti ospitare presso una struttura per pellegrini della curia, per almeno 2 mesi, in attesa tu possa trovare una sistemazione più stabile. Non riuscendo a proferir parola, con gesto di grande affetto e riconoscenza, d'impeto abbraccia il padre e balbettando «Grazie, grazie!» esclama. Il parroco non si fermò oltre, doveva correre al capezzale di un ammalato grave per la confessione e facendo raccomandazioni al giovane di ben comportarsi si congedò con un «sotto la protezione del buon Dio». Buona fortuna, ragazzo. Capitolo VI. A Orléans. I genitori, ormai determinati ad accettare la partenza del loro figliuolo, la settimana successiva si ritrovarono tutti in cucina di buon'ora per augurare tutta la felicità possibile al ragazzo e per le innumerevoli raccomandazioni di rito. Per ultimo lo salutò il fratello e anch'egli commosso gli sussurrò: «Gilles, fatti valere e comunque vada, non temere, noi saremo sempre qui per sostenerti». Doveva incontrare il signor André, titolare dell'atelier, nel pomeriggio e quindi, dopo ultimi ripetuti abbracci, raggiunse, a tappe forzate, la stazione ferroviaria. Qualche ora prima della partenza aveva lasciato a disposizione della sua famiglia in un cassetto, normalmente usato in cucina, metà della somma da lui guadagnata a Bourges. L'appuntamento era nei sontuosi ed ampi locali dove l'atelier Melfert si era trasferito solo 3 anni prima, nel 1908. Si trattava del palazzo detto di François Ier, sito al numero 26 della via Notre-Dame de Recouvrance, un edificio in stile rinascimentale dove erano ubicati i laboratori e i saloni espositivi. André Melfert era un uomo colto, dai modi raffinati e dall'eleganza impeccabile. Ricevette il nostro emozionatissimo Gilles nel suo ufficio. Presente all'incontro era anche il fedele segretario. Melfert esordì: «Benvenuto, ragazzo. Ho ricevuto una buona lettera di presentazione dal parroco di Santa Croce, uomo che stimo molto e ottimo sacerdote. Dunque, parlami di te, ma prima di tutto dimmi cos'è successo alla tua gamba». Gilles parlò a lungo delle sue vicende, dell'origine contadina della sua famiglia, dei suoi problemi di salute e delle esperienze in campo lavorativo. Sapeva di trovarsi di fronte ad un esperto del settore e quindi non provò minimamente a forzare la verità, anzi elencò puntualmente le aree della sua preparazione in cui aveva coscienza di essere carente. Ed erano molte.
Il titolare dell'atelier ascoltava con attenzione, senza interrompere se non per brevi, precise domande. Al termine dell'esposizione si rivolse a Gilles guardandolo dritto negli occhi. Qui produciamo mobili per la ricca emergente classe borghese in stile Luigi XV, Luigi XVI, Direttorio e Impero, e spesso anche interi arredamenti composti da boiserie, biblioteche su misura, pavimenti in legno e soffitti a cassettone. L'attività è in forte espansione e certo c'è spazio per giovani di buona volontà e talento. Qui ricerchiamo nella produzione di riproporre la grande qualità appresa dai nostri grandi ebanisti del passato. Su questo siamo categorici, non deroghiamo. Il nostro personale deve avere preparazione eccellente. Poi taglio corto. Va bene, ti ammetto al capolavoro e visto che la tua esperienza fino ad ora si è svolta in ambito del restauro, sarà un po' particolare. Il capolavoro, ancora in uso fino a qualche anno fa, era una dimostrazione pratica di quanto fosse preparato un operaio in attesa di essere assunto. Oggi è sostituito dal cosiddetto periodo di prova. Melfer disse al segretario: «Bada che nessuno attraversi il cortile», e rivolgendosi a Gilles: «Seguimi». Entrarono, passando attraverso un laboratorio di falegnameria in un vasto magazzino dove il signor André indicò al ragazzo 2 seggiole all'apparenza d'epoca Luigi XV. «Prendile», disse. Gilles, badando non si toccassero l'un l'altra per non rovinarle, prontamente ubbidì e si avviarono verso le scale che portavano al sottotetto. Durante la salita, sentendosi osservato, l'aspirante apprendista cercava di minimizzare la difficoltà alla deambulazione causata dalla grave malattia di cui aveva sofferto. Giunsero nel sottotetto, popolato da un gran numero di piccioni che non disdegnavano di depositare copiosamente i loro escrementi su una serie di arredi lì depositati. Gilles non capiva il perché dello scempio, ma non disse nulla. Si avvicinarono ad un abbaino e il signor André disse di buttare di sotto le 2 sedie. Ci fu un tentennamento evidente. Gilles credeva di non aver capito. «Allora, cosa aspetti?» si sentì ripetere. Una alla volta vennero lanciate nel vuoto e fin da lassù si percepì chiaramente il rumore dello schianto. L'allievo restava in silenzio, continuava a non capire. Per un attimo aveva pensato di essere di fronte ad un fuori di senno. Melfer ruppe il silenzio. «Vieni, andiamo a controllare il risultato». Scesero. In cortile c'era il segretario ad attenderli e, vista la confusione dipinta sul volto di Gilles, non potette trattenere un sorriso. Lo spettacolo, per un appassionato di mobili di antiquariato, era desolante. Alcune gambe risultavano spezzate, in una sedia anche lo schienale e nell'altra il telaio della seduta. Melfer prese la parola. «Ora che le hai rotte, vediamo se sarai in grado di ripararle. Ti do 2 compiti. Una la riparerai a regola d'arte, badando bene ad un recupero estetico e funzionale, mentre all'altra non dedicherai più di 1 ora, con l'unico scopo di rimetterla in piedi e riusarla. Utilizzerai materiali e metodi a tuo piacimento». Con un cenno al segretario, fece chiamare il responsabile della produzione, che in quel momento stava esaminando dei disegni in una stanzetta affacciata sul cortile. «Questo è Père Paillon, valente ebanista, compagno in questa impresa dalla prima ora. Ti affido a lui. Metterà a tua disposizione un angolo del laboratorio di falegnameria e tutta l'attrezzatura occorrente. Ci vediamo fra 3 giorni.
Ora puoi andare in parrocchia a sistemarti nel tuo alloggiamento. Domattina alle 8, puntuale, mi raccomando. Gilles ebbe il tempo di rispondere grazie infinite, signor André, e il datore di lavoro, dopo una vigorosa stretta di mano, si eclissò nel suo ufficio. Père Paillon e Gilles scambiarono 2 chiacchiere di socializzazione e nacque quasi subito una certa simpatia tra i due. Diventava sempre più abile nel rappresentare la parte del povero ragazzo, fisicamente sfortunato, ma dotato di grande positiva volontà e intelligenza. Essendo ciò sostanzialmente vero, i risultati erano quasi sempre scontati. Paillon chiese al ragazzo se desiderasse fare un rapido giro dell'atelier. Non ci fu bisogno di risposta, bastò guardare il suo viso illuminarsi all'istante. Entrarono nel laboratorio pervaso dall'odore della colla forte da falegname che era sempre tenuta in caldo, pronta all'uso, nel tipico contenitore in rame per il riscaldamento a bagnomaria. Come prima accennato, Père Paillon, così veniva da tutti confidenzialmente chiamato, era con Melfert già da diversi anni e orgoglioso per aver contribuito al grande successo dell'impresa. Tutti gli operai lo trattavano con deferenza, riconoscendo in lui autorità, saggezza e grande competenza. Ora, disse Paillon, faremo un rapido giro di tutto l'atelier e domani inizierai l'esecuzione del capolavoro. I lavoratori erano divisi per specialità. Ora si trovavano nel laboratorio di falegnameria, dove venivano modellate le varie parti per poi essere assemblate. Ordine e pulizia regnavano sovrane. Ogni posto lavoro aveva a corredo le varie attrezzature. In un locale vicino c'era la segheria, dove avveniva la prima trasformazione del tronco in assi e dove, in una sezione ridotta, venivano preparati i piallacci in legno pregiato. Al piano superiore, il laboratorio di ebanisteria, dove operai specializzati applicavano piallacci e marqueterie alle strutture assemblate al piano inferiore. Le aree designate alla verniciatura erano molto ben aerate e protette dalle eventuali polveri provenienti dalle altre lavorazioni. Qui, disse Paillon, a seconda dei desideri di aspetto finale richiesto dal cliente, i mobili giungono verso la fine del processo produttivo. Non resterà altro che montare la ferramenta, fare le verifiche funzionali, procedere all'imballaggio e spedire. Gilles non capiva la ragione per cui i mobili dovessero avere diversi tipi di finitura, né era ancora riuscito a comprendere perché mobili finiti di tutto punto venissero lasciati al degrado procurato dai piccioni e altri volatili nel sottotetto. Gli sembrò prematuro fare domande e quindi tacque. Per oggi la visita termina qui, aggiunse Père Paillon. Vi sono ancora altre aree dedicate alla produzione di dipinti da inserire sui sovrapporta delle boiserie o decorare i mobili laccati. Altre stanze vengono adibite a lavorazioni particolari e sperimentazioni. Ora raggiungi la cattedrale, dove hanno predisposto per te un alloggio provvisorio. Se verrai confermato dal signor Melfert, ti aiuterò a trovare una sistemazione, possibilmente qui nei paraggi. Passa una buona notte. Domani dovrai pretendere il meglio da te. Il signor André è molto esigente. Si salutarono. In quel momento molti operai smontavano dal loro turno e il brusio derivante dal chiacchiericcio degli stessi aumentava. Gilles li osservò per un momento, scorgendo in alcuni fisionomie viste durante la sua visita. Il suo sguardo percepiva sui loro volti non solo la fatica per la giornata trascorsa,
ma anche una certa gratificazione professionale e orgoglio di appartenenza. Indossavano tutti lunghi, uguali camicioni da lavoro, che al termine della giornata venivano lasciati con ordine nei vari laboratori. Accanto alla cattedrale di Santa Croce esisteva un grande edificio per buona parte adibito a dormitorio per i pellegrini di passaggio e dotato anche di mensa serale, cui erano anche ammessi alcuni poveri della città. Il prezzo giornaliero richiesto era ragionevole, ma certo Gilles avrebbe dovuto trovare, se assunto, una sistemazione più congrua rispetto alle sue minime possibilità economiche. Il giorno dopo, alle 7:30, era già di fronte all'ingresso dell'atelier. Dopo circa un quarto d'ora arrivò il primo operaio, che già aveva visto nella sezione verniciatura il giorno prima. «Ciao», si dissero in modo cameratesco, avendo entrambi circa 17-18 anni. «Mi chiamo Alain. Sei nuovo?» «Devo fare il capolavoro», disse Gilles. «Se devi fare il capolavoro è perché hai già esperienza, quindi cominci per il verso giusto. Io sono stato assunto come apprendista quasi un anno fa, ma essendo stato fino ad allora garzone di panettiere, non mi è stato chiesto di fare il capolavoro. Una settimana di prova e poi sono stato assunto». Gilles era incuriosito. «Quindi dici che se passo l'esame del capolavoro per me è meglio?» «Non ci sono dubbi», rispose l'altro. Intanto altri operai arrivavano e parlottando tra loro restavano in attesa. Le porte venivano aperte alle 7:50 e per le 8 tutti dovevano essere pronti sul posto di lavoro. Una sirena scandiva l'orario. La giornata lavorativa era di 10 ore con mezz'ora di pausa pranzo, con pasti portati da casa da consumarsi in un'ampia sala adibita a refettorio. Per Paillon, già presente all'interno dello stabilimento, scrutava l'ingresso ordinato dei dipendenti e, ricordando il nome di tutti, li salutava con grande cordialità. Quando vide Gilles, gli andò incontro, gli strinse la mano e lo accompagnò nel piccolo spazio a lui riservato del laboratorio, mettendo a sua disposizione morse, scalpelli, segacci e in breve tutto quanto poteva servire alla bisogna. La colla era presente in più punti strategici e i vari contenitori posizionati su fornellini elettrici che per assicurare il prodotto pronto all'uso erano già accesi da almeno mezz'ora. Paillon aveva aggiunto: «Per ora non toccare le macchine per le lavorazioni del legno. Se hai bisogno di tagliare qualche pezzo, ti rivolgerai a quel signore con i capelli rossi che vedi là in fondo. È già avvertito e farà quello che gli chiedi». Gilles cominciò ad esaminare la sedia che avrebbe dovuto essere riparata a regola d'arte. I problemi erano molteplici. Il montante dello schienale fessurato, 2 gambe spezzate ed un incastro del telaio della seduta tranciato di netto. Proprio esaminando tale incastro che gli vennero i primi dubbi sull'autenticità della sedia. Infatti sembrava modellato con una moderna sega a nastro a trazione elettrica. Gilles non aveva esperienza sui segni che lasciano sul legno le moderne macchine per la lavorazione del legno, che a quell'epoca stavano diventando sempre più perfezionate. Per contro, conosceva bene però i segni lasciati dagli utensili manuali, per cui sapeva cogliere la differenza. Continuando ad osservare il manufatto, si accorse che le parti interne del telaio visibili solo ribaltando la sedia sembravano invece segate a mano. Notò poi che la polvere del tempo, impastata con la cera di finitura, sembrava applicata di recente, perché semplicemente strofinando il polpastrello si insudiciava. Inoltre,
La paglia di Vienna utilizzata per sedile e schienale, che fino a quel momento con le sue consunzioni, abrasioni e piccole retture era sembrata rigorosamente d'epoca, ad esame ravvicinato ed attento assumeva un aspetto diverso. In certi punti la colorazione che prende la materia, la cosiddetta patina del materiale, dovuta alle ossidazioni causate da aria e luce, sembrava in realtà una sorta di sostanza soprammessa, quello che gli addetti ai lavori definiscono patina artificiale. Accortosi di stare troppo divagando, mise da parte tutti questi ragionamenti e si dedicò alle riparazioni. Qui concedetemi una riflessione. La cadrega, la rovina della bottega. La seggiola è la rovina del laboratorio. Questo antico proverbio piemontese, ma comune a tutte le regioni d'Europa, espressione della saggezza popolare, sta a evidenziare quanto sia complesso e costoso costruire e quindi riparare o restaurare la seggiola. Pertanto si è elevato il prezzo richiesto, compatibilmente alle esigenze economiche del mercato, un buon guadagno è difficilmente realizzabile. La seggiola è un mobile di non facile e rapida realizzazione. Deve essere possibilmente comoda, rispettare le esigenze di tendenza stilistica del momento e progettata ed eseguita in modo da poter soddisfare altri due importanti parametri: la leggerezza, per ovvi motivi di spostamento, e la robustezza. Le tensioni meccaniche sopportate da una seggiola nel momento della seduta e durante il suo uso sono vettorialmente complesse e con un carico elevato. Nel momento in cui ci si occupa del suo restauro, come detto prima, valgono analoghe considerazioni: fratture, incastri in pessime condizioni per l'uso quotidiano e per l'aggressione da parte di insetti xilofagi e funghi lignicoli, vernici di vario tipo venutesi a stratificare a causa di manutenzioni non a regola d'arte e così via, rendono la vita complicata al restauratore, che nel caso debba garantire un adeguato riuso funzionale, oltre che di godimento estetico, si trova di fronte a problematiche complesse. L'animo del restauratore ha preso il sopravvento. Chiedo scusa. Ora torniamo alla nostra storia. Ho già troppo divagato. Gilles, volendo eseguire un lavoro impeccabile, si prese largamente il tempo necessario. A fine giornata l'incastro era stato ripristinato e le varie fratture ricomposte, con inserimento di rinforzo interno costituito da tenoni in legno duro. Ora il tutto, debitamente incollato con colla tradizionale da falegname, era tenuto perfettamente allineato e riquadrato da una serie di morse sapientemente applicate in attesa che l'essiccazione della colla sortisse il suo effetto. Restando ancora un po' di tempo prima della chiusura, fingendo di essere ancora occupato, si guardava intorno con attenzione alla ricerca, non sapeva neanche lui di cosa. Un pensiero lo tormentava. Aveva la sensazione, a riguardo delle sedie poste sotto alla sua cura, di averle già viste. Già dal primo momento, quando le stava trasportando verso il solaio, aveva notato dei particolari nei piccoli intagli decorativi e nel loro modo di esecuzione che aveva l'impressione di già conoscere. L'idea balenò improvvisa. Nella vetrina di uno dei 3 antiquari importanti di Bourges, durante una passeggiata domenicale, era sicuro aver visto 8 seggiole uguali a quelle su cui stava operando. Certo, erano uguali negli intagli, ma non nel resto. Quelle di Bourges erano laccate e sedile e schienale, anziché presentarsi con paglia di Vienna, erano imbottite e rivestite con stoffa ormai consunta e sdrucita dal tempo. Almeno all'apparenza.
aggiunse mentalmente. Dunque, se le seggiole che stava riparando erano nuove, ormai ne era certo, anche quelle viste in bella mostra dall'antiquario potevano esserlo. Conosceva poco del mondo del commercio antiquario, ma certo era a conoscenza, per sentito dire, delle cifre astronomiche che i collezionisti erano disposti a pagare. Non aveva nessuna certezza di quello che in così poco tempo di permanenza nell'atelier Melfer si stava facendo strada nel suo cervello, ma altre cose che osservava attorno a lui alimentavano il dubbio. Nel laboratorio dove si trovava, oltre l'attrezzatura manuale di grande qualità, vi era un'area dove erano concentrate una serie di macchine lavorazione legno mosse da motore elettrico che lui vedeva per la prima volta. Erano tutte della storica fabbrica Guyet di Auxerre, azienda fondata nel 1847 e considerate tra le migliori all'epoca. Si guardava intorno e nonostante l'aiuto che avrebbero in termini di tempo risparmiato con l'utilizzo delle macchine, alcuni particolari venivano rigorosamente lavorati interamente a mano. In quel momento suonò la sirena e vedendo Père Paillon dirigersi verso di lui lo attese. Il suo superiore guardava con attenzione, in silenzio, il lavoro svolto e al termine disse: «Bene, le giunzioni sono molto bene accostate, per cui il ritocco estetico sarà minimo e ciò sarà sicuramente garanzia di una buona riuscita». «Hai messo dei rinforzi tra le parti fratturate?» «Sì, certo», rispose Gilles, «perché», aggiunse l'ebanista, «il collaudo cui le sottoporrà il signor André sarà molto severo». «Credo di non aver tralasciato nulla», concluse Gilles con ostentata sicurezza. «Bene, bene», disse a sua volta l'interlocutore sorridendo. «Certo, ci hai messo un bel po' di tempo, ma ciò al momento non mi importa. Saprai velocizzarti. A domani». Gilles era felice, sapeva con certezza di aver fatto le scelte tecniche giuste. La ritoccatura era semplice, non lo preoccupava. Restava la riparazione da effettuare sull'altra sedia in appena un'ora, ove il risultato da raggiungere era quello di rimetterla in piedi e poterla riusare, anche se non si sarebbe raggiunta la stessa robustezza della prima. Affrettandosi verso l'uscita, intravide Alain, con cui si era intrattenuto all'inizio della giornata, e lo raggiunse. «Ciao Alain, com'è andata oggi?» «Bene», rispose. «Solita routine. Qui, imparato bene un lavoro, tendono a non farti fare altre esperienze, per cui tutti i giorni preparo i fondi alla gomma lacca e altri poi li portano a finitura». Gilles lo interruppe. «Ma che tipi di verniciatura vengono eseguiti nel tuo reparto?» «Sostanzialmente», rispose, «sistemi di verniciatura tradizionali alle cera d'api o a stoppino con gomma lacca. Vi sono però finiture diversificate. Alcuni mobili sono semplicemente finiti e verniciati a regola d'arte. Altri invece subiscono procedimenti che tendono a farli sembrare usati e invecchiati. Penso ciò dipenda dalla richiesta del cliente, anche se non capisco perché un mobile nuovo debba avere l'aspetto di uno usato». Gilles seguiva i suoi pensieri e non rispose. Allora Alain continuò. «Pensa che alcuni mobili vengono addirittura messi in una stanza dove accendono pezzi di cuoio per affumicarli e altri sono lasciati in solaio, preda degli escrementi dei piccioni, dopo che io e i miei colleghi ci siamo adoperati per renderli perfetti». «Beh, in solaio ci sono già stato e ho visto con i miei occhi», rispose. Le loro strade biforcavano e si salutarono con un cenno della mano. Il mattino dopo,
sempre in anticipo, il nostro apprendista, che tutta la notte aveva sognato mobili e l'interno di palazzi sontuosi, era in attesa davanti all'atelier e osservava l'arrivo degli operai. Come aveva già notato, i volti erano sereni e dalle loro parole ascoltate qua e là vi era una sorta di orgoglio di appartenenza all'importante fabbrica. Ne conseguiva, pensò, che i salari fossero equi e il lavoro appagante. Entrato, si stava dirigendo verso il posto di lavoro quando vide che lo attendeva André Melfer in persona. Sentì il cuore battergli in gola e vide che le morse erano già state tolte. Vieni, avvicinati, disse il titolare intuendo i timori del ragazzo. Mi pare tu stia procedendo bene. Ora che dovrai eseguire il ritocco mimetico dell'intervento, desidererei che tu procedessi con questa metodologia. Non voglio che i danni che hai riparato diventino invisibili, ma piuttosto non saltino immediatamente all'attenzione, ma se osservati da vicino siano ancora percepibili. Mi sono spiegato? Certo, rispose timidamente, non ci sono problemi, come voi desiderate. A riguardo della seggiola che dovrai riparare sommariamente in un'ora, desidero che appaia come fosse riparata da uno che non abbia dimestichezza con la falegnameria. Domande? Nessuna, rispose. Credo di aver capito. Grazie, signor André. Bene, concluse Melfer. Dopodomani all'apertura in ufficio da me con le 2 sedie, e si allontanò stringendo la mano a 2 operai che incontrò sul suo percorso. Gilles aveva capito perfettamente. Le 2 sedie dovevano emanare un'aureola di autenticità proprio dall'esibizione delle loro rotture. Su una, riparata a regola d'arte, ma con testimonianza ancora visibile, e sull'altra, riparata sommariamente ed affrettatamente. Aveva già visto riparazioni affrettate eseguite da non addetti ai lavori su sedie antiche autentiche e aveva già in mente come procedere. Fece sulla sedia su cui aveva lavorato il giorno precedente quello che gli era stato chiesto. Pareggiò le microfessure ancora presenti con dello stucco preparato con cera e gomma lacca. Dove presenti spelature, ripristinò la patina artificiale esistente con sfumature di cera, bitume e terre colorate. Gli fornì l'occorrente il caporeparto del settore verniciatura. Lasciato asciugare, il tutto sarebbe poi stato lucidato con panno di lana. Si trattava ora di dedicarsi alla seggiola su cui andava simulata ed eseguita una riparazione improvvisata. Per Paillon, cercando di non dare nell'occhio, non lo perdeva di vista e quindi Gilles gli chiese direttamente dove potesse trovare lamierini di ferro di un certo spessore per ricongiungere le fratture scomposte. Vieni con me, e lo condusse in un magazzino adiacente dove gli indicò alcuni contenitori che portavano la scritta merce varia. Lì troverai di certo quello che ti serve. Infatti, Gilles trovò ferri arrugginiti ideali per eseguire la riparazione ed alcuni anche opportunamente sagomati per essere inseriti su parti curve. Non è un caso, pensò. Modellati sommariamente i ferri con delle lime che aveva in dotazione, si rivolse al signore con i capelli rossi che Paillon gli aveva indicato il giorno prima, che gentilmente con il trapano eseguì dei fori nelle lamiere come da indicazione di Gilles. Era entrato nello spirito del falsario. Quindi non si limitò ad applicare i pezzi di ferro a rinforzo nei punti strategici, ma alternò viti a chiodi, spezzò in 2 la testa di una vite, infilò alcune viti non perpendicolarmente schiacciandole poi col martello e infine, controllata la sufficiente robustezza dell'insieme,
Ritoccò i ferri con terra rossa e gomma lacca per simulare la ruggine dove era stata rimossa dall'uso della lima e del trapano e sfumò il tutto con cera e bitume. Autenticità assicurata. Ad un certo punto gli venne persino il sospetto di aver voluto strafare, ma la sedia era così credibile che decise di non toccarla più. Non sapendo più cosa fare, sapendo di dover ancora imparare molto, si mise a guardare attentamente i colleghi che, aiutati dalle macchine, sbozzavano i vari pezzi, poi da rifinire ed assemblare. Vide per la prima volta quanto il lavoro in termini di fatica e tempo venisse facilitato. Le macchine segavano, piallavano, fresavano, mortasavano senza sosta e la resa era ottimale. Per contro, accanto alla rapida produzione resa dall'uso delle macchine, ve n'era un'altra, magari su pezzi ricavati dalle stesse sagome, come aveva già avuto modo di notare, che veniva eseguita lentamente, interamente a mano, e Gilles si convinceva sempre più che alcuni dei mobili prodotti dall'opificio sarebbero finiti in bella mostra presso alcuni antiquari. Paillon vide il ragazzo in ozio e lo raggiunse. «Vedo che hai finito. Allora puoi uscire e siccome Melfer ti aspetta per dopodomani, domani lo dedicherai alla ricerca di una sistemazione abitativa. Così, se verrai assunto, io ci metterò una buona parola, saprai già dove andare. Ti lascio l'indirizzo di una signora che conosco, che abita a 2 isolati da qui e che, rimasta vedova, affitta una stanzetta al piano terra di casa sua. È una casa molto modesta e credo che il prezzo per il momento faccia il caso tuo». Gilles ringraziò calorosamente, non tanto per l'interessamento per la casa, ma per, così aveva inteso, la quasi promessa di assunzione. Tutto il giorno seguente venne dedicato alla ricerca dell'alloggio. Si mosse nella zona adiacente gli atelier Melfer, passando per negozi e botteghe a chiedere informazioni sulla possibilità di individuare stanze in affitto. Molte delle soluzioni trovate erano alquanto appetibili, ma il prezzo sembrava comunque alto al nostro futuro ebanista. Si sa, in campagna ci si abitua a non spendere denaro, avendo a disposizione buona parte di quello che serve per vivere, e quindi avere quotidianamente una spesa fissa per alloggio e sostentamento spaventava Gilles, che d'altronde non sapeva neppure, se assunto, quanto avrebbe guadagnato. Nel tardo pomeriggio, avendo ormai acquisito conoscenza dei prezzi praticati, si recò presso la vedova indicata da Père Paillon. La povera donna, di poco più di 50 anni, e ancora piacente, era caduta improvvisamente in miseria con la morte del marito, avvenuta circa 1 anno e mezzo prima. Il marito era un abile artigiano ciabattino che riparava e costruiva scarpe per la media borghesia, assicurando così alla coppia senza figli una discreta, anche se contenuta agiatezza. La casa era composta da un piano terra dove era collocata, fronte strada, la bottega del ciabattino. Una scala conduceva al piano superiore, dove si trovava l'appartamento composto da cucina, già con lavello ed acqua corrente, e camera da letto. I servizi igienici, se così possiamo chiamarli, erano nell'ampio cortile. Gilles, giunto di fronte all'abitazione, gridò a gran voce: «Signora Martin!» Subito si aprì la finestra del primo piano ed una signora dai lunghi, grigi capelli tenuti in ordine rispose: «Sono io, che c'è?» «Mi manda Père Paillon. Sono alla ricerca di un alloggio compatibile con le mie tasche. Sapevo che saresti passato, ora scendo. L'uscio
che dava direttamente sulle scale che portavano al piano superiore, si schiuse e apparve, almeno questo fu l'effetto, una figura dolcissima. Gilles non aveva ancora avuto modo di avere dimestichezza con l'altro sesso e la signora, anche se era più grande di lui di oltre 30 anni, lo turbava e intimidiva. Gilles, vero? Sì, rispose arrossendo. Per Paillon mi ha detto che verrai assunto presso la fabbrica del signor André, che era cliente di mio marito. Domani mi diranno se verrò assunto. Tranquillo, tranquillo, disse la buona donna. Sarà certamente così. Da quando è morto il mio povero marito non ho quasi più avuto il coraggio di entrare in bottega e tutto è rimasto come quel giorno. Come vedi ci sono ancora gli attrezzi, il suo sgabello, il banco da lavoro. Un velo di commozione passò sui suoi occhi. Ecco, la stanza è proprio questa, continuò, con il piccolo retro. Gli attrezzi ed il resto lo potremo depositare nella rimessa in fondo al cortile. Un letto posso procurarlo, ma non ho altro. Se sei falegname potrai costruirti tu stesso quello che ti serve. Nel cortile c'è un lavatoio con acqua corrente e se lo desideri potrai derivare un tubo per portare l'acqua all'interno della stanza. Cresciuto nella povera cascina di famiglia, si sarebbe accontentato anche di molto meno. La collocazione era per lui ideale. Sul prezzo si accordarono. Unica richiesta ulteriore della vedova, il puntuale pagamento settimanale. Rimasero intesi che se all'indomani lui avesse avuta la sognata assunzione, sarebbe passato per dare una conferma e pagare anticipatamente la prima settimana. Capitolo settimo. L'esame. Quella sera mangiò pochissimo, era preso da grande agitazione. Tutto stava accadendo rapidamente e temeva di non essere in grado di far fronte agli eventi. Nella notte ebbe incubi di ogni tipo, ma sognò anche di stare accanto ad una fanciulla bellissima. Si alzò frastornato, una tazza di latte al refettorio, una visita in cattedrale, non si sa mai, e via, verso la fabbrica. Era molto in anticipo e attese più di mezz'ora l'apertura. Gli operai parlottavano tra loro, ma Gilles, preso dai suoi pensieri, non poteva ascoltarli. Paillon lo stava aspettando e gli disse bruscamente: «Dai, presto, Melfer è già in ufficio, non facciamolo aspettare. Passa un panno di lana sulle sedie e prendile, presto!» Accortosi di essere stato forse troppo brusco, aggiunse: «Oi, tranquillo!» Un bel sorriso. Bussarono. «Avanti», disse una voce. Melfer era intento a controllare alcuni documenti assieme al contabile. Alzò gli occhi. «Non state sulla porta, avanti, avanti, sono da voi fra un attimo». «Allora», esordì, «vediamo questo capolavoro». Melfer si avvicinò alla prima sedia, quella restaurata a regola d'arte. Appoggiò prima un ginocchio sulla seduta e, afferrato lo schienale con le due mani, diede due rapide torsioni, prima verso destra e poi dal lato opposto. Non ancora contento, salì con i due piedi sul telaio della seduta e ripeté con maggior vigore la stessa operazione. Questa volta però imprimendo la rotazione anche con tutto il corpo, affinché fossero interessate anche le quattro gambe. Sempre in silenzio, scese e, giratosi per sedere, si lasciò cadere così pesantemente che Gilles temette per un momento un tragico schianto. Andò bene, solo un sinistro scricchiolio. «Bene», disse Melfer, «la robustezza sembra buona. Dal punto di vista estetico direi altrettanto, hai compreso quello che volevo». Avvicinatosi all'altra sedia,
guardò con attenzione le protesi in ferro, poi ripeté la cerimonia del collaudo come svolta prima, questa volta con minor vigore. Parve soddisfatto. Dopo un silenzio, che a Gilles sembrò una eternità, il signor André prese la parola. Congratulazioni, sei assunto. Per i primi 6 mesi ti dovrai accontentare di una paga ridotta che il mio segretario ti comunicherà. Poi, se te lo sarai meritato, vedremo per un aumento e successivamente verrai retribuito a seconda delle tue capacità. Per ora resterai nel reparto falegnameria, poi si vedrà. Grazie, signore, disse il neoassunto con un piccolo inchino. Sono veramente onorato di entrare a far parte del suo splendido e moderno atelier. Non la deluderò, metterò grande impegno nei compiti cui sarò delegato. Melfer, che rifuggiva l'adulazione, troncò bruscamente. Bando alle chiacchiere, al lavoro, Gilles. Ognuno qui deve dare il massimo contributo. Se hai bisogno di parlarmi, la porta è sempre aperta. I miei dipendenti devono essere orgogliosi e soddisfatti di appartenere a questo sodalizio. Il tutto, come era costume, terminò con una vigorosa stretta di mano. Capitolo 8. Menuisier, falegname. Per Paillon affidò Gilles a Aubin, un operaio falegname di circa 50 anni. Lo aiuterai a comporre il telaio di questa boiserie, indicando un preciso disegno posto su un tavolo. Dopo le presentazioni e 2 parole di convenevolo, i due iniziarono a lavorare. Una serie di tavole in pioppo di recupero erano già ridotte nello spessore adeguato alla bisogna con una lavorazione a macchina nell'attigua segheria. Erano state piallate da un solo lato e i solchi elicoidali lasciati dai tarli risultavano ben visibili. Gilles non afferrò subito il concetto, che comprenderà di lì a poco. Aubin prese la parola. Lì ci sono i disegni della realizzazione che dobbiamo comporre. Sono circa 12 metri lineari per 3,95 di altezza. Noi dobbiamo costruire la struttura portante dei pannelli e degli intagli che altri stanno già preparando. La finitura è prevista laccata e verrà applicata dopo successive stuccature a gesso e colla, sul lato piallato, con le gallerie del tarlo a vista, in modo da nasconderle. Ma, obiettò Gilles, non sarebbe più semplice utilizzare del legname nuovo? Certamente, rispose Aubin, se calcoliamo il tempo occorrente a recuperare questo legname derivante da demolizioni, tagliare le parti marce, liberarlo dai chiodi, stuccarlo e levigarlo più volte per ottenere una superficie adatta alla laccatura, la risposta non può che essere affermativa. La considerazione da fare è però un'altra. L'impressione che si vuole dare a queste boiserie è che siano state smontate da grandi palazzi oramai dismessi e riadattate a nuovi ambienti. Gilles vedeva confermato quello che fino allora aveva osservato e dedotto. In questo caso specifico, utilizzare del legname antico con tutti i difetti rappresentati dall'invecchiamento naturale delle fibre era attestazione di autenticità. La parte che sarebbe andata a collocarsi verso il muro durante il montaggio restava, per il tempo occorrente a terminare il lavoro, ben visibile al committente, che ne apprezzava le macchie di muffa e di ruggine, ove erano stati estirpati dei chiodi. In breve, la polvere del tempo inglobata nella struttura. Tutto ciò era garanzia, evidente.
la laccatura avrebbe avuto l'aspetto di una finitura originale restaurata recentemente, ma con ancora piccoli difetti dovuti all'inesorabile incedere del tempo. Il lavoro affidato a Aubin e Gilles era, rispettando rigidamente le misure, di predisporre tenoni e mortase al fine di unire montanti e traverse. Con la timorosa attenzione del neofita, l'apprendista era ormai, dopo circa una mezza giornata, in grado di mortasare utilizzando l'apposita macchina utensile. L'esecuzione era buona, ma avrebbe ancora dovuto sveltire i tempi di esecuzione. Come per gli strumenti manuali, anche il buon utilizzo di una macchina utensile deve prevedere una certa confidenza tra la mano e i comandi della stessa. All'inizio, il timore di farsi male, tali macchine soprattutto in quell'epoca erano molto pericolose, e la dimestichezza non ancora acquisita aumentano notevolmente i tempi di esecuzione. Non ho però mai visto un apprendista, se ben condotto dal suo maestro, farsi male. I problemi in realtà, parlo per esperienza, arrivano quando si è raggiunta una buona pratica nell'uso. Il timore è venuto meno e la disattenzione e la fretta portano al ferimento e in alcuni casi all'amputazione. Gilles erano ormai 15 giorni che lavorava e dall'assemblaggio della boiserie era il momento passato alla costruzione della struttura di un mobile. Era felice. Stava finalmente imparando il mestiere, era riuscito a mettere in ordine la nuova dimora e ogni settimana scriveva lunghe lettere alla famiglia. Un giorno, in fabbrica, durante l'intervallo pranzo, era entrato, non certo per sbaglio, nella sala espositiva. Una serie di mobili e specchiere allineati in bella mostra. Per timore di essere scoperto, guardava in fretta, ma una cosa in particolare lo colpì. 2 piccoli cassettoni affiancati, nelle forme e decorazioni esattamente uguali, presentavano livelli di finitura completamente diversificati. Entrambi in stile Luigi XVI, il primo presentava una verniciatura a stoppino magistralmente eseguita al nuovo, senza alcuna antichizzazione. Mentre l'altro, oltre ad una bella patina del mobile, presentava anche piccoli difetti e consunzioni presumibilmente dovuti al tempo e dall'uso quotidiano. Tale manufatto era talmente credibile dal punto di vista antiquario che pensò che quello al nuovo potesse essere una copia dell'altro, sicuramente antico. Ma così non era, lo capì in seguito. I mobili erano entrambi nuovi, ma rifiniti in modo da soddisfare clientela diversa. Un rumore lo fece trasalire e si affrettò ad uscire dal salone. Alcuni giorni dopo fece in modo di continuare l'ispezione e si imbatté in un vero e proprio catalogo fotografico di buona parte della produzione. Appoggiato lì accanto un foglio con i prezzi dei vari articoli. La cosa che trovò subito strana era che ad ogni articolo corrispondevano più prezzi. Allora certo non poteva ancora ben capire, ma solo fare delle ipotesi. Nella realtà i vari prezzi facevano riferimento appunto ai livelli di finitura diversificati. Al fine di ottimizzare la produzione, Monsieur Melfer individuò 7 livelli più 1 di finitura, con patinature diverse e prezzi via a via crescenti. Si parte dal nuovo, livello 1, fino al vecchio estremo, livello 7, a seconda del gusto e l'esigenza della clientela. Quanto al livello 8, è molto semplice, come affermava Melfer, era l'antico
per eccellenza. Dopo questa scoperta si affrettò verso l'uscita e fu allora che intravide pochi metri lineari di boiserie di 3 tipologie e stili diversi, appoggiate alle pareti. Sembravano appena staccate dalle collocazioni di origine e mostravano rotture e danneggiamenti evidenti. Tutto falso, pensò. Non era così. Quella in stile direttorio era autentica, anche se, superstite di un incendio, contava meno di 3 metri lineari, mentre le altre erano ricostruite, ma acconciate alla bisogna. Funzionava così. Se alla ricerca di una boiserie era un commerciante, non vi erano particolari segreti e il tutto veniva descritto esattamente come era. Nel caso invece, cosa più rara negli atelier Melfer, fosse un privato alla ricerca di un manufatto per abbellire la nuova casa di abitazione e rappresentanza, ci si faceva dire all'incirca quanti metri lineari fossero occorrenti e il venditore, facendo finta di consultare un registro, comunicava quanti metri aveva a disposizione in magazzino, di una o dell'altra, e il gioco era fatto. Non si trattava che mettere in produzione quanto occorrente. Il committente ritornava a casa, convinto di essere stato baciato dalla fortuna per essere riuscito a scovare, certo per sua abilità, una boiserie autentica appartenuta a nobili di alto lignaggio, proveniente da un lontano passato. Certo, il prezzo era una pazzia, ma d'altronde manufatti del genere non si possono trovare con facilità. Il tempo scorre. Gilles ha compiuto 20 anni, non perde un giorno di lavoro e lavorando su pezzi di pregio matura esperienze qualificanti. È passato 1 anno e mezzo dalla sua assunzione e un giorno Melfer lo manda a chiamare. Avanti, avanti ragazzo, come ti trovi presso di noi? Molto bene, rispose, non trovando per imbarazzo altre parole. Continuò Melfer. Anche noi ci troviamo bene con te. Sei giudizioso, intelligente, impari rapidamente, hai abilità nel disegno. Gli aumenti che ogni tanto hai in busta paga testimoniano ciò. Oh, certo signore, rispose Gilles, malcelando l'emozione. Sto imparando molte cose e gliene sono grato. La paga, aggiunse ingenuamente, mi soddisfa appieno. Ripresa la parola, il signor André continuò. Ho un'esigenza, Gilles. Se te la senti, ho bisogno del tuo massimo impegno e il tutto deve avvenire il più in fretta possibile. A volte ho richieste di mobili molto particolari che devono avere caratteristiche di pezzo unico e quindi non compatibili con la nostra produzione seriale. Per fare ciò mi convinco sempre più ci sia bisogno di particolari figure professionali in grado di seguire direttamente, con tutta l'attenzione del caso, le varie fasi. Con questo scopo vorrei farti fare esperienze negli altri reparti in modo che quando ce ne sia l'esigenza tu possa essere l'unico a seguire la progressione di questo che definiremo pezzo unico. Noi, come sempre avviene per il resto della produzione, venderemo anche questi mobili come copie d'antico. Faccio questa precisazione perché mi sono accorto della tua invadente curiosità. Te la senti di impegnarti verso questa direzione? Accetto con gioia, signore, posso iniziare anche subito. Era nel mio intimo ciò che desideravo. Mi scuso per la mia curiosità, di certo eccessiva, ma cercare di capire è insito nella mia natura. Spero di non averlo offeso. Sei scusato, non ti preoccupare, concluse Melfer. Vai da Paillon e digli che ti ho parlato. Lui sa già tutto. In effetti, Monsieur Melfer
all'inizio della carriera aveva venduto lui direttamente mobili nuovi spacciandoli per antichi, ma poi, con il grande successo dell'attività, ad un certo punto aveva deciso di non esporsi più in prima persona, per evitare eventuali sgradevoli denunce, e quindi suoi clienti erano diventati molti antiquari francesi ed europei che per far fronte alla grande richiesta di manufatti antichi adottavano questa soluzione che oltre il resto permetteva maggiori guadagni. Melfer dunque non entrò più nella gestione diretta degli affari, ma lasciava ogni decisione e rischio agli intermediari. In tutta la sua vita fu sempre fedele a questo precetto, tranne nei casi in cui il partecipare ad un evento truffaldino non lo divertisse particolarmente. Andava sempre cauto nel permettere ai suoi operai di fare esperienza nei vari reparti, questo per evitare che i più intraprendenti potessero un giorno aprire bottega in proprio. In effetti, alcuni lo avevano già fatto ed altri, durante gli anni, sarebbero giunti alla medesima scelta. Si sa che alla fine furono almeno una quarantina. La necessità di formare degli ebanisti completi era però, come abbiamo visto, ritenuta un'esigenza inderogabile per accontentare una clientela dal palato particolarmente fine e disposta a pagare cifre importanti. Per cui le scelte venivano indirizzate su operai particolarmente valenti, ma considerati poco inclini ad aprire un'attività in proprio. Gilles venne indicato da Père Paillon, che di certo ammirava la volontà e l'abilità dimostrata quotidianamente dal ragazzo, ma che altresì considerava l'infermità dello stesso come una sorta di impedimento alla possibilità di avviare un rischio d'impresa. Probabilmente aveva ragione, ma i fatti tragici della guerra, di lì a poco, avrebbero rivoluzionato i destini. Capitolo 9. Ebanista. Gilles venne inserito nella produzione e finitura dei mobili particolarmente preziosi, arricchiti da piallacci e marqueterie. Il lavoro di ebanista, e cioè del falegname specializzato nella lavorazione di legni pregiati, gli era particolarmente congeniale ed in breve divenne esperto. In capo ad 8 mesi di faticosa passione e numerose ore straordinarie, il suo ulteriore tirocinio poteva dirsi concluso. Al momento del primo incarico, che avrebbe eseguito sotto stretta supervisione di Paillon per la produzione di una scrivania come richiesta particolare di un antiquario di Parigi, fu lo stesso Melfer a portare al nostro protagonista uno stampino da imprimere a caldo all'interno di un cassetto, riportante, così gli fu detto, le sue iniziali, una G e una J. Così potrai siglare il mobile appena terminato. Gilles considerò inizialmente questo gesto come un riconoscimento alla sua bravura, ma gli sembrò eccessivo. Qualcosa non quadrava. Perché mai avrebbe dovuto un mobile destinato al mercato antiquario riportare le sue iniziali? Pensò a ciò tutto il giorno. Non se ne capacitava, ma una piccola idea prendeva forma nella sua mente. Verso sera, poco prima della chiusura, chiese a Paillon se potesse fermarsi un po' oltre l'orario per consultare alcuni libri inerenti il lavoro che stava facendo, presenti nella fornita biblioteca di pubblicazioni d'arte della fabbrica. Paillon, intuendo cosa volesse cercare, con un sorriso acconsentì. Gilles un po' conosceva la biblioteca per aver avuto già altre volte l'opportunità di consultarla. Si diresse subito verso un volume che elencava alcuni ebanisti famosi.
scorse nell'indice un elenco alfabetico e non tardò a trovare quel che cercava. Gilles Joubert era stato un ebanista francese, nato a Parigi nel 1689 e morto nella stessa città nel 1775. Fu ebanista di Luigi XV e strinse profonda amicizia con Madame Pompadour. Le iniziali combaciavano con le sue e Gilles comprese. Melfer non avrebbe rischiato nulla a far porre la sigla di un importante ebanista su alcuni mobili della sua produzione, per il semplice fatto che le iniziali appartenevano ad un suo dipendente particolarmente abile e così facendo lo si era voluto evidenziare. Anche le iniziali di un altro abile operaio vennero utilizzate nel tempo per dare analoga illusione di autenticità. Gilles, mano a mano che il tempo passava, acquisiva, oltre a bravura tecnica, sempre più padronanza nelle operazioni di antichizzazione. Le raccomandazioni di Melfer erano tassative. Si dovrà consumare il mobile dove di solito viene toccato, spolverato, inconsciamente utilizzato con movimenti ripetuti innumerevoli volte. Su una cornice a specchio, ad esempio, nel punto di confine tra la lastra di vetro e legno, la consunzione che viene a crearsi per la continua pulitura anche con detersivi aggressivi e questo, badando bene, che tenda a rarefarsi verso l'alto. La stessa cosa sulla gamba di un mobile o una sedia, per la continua lavatura del pavimento e l'utilizzo quotidiano. Le parti in alto, essendo state pulite di meno, saranno poi leggermente più affumicate ed impolverate. Capitolo 10. L'amore. Gilles era ovviamente, vista anche la giovane età, fortemente attratto dall'altro sesso. La sua condizione fisica claudicante e leggermente deforme gli impediva però di avere il coraggio di tentare approcci in tal senso. In 2, forse 3 occasioni aveva avuto rapporti occasionali con prostitute, ma non era quello che cercava. Tale tipo di rapporto, al di là della pulsione erotica, non lo gratificava. Era alla ricerca dell'affetto che l'amore prezzolato non è in grado di concedere. Non si poteva certo dire che avesse un brutto viso, tutt'altro, ma l'aspetto fisico era la prima cosa che veniva notata e spesso in chi non lo conosceva si insinuava un sentimento di rifiuto, di sospetto, come spesso avviene nei confronti di chi è diverso da noi. Era fortemente attratto dalla vedova, sua padrona di casa, e spesso la osservava non visto, ma la notevole differenza di età tra i due gli consigliava di desistere. L'occasione giunse da sola. Negli atelier Melfer era impiegata nel settore amministrativo una ragazza semplice, di circa 18 anni. Non era bella di viso, ma dotata di una delicata femminilità ed un corpo di tutto rispetto. Sempre in ordine nell'abbigliamento, era dotata di una discreta cultura e, cosa non di poco conto, un accattivante, dolcissimo sorriso. Nell'intervallo di pranzo, i vari impiegati ed operai erano soliti riunirsi in gruppi consolidati, non necessariamente sotto l'aspetto della specialità, ma semplicemente per simpatia o pregressa conoscenza. Un giorno che Gilles ricorderà con piacevole emozione tutta la vita, Amélie, così si chiamava, non trovando posto nel solito abituale gruppo, andò a sedersi di fronte a lui, salutando tutti gli astanti con un contenuto sorriso.
Quel sorriso lasciò il segno. Per timidezza quel giorno non proferì parola, tranne un timidissimo ciao, come si conveniva tra colleghi. I giorni immediatamente successivi, nella medesima occasione del pranzo, la osservava chiacchierare e sorridere seduta ad altri tavoli. La vedeva bellissima. Completamente scoraggiato, rimuginava tra sé che la sua condizione di storpio non gli avrebbe mai permesso di. Tristissimo, aveva quasi messo da parte ogni possibile tentativo di approccio quando un giorno, con una banale scusa, si recò presso l'ufficio dove lavorava Amélie, accontentandosi di un semplice «Ciao, come stai?» La risposta lo mandò in forte confusione emotiva. «Molto bene, Gilles. E tu?» Il fatto che lo avesse chiamato per nome lo aveva colto di sorpresa e lo incoraggiava. Il giorno stesso, durante la pausa pranzo, tenendola d'occhio, riuscì a conquistare un posto accanto a lei, prima che lo facessero altri. Incredibilmente la timidezza sparì all'istante e Gilles si mise a parlare incessantemente, riuscendo in più occasioni a farla ridere di gusto. Era un consiglio che gli aveva dato un compagno di lavoro. Se riesci a farle ridere, il più è fatto. E Gilles ci riuscì brillantemente. Da allora la confidenza e le frequentazioni diventarono assidue. I due stavano bene insieme e facevano lunghi giri per accompagnare o l'uno o l'altra a casa dopo il lavoro. Cominciarono a fare lunghe passeggiate la domenica. Il tenersi per mano dava emozione ad entrambi. Un giorno d'inverno, su una panchina di un parco deserto, si diedero il primo bacio, unica manifestazione di intimità che per il momento coronava il loro amore. Erano finalmente fidanzati. Passarono ancora alcuni mesi e infine arrivò a Gilles un invito a pranzo perché i genitori erano ansiosi di conoscerlo. La madre di Amélie, donna decisa, avendo intuito qualcosa, aveva costretto la figlia a confidarsi. Il giorno venne stabilito e Gilles dovette acquistare un abito e scarpe adeguate alla circostanza. Rimuginò per un po' di tempo i troppi soldi che aveva dovuto spendere, ma infine pensò: guadagnava discretamente, faceva un sacco di straordinari, non aveva debiti e quindi poteva permetterselo. Venne accolto nella casa di Amélie la domenica di Pasqua. I primi convenevoli di approccio furono molto freddi. Forse i genitori si aspettavano un principe azzurro diverso. Era abituato alle diffidenze cagionate dal suo stato fisico e non perse la calma. Durante le ore i rapporti si ammorbidirono. I veri valori che Gilles rappresentava avevano il sopravvento su ogni altro superficiale giudizio. Conclusa la giornata, i genitori di Amélie fecero il punto della situazione. A letto si dissero che la menomazione fisica che subito li aveva così colpiti, visto il giudizio che sembrava avere il ragazzo, la buona volontà lavorativa e i modi di fare gentili e educati, passava certamente in secondo piano. E se alla loro figlia stava bene, loro non avrebbero posto ostacoli e benedetto quando sarebbe stato tale unione. In cuor loro, questo va detto, rimaneva però la speranza e l'auspicio che la figlia col tempo potesse cambiare idea. La notizia di questo fidanzamento colpì moltissimo i genitori di Gilles, che temevano per il loro figliuolo una vita condannata alla solitudine e smaniavano ora per conoscere Amélie.
Il fratello gemello, invece, che aveva nei confronti di Gilles il massimo delle aspettative, non si stupì della novità, ben sapendo quanto questi fosse in grado di farsi valere e piacere a tutti. Galvanizzato dai nuovi positivi eventi, acquisiva sempre più maturità e sicurezza in se stesso e lavorando con rinnovato impegno otteneva sempre più apprezzamenti per i lavori eseguiti sotto la sua diretta responsabilità. Gli ordinativi che avevamo definiti speciali stavano aumentando e il nostro giovane veniva sempre più coinvolto nella loro esecuzione. Nel caso si dovesse eseguire un prodotto derivante da queste particolari richieste, si procedeva in genere in questo modo. Viene recuperata la struttura di un mobile antico, ad esempio un cassettone di tipologia rustica. Lo si smonta e rimodella per renderlo idoneo al nuovo stile che dovrà rappresentare. Una volta rimontato, viene impiallacciato con legni pregiati, sfruttando l'andamento delle venature per ottenere, come nel passato, effetti decorativi. Molte altre volte viene utilizzata la tecnica della marqueterie al fine di ottenere un mobile di maggior pregio, ove i piallacci di essenze diverse, opportunamente modellati al traforo e sapientemente accostati secondo il progetto, restituiscono immagini di fiori, frutti, paesaggi, figure animali o umane. L'attività degli atelier Melfert è in costante, rapida espansione. Agenti di vendita sono presenti in buona parte delle nazioni europee più importanti e gli ordinativi fioccano. Tentativi erano stati fatti anche nei confronti degli importanti mercati americani e verso la metà di gennaio del 1914 il primo potenziale cliente proveniente da Boston approdò agli atelier. Volendo dare una buona impressione al primo cliente proveniente dall'America, da cui poteva derivare l'apertura degli importanti mercati d'oltreoceano, Melfert preparò l'accoglienza con particolare attenzione. I vari laboratori, pur tenuti impeccabilmente fino ad allora, furono oggetto di manutenzione e cura straordinarie. I magazzini vennero riorganizzati e resi più funzionali. Tutti i locali vennero ridipinti in color crema, tinta allora di moda, e i saloni di esposizione rinnovati con pregiate tappezzerie ed arazzi, che come nella consuetudine della casa, pur nuovi, erano fedele copie di antico, non solo nelle decorazioni, ma anche nell'usura derivante dall'ipotetico tempo trascorso. Agli operai vennero rinnovati i camicioni da lavoro ed ogni reparto ora aveva il suo colore dominante. Arrivò il gran giorno e il nuovo cliente venne accolto con il massimo degli onori. Mr. R, di origine spagnole, era emigrato in America ancora in fasce al seguito della sua famiglia. Il padre, ricercatore medico, aveva trovato una importante occupazione nel nuovo mondo. Mr. R, dopo aver effettuato studi artistici, intuì il grande potenziale che poteva avere in anni di grande crescita economica il commercio antiquario. In pochi anni aveva centuplicato la piccola somma che il padre gli aveva messo a disposizione per iniziare l'attività. Continuando a progredire, aveva poi in breve aperto un altro negozio a Filadelfia e ora si stava apprestando a predisporre una rete di altre 3 esposizioni, ognuna con il proprio laboratorio interno. Il mercato americano in quegli anni, ma anche per molti anni a venire, era particolarmente attratto dalla cultura e testimonianze provenienti dalla vecchia Europa.
La ricchezza era in rapido incremento, il clima euforico che si era instaurato stimolò fortemente i consumi e ciò favoriva enormemente anche il mercato degli oggetti antichi. Antiquari seri ed altri senza scrupoli facevano soldi a palate e siccome la storia americana era relativamente recente, gli approvvigionamenti non potevano che avvenire in Europa, da cui provenivano d'origine gli abitanti del Nuovo Mondo e verso cui, come già detto, erano culturalmente indirizzati alla ricerca delle loro radici. Tale mercato d'oltreoceano era una manna per i falsari, essendoci generalmente scarsa cultura nei confronti degli oggetti d'arte antica. In generale, le falsificazioni potevano anche non essere di grande qualità. Anche i commercianti più onesti, in un mercato così facile, erano tentati, vista la forte richiesta e la difficoltà di reperire oggetti autentici a prezzi contenuti, di inserire delle imitazioni che si lasciavano credere antiche. Sempre in questo periodo si consolida una consistente esportazione dall'Italia verso l'America di mobili del Cinquecento italiano, rigorosamente falsi. Mr. R vuole inserire, avendone richiesta, nei suoi negozi un buon numero di mobili di gusto francese che troveranno facile collocazione nelle sempre più lussuose case americane. La impreparata manodopera locale non era in grado di produrre mobili ed altri oggetti d'arredo sulla tradizione del vecchio continente, per cui non ne restava che l'importazione dai luoghi di origine. Visita con attenzione i vari laboratori, si sofferma ad osservare con attenzione le fasi di lavorazione, si intrattiene, con l'aiuto dell'interprete, con i vari operai. Farà un ordine comprendente tutto il catalogo a 4 pezzi per volta e tutto in patina 8. Stimolato da Melfer, si interessò anche della produzione dei mobili cosiddetti speciali, quelli eseguiti in pezzo unico. Al colmo dell'entusiasmo, Monsieur André gli presentò, definendolo uno dei suoi migliori ebanisti, il nostro Gilles. Mr. R chiacchierò a lungo con Gilles e in un momento in cui il signor André aveva dovuto assentarsi, si fece dare un recapito dallo stesso, che senza esitazione lo accontentò. La cosa avvenne discretamente e non trapelò. Capitolo 11. La guerra. Il rapporto con i genitori di Amélie era notevolmente migliorato. Questi ultimi, conoscendo meglio le grandi qualità del loro futuro genero, erano ormai convinti della buona scelta operata dalla figlia. L'armonia tra i 2 futuri sposi era perfetta. Gilles cominciava a guadagnare, viste le indubbie capacità, cifre interessanti. Le nozze erano previste per la primavera del 1915 e dentro l'anno in corso era in programma di riunire per un giorno le 2 famiglie per le presentazioni. Gli eventi europei che stavano per accadere avrebbero modificato drasticamente e accelerato i programmi. Il 1 di agosto del 1914 la Francia dichiara la mobilitazione generale. È la guerra. Gli uomini validi vengono chiamati alle armi e Melfer, il giorno dopo, riunisce nel refettorio tutte le maestranze e, annunciata la chiusura della fabbrica, offre champagne e brinda alla fortuna con quelli che aveva sempre considerato non dipendenti, ma veri e propri compagni di avventura. La fabbrica riaprì dopo la guerra e visse gli anni migliori della sua storia. Monsieur André stesso
partì per il fronte e militò nell'aviazione, dove per una azione eroica fu insignito della Legion d'Onore e di una medaglia al valore. Gilles e Amélie si ritrovarono entrambi senza lavoro. Il fratello di Gilles venne chiamato alle armi e, dovendo presentarsi presso una caserma di Orléans, ne approfittò per riabbracciare l'amato congiunto e conoscere la dolce Amélie. Fu un incontro dopo tanto tempo lontani, ricco di struggente emozione e purtroppo l'ultimo. Molti non tornarono alle loro case. Gilles pianse il fratello e tanti compagni di lavoro con cui aveva stretto significativa amicizia. A causa della sua infermità era stato riformato e ciò comunque non gli procurava gioia. Si sentiva a disagio nei confronti di tutti quelli che, volenti o nolenti, sarebbero andati al fronte a combattere, mentre lui, i due giovani innamorati, colti da sconforto, immediatamente si misero a cercare qualunque lavoro possibile, ma tutte le attività, ancora funzionanti, erano ridotte ai minimi termini e a rischio di sopravvivenza, per cui i risultati furono deludenti e disarmanti. Capitolo 12. America? Gilles aveva proposto ad Amélie di condurla nella cascina dove era cresciuto. Lì avrebbero dato una mano i genitori e condiviso i frutti della terra. In tutti i periodi di conflitto, in qualsiasi parte del mondo, chi aveva la possibilità della coltivazione non aveva mai avuto grossi problemi di alimentazione, mentre nelle grandi città la situazione era ben diversa. La stessa proposta Gilles fece, sicuro che anch'essi sarebbero stati ben accolti, ai genitori di Amélie, che garbatamente rifiutarono, perché essendo entrambi panettieri, consideravano un dovere patriottico restare in città per contribuire a sfamare una popolazione che presto avrebbe sentito tristemente gli effetti della guerra. Amélie era combattuta sulla decisione da prendere, ma spinta anche dai suoi genitori, che vedevano nella dolorosa scelta della separazione una garanzia in più per il benessere e sicurezza della figlia, finì per accettare. La decisione era presa. I due giovani si sarebbero rapidamente sposati e avrebbero raggiunto la casa di Gilles in campagna. Adrien e Bérénice li avrebbero accolti a braccia aperte. Quella sera Gilles, frastornato dagli eventi e molto agitato, tornando verso la sua abitazione, vide la padrona di casa che sembrava lo aspettasse affacciata alla finestra. E così era. Una lettera, gli disse. Il postino mi ha detto che proviene dall'America. Ora scendo. Consegnata la lettera, avrebbe voluto per curiosità iniziare una conversazione, ma Gilles tagliò corto. Grazie infinite, buona serata, e sparì dietro l'uscio. Il cuore era in tumulto, non aveva nessuna idea di chi poteva essere il mittente. Pensò ad un errore di persona. Infine accese una candela e l'aprì. Era su carta di grande qualità e scritta a macchina, la prima parte in inglese, cui seguiva la traduzione in francese. Carissimo signor Gilles Joubert, spero si ricordi di me. Abbiamo avuto un interessante colloquio durante la mia visita alcuni mesi or sono presso gli atelier Melfert, dove lei proficuamente realizza i meravigliosi oggetti d'arte che tanto ammiro. Sono a contattarla a seguito dei gravissimi fatti che stanno accadendo in Europa e nella sua amata patria. L'America ha dichiarato la neutralità in questo conflitto e qualora, come indica qualcuno, dovesse anche tornare su questa decisione, la guerra continuerebbe esclusivamente sul territorio europeo.
il nostro territorio non verrebbe coinvolto. Ne consegue che le nostre attività commerciali subiranno solo un forse leggero iniziale rallentamento, ma in breve tempo prevedo un graduale ritorno alla normalità. Anzi, alcune nostre esportazioni verso il vecchio continente subiranno un'impennata generando un flusso di denaro importante. I mobili che avevo acquistato dal signor Melfer sono molto piaciuti alla mia clientela e stavo nei giorni scorsi consultando il catalogo per ulteriori ordinativi, ma mi è giunta conferma, come prevedevo, che la fabbrica è ormai chiusa a causa del conflitto. Ciò mi procurerà certo un danno economico. In America, abili artigiani al pari suo sono quasi inesistenti e quei pochissimi non sono dotati della cultura necessaria per esprimere i valori del gusto europeo. Sulla base di quanto su esposto, sono a offrirle l'opportunità di venire a lavorare presso i miei atelier. Convinto sia una soluzione produttiva ed interessante per entrambi, sono fiducioso possa prendere in seria considerazione questa mia proposta ed infine accettare. Nel caso la sua risposta sia affermativa, avrà una qualifica dirigenziale e sovraintenderà la produzione di soli pezzi unici destinati alla commercializzazione diretta all'interno dei miei negozi. Dovrà altresì occuparsi dei restauri che i miei clienti spesso mi chiedono di eseguire. Mi rendo conto di chiedere un impegno da parte sua altamente gravoso, soprattutto nelle fasi iniziali, non di certo brevi, ove dovrà occuparsi della formazione di alcuni dei miei dipendenti più meritevoli e nel contempo progettare e portare avanti una indispensabile produzione. Le chiedo praticamente di essere per me quello che per Payon era per l'inimitabile e delizioso signor Melfer. Le offro uno stipendio adeguato all'impegno richiesto e dopo un primo anno di rodaggio della nostra collaborazione anche una piccola percentuale sugli utili della mia società, da intendersi quale premio di produzione. Non so certo quanto lei guadagnasse al servizio del signor André. Sappia che io sono disponibile a moltiplicare tale cifra per 5. Viste le difficoltà che prevedibilmente incontreranno le poste a causa del conflitto in atto, la invito a rispondere, la prego sollecitamente, tramite il servizio di telescrivente. In calce alla lettera troverà le istruzioni. A quanto mi dicono, al momento, i vostri uffici postali sono ancora in grado di garantire tale servizio. Voglio essere ottimista a riguardo della scelta che intenderà fare. Spero quindi di poterla presto accogliere nel nuovo mondo. Cordialità. Seguiva la firma. Euforia, sconcerto, timore per l'ignoto. Tutto ciò, anzi, molto di più, occupava la sua mente. Rifletté tutta la notte, non sapeva a chi chiedere consiglio. Sia la scelta di partire che quella di restare rappresentavano, con considerazioni diverse, scelte non valutabili obiettivamente. Entrambe erano cariche di incognite. Nonostante la giovane età, le esperienze fino ad allora vissute avevano insegnato a Gilles la ponderatezza, a non essere cioè preda di facili entusiasmi, a valutare tutto con prudenziale diffidenza. Mr. R. era un personaggio affidabile? Se avesse deciso per il sì, avrebbe dovuto chiedere garanzie? Un impegno contrattuale formale? Cosa garantiva che quell'attività nella lontana America fosse un'impresa con futuro solido? Obiettivamente,
Impossibile ottenere risposte senza aiuto anche a solo una parte delle inesauribili domande che affollavano la mente. Per ora non ne avrebbe parlato ad Amélie, ma certo la decisione andava presa rapidamente. Mr. R avrebbe potuto ritirare la proposta, ma soprattutto le condizioni per lasciare la Francia avrebbero potuto complicarsi a seguito dell'andamento del conflitto in atto. Con chi avrebbe potuto confidarsi? Non voleva solo un consiglio, voleva adeguatamente poter valutare la situazione con dati il più possibile oggettivi. Ricordò il giorno del mese precedente, quando Melfer lasciò libere le maestranze con un memorabile e commovente discorso e augurò loro e a se stesso la miglior fortuna. Un ricordo confuso, le novità apprese in quel momento e la preoccupazione che ne conseguiva lo avevano completamente estraniato dall'assemblea. Ricordava la vigorosa stretta di mano di Melfer, visibilmente commosso, gli abbracci disperati tra i tanti compagni di lavoro e le parole sussurrate all'orecchio da Père Paillon. Coraggio, ragazzo, te la caverai, qualsiasi cosa di cui tu abbia bisogno, se potrò. La frase finì con un singhiozzo. Il rapporto con il suo capo diretto era sempre stato molto buono fin dal momento della loro conoscenza e quindi pensò che poteva essere la persona a cui chiedere spassionato consiglio. Non abituato a questa sorta di ozio forzato e preoccupato anche lui per le incognite del conflitto, trovò il suo ex capo profondamente depresso. Vista l'età, non sarebbe partito per il fronte, ma con lo spirito organizzativo che lo distingueva, stava organizzando una forza costituita da volontari in collaborazione con il Ministero della Guerra per alleviare i disagi della popolazione ed intervenire in caso di eventuali emergenze. A casa sua stava appunto avvenendo un incontro tra una ventina di aderenti all'iniziativa. Gilles sentiva un gran vociare all'interno della casa, ma comunque bussò ripetutamente fino a quando venne ad aprire la moglie. «Buongiorno, sono Gilles, dipendente di Melfer. Avrei bisogno di parlare un momento con Paillon». «Certo, vedo se è possibile», rispose la signora. «Si accomodi». Gilles era in piedi sull'uscio che dava accesso ad una grande stanza, dove attorno ad un tavolo erano riunite molte persone, tutte di non più giovane età. Raggiunto il marito, sussurrò qualcosa al suo orecchio. Père Paillon si girò, scorse Gilles e gli indirizzò un segno di saluto. Annunciata all'assemblea la sospensione di 10 minuti per bere un bicchiere di vino, Paillon lo accolse con un abbraccio. «Come stai, ragazzo? Cosa posso fare per te?» Gilles, intimidito dal fare estremamente confidenziale e amichevole, non seppe far altro che dargli la lettera che aveva ricevuto. Paillon lesse attentamente. Intuendo le domande e perplessità di Gilles, esordì. Mr. R si è rivelato subito un ottimo cliente. La merce ordinata a gennaio è stata a più riprese tutta consegnata e i pagamenti stabiliti in alcune rate sono stati rispettati. Prima della sua venuta in Europa, Monsieur Melfer aveva preso informazioni dettagliate sulla sua impresa commerciale e tutte le comunicazioni, anche quelle più confidenziali, sono risultate altamente positive. Il personaggio si comporta d'abitudine egregiamente. Comprendo i tuoi timori, ma fossi in te non esiterei. Forzerei eventuali resistenze da parte dei parenti e partirei domani stesso. Lei risponde a buona parte dei miei interrogativi e mi rincuora, disse a sua volta Gilles.
La proposta mi mette però anche a disagio nei confronti del signor Melfer, che tanta fiducia mi ha sempre accordato insegnandomi magistralmente il mestiere. Io, per ripagarlo, mi metto in concorrenza. Ragazzo, togliti dalla testa queste remore, riprese Paillon. Siamo in guerra, le tue titubanze ti fanno onore, ma qui ormai più nulla è certo. Melfert stesso è partito per il fronte e sulla riapertura della fabbrica nessuno può scommettere. Si salvi chi può e tu meriti ogni fortuna. Parti, caro amico, parti. Gilles scoppiò in un pianto dirotto di liberazione e disperazione e Paillon paternalmente lo strinse forte a sé. Tu hai maturato una serie di esperienze, anche di sofferenza, che stanno facendo di te un uomo. Non aver timore, lanciati in questa nuova avventura. Sarai in grado di fare al meglio. Staccatosi dall'abbraccio, il ragazzo asciugava le lacrime con il fazzoletto che Paillon gli aveva allungato. Continuò. Quando sarai in America mi scriverai in modo entusiasta, ne sono certo. Ascoltami, parti il più presto possibile. Una occasione del genere non capiterà più. Tu meriti tutto questo. Sei professionalmente pronto e saprai farti onore. Ancora una cosa, ragazzo. Mister R. sono convinto sia disposto a pagare molto di più di quello che ti ha offerto. Ha bisogno di te e non è in grado di trovare altri con la stessa esperienza. Parlo ovviamente non solo delle capacità esecutive del mobile che tu hai sviluppato ai più alti livelli, ma anche e soprattutto, cosa che a Mr. R. interessa particolarmente, delle finiture imitanti l'antico che hai acquisito qui da noi. Esperienze del genere vanno pagate, quindi non ti accontentare di quanto ti offre. Il mio consiglio è di chiedere un salario pari ad almeno 10 volte quanto guadagnavi da Melfer. Vedrai che accetterà senza replicare. Gli americani hanno un ottimo fiuto per gli affari e tu per lui rappresenti un ottimo affare. Dopo un momento di silenzio, ora devo andare, Gilles. Mi raccomando, parti. Qui non si sa come andrà a finire. E, con un sorriso, porta con te l'amorosa. L'incontro terminò come tra due vecchi amici, che hanno la consapevolezza che non si sarebbero più potuti incontrare. Non era in grado di prendere una decisione, tutto accadeva troppo in fretta. Le incognite erano molte. Padre e madre di Amélie avrebbero acconsentito ad un distacco forse definitivo, ma soprattutto l'amore della sua vita lo avrebbe seguito? E i suoi genitori come avrebbero reagito con un figlio al fronte e l'altro in procinto di partire per l'America? E poi, Mr. R. aveva di certo sopravvalutato le sue capacità professionali e quindi si chiedeva se sarebbe stato all'altezza del compito. Oltre a tutto questo c'era la necessità di fare in fretta, perché i sottomarini tedeschi pattugliavano i mari ed era già giunta notizia di un affondamento di una nave commerciale americana. Decise di non pensarci più per quella sera. Sperava che un buon sonno avrebbe portato consiglio. Ma è facile intuirlo. Non chiuse occhio. Di notte tutti i problemi appaiono particolarmente gravosi ed insormontabili, ed i pochi minuti di assopimento erano popolati da incubi ricorrenti. Il mattino successivo si alzò prestissimo. Scrisse subito una lettera che tramite il parroco era indirizzata ai genitori. Cercava di spiegare la grande opportunità che gli si stava prospettando e la relativa scelta eventuale. I genitori gli mancavano moltissimo e pur essendo riuscito
durante il soggiorno ad Orléans, ad andare presso di loro almeno una volta all'anno, si sentiva profondamente in colpa nei loro confronti, soprattutto ora che il fratello era al fronte. Spedita la lettera, si avviò verso la casa di Amélie, la quale aperse l'uscio con l'abituale espansivo sorriso. Scrutando il viso del fidanzato, accigliato e cupo, ne ricevette una sensazione di incognito pericolo imminente e il sorriso si trasformò in evidente preoccupazione. Cosa ti è accaduto? Di ai tuoi che esci un momento con me, ti devo parlare a quattro occhi. I miei genitori riposano, si sono alzati molto presto per fare il pane e ora hanno un momento di tregua prima del lavoro che li aspetta al pomeriggio. Va bene, prendo le chiavi, arrivo subito. Gilles, con aspetto terribile, la prese per mano e in completo silenzio la condusse fino alla panchina dove si erano scambiati le prime effusioni. Tenendole le mani, dopo un silenzio prolungato, iniziò a parlare. Ricordi, dolce amore, il giorno del nostro fidanzamento su questa panchina? Amélie annui. Tutto il tempo passato da allora, anche se non è molto, è servito a darmi conferma della grandezza e indissolubilità del nostro amore. Non mi è possibile immaginare di vivere senza di te. Amélie si stava rasserenando, ma continuava a non capire. Gilles tentò di profferire ancora parola, ma si sciolse in un pianto disperato che subito dopo, accarezzato dalla compagna, lo fece star meglio. Prese la lettera e la porse ad Amélie. Mentre leggeva, sul volto della ragazza apparvero le più diverse espressioni. La lesse 2 volte, incredula e guardandolo con timore. Cosa hai deciso? La risposta appena sussurrata. Senza di te non parto. Oh mio Dio, rispose la ragazza, sono confusa, non so cosa dire. E i miei genitori? Come posso abbandonarli qui? I due si abbracciarono e mescolarono le lacrime ai baci, senza pulsione erotica, ma solo con grande, disperato affetto. Un tocco al vicino campanile annunciava le 11:30. Senti amore, disse lei, andiamo a casa mia. Mangeremo qualcosa e nel frattempo i miei genitori si alzeranno per recarsi al lavoro pomeridiano. Così ne parleremo anche con loro. Così fecero. Amélie trafficava in cucina, mentre Gilles raccontava di aver anche sentito l'opinione di Paillon, che consigliava la partenza immediata. «Oh, caro», disse il padre di Amélie entrando in cucina, «pranzi con noi, bene?» Poi, notando l'espressione taciturna e corrucciata dei due giovani, «Beh, qualcosa non va?» In quel momento entrò anche la mamma, che simile alla figlia disponeva di un sorriso coinvolgente, subito tramutatosi in espressione interrogativa alla vista dei due giovani cupi in volto. Amélie disse: «Parla tu». Gilles però non riusciva a profferir parola. Intervenne il papà con irruenza e infastidito: «Oi, ragazzi, che faccia da funerale! Non ci fa certo piacere, ma se Amélie è incinta non ne faremo un dramma. La data delle nozze è già programmata, quindi...» Gilles lo interruppe allungandogli la lettera di Mr. R. Lesse attentamente e poi rilesse a voce alta in favore della moglie. «Era meglio se ci aveste annunciato che saremmo diventati nonni», disse sconsolato. Gilles, a questo punto, riferì anche l'opinione di Paillon, che fu ascoltata molto attentamente, essendo quest'ultimo conosciuto e molto rispettato da tutti. I quattro si disposero davanti al loro piatto di minestra. Il silenzio era raggelante
e il cibo in quel momento non aveva sapore. Nella pacata discussione che ne seguì, il padre si dimostrava, pur non avendo ancora deciso, più possibilista, mentre la mamma si era espressa per un no deciso. Amélie, interpellata, pur avendo ancora idee confuse, esordì: «Mi fido di Gilles, lo seguirei ovunque». Il ragazzo, che fino ad allora temeva di non aver convinto la fidanzata, ne fu sollevato, però aggiunse: «Ma non lo farei mai senza il vostro consenso». Il padre tagliò corto: «Ora non abbiamo tempo, dobbiamo andare al forno. Mentre lavoriamo ci penseremo. Capisco che tu, Gilles, abbia bisogno di una risposta celere, ma dacci almeno il tempo fino a domattina. Vieni da noi verso le 9. A quell'ora, come sai, abbiamo terminato la prima parte della giornata lavorativa e saremo in grado di darti la nostra opinione». Gilles ribadì che nutriva nobili sentimenti nei confronti della loro figlia e che qualunque fosse stata la decisione l'avrebbe amata e rispettata per tutta la vita e in ogni luogo fossero vissuti. Non ci è dato sapere quali furono i ragionamenti che i genitori della ragazza tra loro espressero, né se ci furono aspri contrasti. Fatto sta che il mattino successivo il padre di Amélie, dopo un lungo preambolo che non si capiva dove andasse a parare, comunicò il suo consenso e quello della moglie alla partenza. Ai due giovani girava la testa. Non sapevano se alla fine quella sarebbe stata la scelta migliore, ma erano felici di poterci provare. Commozione e abbracci non si contarono. Capitolo 13. La partenza. Nel pomeriggio, dopo aver a lungo fantasticato con la fidanzata, si accinse a scrivere una lettera in risposta a Mr. R. Non era certo un letterato, ma la sua cultura, superiore alla media del tempo, gli permetteva di scrivere correttamente, anche se, ma non è sempre un grande difetto, un po' troppo sinteticamente. Dopo brevissimo preambolo, comunicò di aver preso in seria considerazione la proposta e che poteva disporsi alla partenza anche in tempi brevi. Restava da discutere, visto il grande impegno che veniva richiesto, l'ammontare del compenso, di cui indicò direttamente la cifra, senza far cenno a quanto aveva percepito fino ad allora. Il calcolo fu effettuato, non senza timore, sulla base di quanto aveva suggerito Paillon. Chiese inoltre venisse da R organizzato a sue spese il viaggio e che con le stesse modalità venisse approntato un alloggio provvisorio per lui e la moglie per una durata di almeno 6 mesi. Recatosi all'ufficio dotato di telescrivente, diede all'impiegato il testo e ne ricevette una ricevuta. Restarono intesi che sarebbe passato il mattino dopo per ritirare eventuale risposta. Ormai con il pensiero oltre l'Atlantico, si recò immediatamente a casa per correttamente comunicare alla vedova, sua padrona di casa, che in capo ad un mese, probabilmente meno, avrebbe lasciato l'alloggio. La vedova se ne addolorò molto. Per prima cosa veniva a mancare un contributo economico alla sua sopravvivenza, proprio nel momento più difficile legato alla guerra. E con importanza, non meno della prima, veniva a mancare nella casa un giovane con cui si era instaurato un bel rapporto di vicinato e la cui presenza era garanzia nei confronti dei malintenzionati che d'ora in poi potevano più facilmente prender di mira una donna sola.
ritiratosi nella sua stanzetta, per prima cosa iniziò a fare ordine nei numerosi appunti che aveva accumulato dalla biblioteca di Bourges in avanti, con l'intenzione di portarsi appresso quelli più significativi. La scelta non fu facile e alla fine decise di prenderli tutti, compreso un raro libro tecnico proveniente dalla biblioteca del seminario che, ritrovato in una specie di doppio fondo e verificato che non fosse catalogato, fece suo. Alla raccolta appartenevano anche una serie di rapidi schizzi con misure che aveva eseguito alcuni mesi prima su indicazione di Melfer e di cui aveva fatto copia. Era andata così. A Orléans esisteva un museo di arte decorative zeppo di mobili antichi. Melfer era riuscito, non si sa bene come, ad averne libero accesso per un limitato ma sufficiente periodo anche in sale chiuse al pubblico. In queste spedizioni si era fatto accompagnare da Gilles perché lo stesso aveva acquisito una certa facilità nel rapido schizzo esecutivo. Non gli interessava tanto la figura del mobile perché avrebbe fatto una serie di fotografie, ma soprattutto le misure e le proporzioni tra le parti. Degli schizzi possedeva una copia, ma erano proprio le fotografie che a Gilles mancavano, e certo che in America sarebbero state preziose, decise di impossessarsene. Era un'azione illegale, ma i momenti erano di grande confusione e forse quelle fotografie non sarebbero più servite a nessuno. Escogitò un piano per la notte stessa. Sapeva dove erano conservate le fotografie negli uffici di Melfer. Le aveva consultate molte volte con il suo titolare e sapeva come entrare agevolmente nella fabbrica. Unico impedimento la presenza di un custode che però gradiva molto il vino Bordeaux e verso le 23 era fuori uso fino al mattino. Il custode, durante questi stordimenti, passava il testimone, tanto per stare in tema, a 2 Dogue de Bordeaux, ferocissimi, ma che avevano un debole affettivo nei confronti di Gilles, che abitualmente li andava a trovare nel loro recinto con bocconcini prelibati. Se ci fosse stata a suo tempo premeditazione, non so dire. Intorno alle 2 di notte uscì di casa nel modo più silenzioso possibile per recarsi al palazzo che ospitava laboratori e uffici Melfer. Una porticina laterale, dotata di una serratura alquanto semplice, venne aperta facilmente. Era diventato esperto di serrature riparando quelle dei mobili e quindi sapeva a riguardo, per quelle meno complesse, dove fare leva con un semplice grimaldello. All'interno i cani gli andarono incontro con piccoli guaiti di felicità e il nostro furfantello li placò subito con bocconcini di pane. Verificato che il custode russasse regolarmente nella guardiola, si diresse con fare sicuro verso la piccola stanza adibita d'archivio a fianco dell'ufficio di Melfer. Le porte, per comodità del custode che doveva vegliare, erano state aperte e quindi nessun intoppo. Anche l'ampio cassetto che conteneva le fotografie era stranamente aperto, per cui cominciò ad esaminare tutto quello che poteva servire. Era facile scegliere, aiutato dal mozzicone di candela che si era portato appresso. Prese tutto. D'altronde, pensò, a Melfer comunque restano i negativi. Rifatto il percorso a ritroso, con un po' di agitazione, raggiunse felicemente il caldo del suo letto. Un leggero rimorso. Ecco, da falsario a ladro,
pensava, ma rise e si mise a dormire stremato e soddisfatto. Al mattino si diresse all'ufficio postale per controllare se Mr. R avesse già risposto. Incredibilmente la risposta era là che lo aspettava e debitamente scritta in francese. Venivano accettate senza riserva tutte le richieste avanzate e veniva anche allegata una sorta di anticipazione del contratto che sarebbe poi stato, appena possibile, sottoscritto. Erano anche indicate le modalità del viaggio. Mr. R aveva previsto di farli imbarcare su una nave commerciale che in capo a 20 giorni circa sarebbe approdata a Bilbao, poco oltre il confine tra Francia e Spagna, in quanto questo porto era considerato più sicuro rispetto a quelli francesi. Ulteriori e più precise istruzioni sarebbero giunte nei giorni a venire. Prima di passare da Amélie, si diresse verso casa, dove trovò infilata sotto all'uscio una lettera. La raccolse perplesso. Chi poteva essere? I suoi genitori. È brutto a dirsi, ma se ne era quasi dimenticato. Ovviamente chi scriveva era il parroco, che passando dai pianti di mamma Berenice e le preoccupazioni di papà Adrien, comunicava sostanzialmente che erano felici che il loro figlio si allontanasse dalle zone di guerra e davano la loro benedizione. Il parroco aggiungeva che la lettera di ritorno aveva viaggiato celermente grazie alla disponibilità di un parrocchiano che, acquistato un furgone a motore, percorreva quotidianamente il tragitto verso Orléans per rifornire di ortaggi il mercato presso la cattedrale. Se avesse avuto comunicazioni per i suoi genitori, visto che le poste, a causa della guerra, non avevano più la stessa efficienza di prima, avrebbe dovuto recarsi presso tale mercato verso le 9 del mattino e cercare di Paul su un furgone grigio. La lettera sarebbe stata recapitata la sera stessa, quantomeno al parroco. Verso le 12 Gilles si diresse verso la casa della fidanzata per mettere al corrente tutta la famiglia delle novità e programmare la fuga verso il nuovo mondo. In effetti si sentiva un po' fuggiasco nei confronti della patria che stava abbandonando in momenti di difficoltà e dei genitori di entrambe le famiglie lasciati al loro destino. Cercava di scacciare questi pensieri rivolgendo la sua attenzione al matrimonio con Amélie, che a questo punto doveva avvenire in tempi strettissimi. Con Amélie e i suoi genitori si convenne di provare ad ottenere, visti i tempi, dispensa sui tempi di pubblicazione ed effettuare la cerimonia all'incirca entro una settimana. Ove possibile, sarebbero stati presenti anche i genitori di Gilles. Più o meno nei tempi stabiliti giunse il giorno del sì. Le due famiglie presenti, una buona sintonia, si era immediatamente instaurata. I desideri ed auspici erano comuni: mettere suggello al loro amore e dare l'addio ai due giovani che, pur con grande dolore, per loro consolazione, si allontanavano dalla guerra. Momenti di grande mestizia e commozione accompagnarono e seguirono al pranzo preparato dalla mamma di Amélie. I genitori di Gilles dovevano affrettare la partenza e prendere il treno per sperare di tornare in cascina entro la serata. Lascio alla vostra immaginazione i momenti anche strazianti dedicati ai saluti finali. La sera gli sposi decisero di cenare da soli nella casa di lui. Erano entrambi emozionatissimi e la notte, pur tra qualche impaccio, trascorse meravigliosamente e convalidò l'amore.
Gilles si recava ogni giorno all'ufficio postale per verificare l'eventuale arrivo di ulteriori istruzioni per la partenza. Dall'ultimo dispaccio di telescrivente erano ormai passati circa 12 giorni e l'attesa risultava snervante e carica di ulteriore preoccupazione. Ma al fine giunse. La nave sarebbe stata nel porto di Bilbao entro circa 10 giorni e dopo aver svolto le operazioni di carico e scarico sarebbe salpata dopo circa 48 ore. I due sposi avrebbero dovuto dirigersi in treno a Bilbao. Non si conoscevano particolari restrizioni al momento tra i confini di Francia e Spagna, per cui non ci sarebbero stati problemi di sorta. Il tempo era comunque molto stringente, perché prima della partenza Gilles si sarebbe dovuto recare all'ambasciata americana a Parigi per i documenti validi per l'espatrio, che sarebbero stati approntati nel giro di poche ore dalla richiesta. Veniva indicato il funzionario cui rivolgersi. Si consigliava al confine tra Francia e Spagna di esibire anche tali documenti. Veniva aggiunta una nota che spiegava come non si fosse riusciti a trovare un posto su una nave passeggeri in quanto letteralmente prese d'assalto da chi, potendolo fare, desiderava fuggire dalla guerra. Tutte le operazioni vennero eseguite celermente. Unico intoppo di poco conto era stato che, essendo l'ambasciatore in quel momento fuori sede per seguire vicende della folta comunità americana presente in città, dovette ripresentarsi il giorno dopo. Per risparmiare quella notte dormì in stazione. In possesso di tutti i documenti necessari, 5 giorni prima l'arrivo previsto della nave, decisero di partire. Non si aveva certezza dei tempi di percorrenza. I convogli militari avevano la precedenza sugli altri e il passaggio del confine rappresentava pur sempre un'incognita. Non volendo tediare il lettore, che è in grado di immaginare facilmente la scena da solo, non mi soffermerò anche questa volta sulle scene strazianti degli addii, anzi, le salterò a pie pari. Capitolo 14. L'imbarco. Il viaggio da Orléans a Bilbao risultò più celere del previsto e giunti nella cittadina portuale presero alloggio in un piccolo hotel. Al porto confermarono che secondo le ultime notizie la loro nave sarebbe giunta entro 3 o forse 4 giorni. C'era tempo per un po' di turismo, la loro luna di miele. Furono 4 giorni incantevoli che non dimenticarono per tutta la vita. La Spagna non era in guerra e si respirava un clima sereno. I due giovani non ne conoscevano la lingua, ma molti, essendo i confini non lontani, comprendevano e parlavano un po' di francese. La nave Jean de Brebeuf, con circa 12 ore di ritardo a causa di eventi climatici che avevano suggerito al comandante una rotta leggermente più lunga e a velocità dimezzata, entrò in porto. Un tavolino con un marinaio era stato montato ai piedi della scaletta accesso personale e passeggeri. Aveva un foglio con degli elenchi. Erano attese 25 persone che avevano scelto questa nave mercantile per la traversata. Furono molte le navi mercantili che in quell'epoca, vista la richiesta, accettarono passeggeri in numero limitato a seconda degli spazi a disposizione. Essendo navi concepite esclusivamente per il trasporto, il comfort offerto era molto limitato e i prezzi leggermente inferiori rispetto alle navi passeggeri.
I due giovani si recarono presso il tavolino dell'accoglienza. Altri due croceristi, chiamiamoli così, stavano già parlando con il marinaio. Giunto il loro turno, presentarono i documenti da cui si evinceva la prenotazione e l'importo già saldato. Presi in carico, il marinaio comunicò loro che avrebbero dovuto presentarsi per l'imbarco in capo a 2 giorni nel pomeriggio alle ore 16. Li avrebbe attesi il comandante sul ponte per il saluto di benvenuto. La nave sarebbe poi partita la sera intorno alle ore 21:30. Gilles e Amélie avevano ancora 2 giorni circa di luna di miele da potersi godere nel modo più spensierato possibile. Ne approfittarono anche per fare alcuni acquisti in vista del viaggio e in previsione del necessario apprendimento dell'inglese, acquistarono una grammatica e un dizionario da sfogliare e studiare durante la traversata. Il giorno prefissato si ritrovarono presso la scaletta della nave presidiata dallo stesso marinaio, che riconosciutili spuntò i loro nomi sull'elenco e li fece salire con i bagagli. In cima alla scaletta era ad attenderli il commissario di bordo, che in un francese stentato disse loro di attendere l'arrivo del comandante. Era già in attesa un'altra coppia, anche loro si intuiva sposi da poco. Erano americani, presenti in Francia per ragioni di studio. Innamoratisi e sorpresi dalla guerra, avevano deciso di sposarsi prima del rientro in patria. Nacque tra loro 4 una sincera amicizia, destinata a durare per tutta la vita. Mano a mano, tutti gli altri passeggeri si presentarono sul ponte. Tutti avevano scelto questo porto di partenza per le maggiori garanzie che, come già abbiamo detto, offriva la costa spagnola. Molti tra loro fuggivano dalla guerra, altri, che avevano già da tempo manifestato l'intenzione di emigrare, venuti a conoscenza che le politiche di facile ingresso negli Stati Uniti rischiavano di subire un ridimensionamento, avevano anticipato la partenza. Il comandante, un uomo sui 50 anni con lunghi capelli, esordì in francese. Benvenuti a bordo. Intendo subito precisare che il viaggio che state per iniziare non ha alcun carattere di clandestinità per nessuno di voi. Le autorità statunitensi, tramite le ambasciate, hanno preventivamente autorizzato, per i motivi più vari, l'ingresso negli Stati Uniti d'America, dove godrete, se disposti a fare il vostro dovere, il massimo della libertà. Questa è una nave commerciale e per questo motivo il comfort a bordo sarà necessariamente ridotto, se confrontato con quello di una nave passeggeri. Durante la notte uomini e donne dormiranno in camerate separate. Ogni camerata avrà a disposizione un solo bagno, per cui starà a voi stabilire turni di utilizzo. Me compreso, l'equipaggio è composto da 21 persone, per cui con tutti voi raggiungiamo il numero di 46. Gli spazi utili sono per buona parte occupati dalle merci, che stiamo ultimando di imbarcare. Di giorno vi preghiamo di sostare sul ponte numero 2 o nella attigua sala appositamente a voi riservata e attrezzata con un minimo di arredi per renderla maggiormente confortevole. L'armatore di questa nave ci tiene a precisare che l'eccezionale trasporto di civili avviene per motivi umanitari e il prezzo che avete pagato copre esclusivamente le spese vive. Le navi passeggeri sono molto più veloci e impiegano circa 12 giorni per l'intera traversata oceanica. Noi, come detto, siamo più lenti e siccome prima di raggiungere Ellis Island a New York
meta del vostro viaggio, dovremo fare scalo in Canada per carico e scarico merci. Il nostro viaggio durerà all'incirca 30 giorni. Sia di vostra consolazione il sapere che la rotta che seguiremo al momento non è pattugliata da sottomarini tedeschi, che a quanto pare in altre aree hanno iniziato, a dispetto delle convenzioni internazionali, ad attaccare ogni tipo di nave. Colazione, pranzo e cena saranno serviti nel piccolo refettorio a turnazione per la carenza di posti a sedere. Per ogni esigenza vi invito a rivolgervi direttamente a me o al commissario di bordo. Buon viaggio! Si intrattenne ancora alcuni minuti per rispondere a alcune domande e, chiamato ai suoi doveri, con un sorriso ed un saluto, si eclissò. Il commissario accompagnò gli ospiti in visita alla nave e completò esaustivamente le informazioni fornite dal comandante. Non restava che armarsi di pazienza e immaginare il proprio futuro nel nuovo mondo. Separati per la notte, i nostri pensavano l'uno all'altra. Intesero la nave muoversi. Il viaggio, con il suo carico di speranza, iniziava. Alcuni dei crocieristi, incontrando le prime onde oceaniche, avvertirono immediatamente il mal di mare, ma in capo a 2 o 3 giorni, seguendo anche i consigli alimentari dell'equipaggio, i sintomi vennero, se non completamente eliminati, almeno fortemente ridimensionati. Anche le prime notti insonni trovarono naturale risoluzione. Le giornate scorrevano, nella monotonia della navigazione in alto mare, lentamente. Incrociare anche in lontananza un'altra nave era un evento che occupava, per il tempo necessario a perderla all'orizzonte, l'attenzione dei passeggeri. Gilles e Amélie ormai facevano coppia fissa con i 2 studenti americani, sposi come loro da meno di un mese. Aiutati dai nuovi amici, stavano imparando l'inglese in modo piacevole, direi giocoso. Circa 20 giorni di navigazione e venne avvistata la terraferma. Erano le coste canadesi e dopo alcune ore si stava risalendo il fiume San Lorenzo per raggiungere il porto di Montreal. Euforia a bordo, la meta non era più così lontana e la terraferma consolava. Durante le operazioni di scarico e carico delle merci venne permesso ai viaggiatori di scendere a terra. Gilles e la moglie si stupirono che in quel luogo si parlasse, pur con qualche distinguo, la loro stessa lingua. Anche le case che si affacciavano sulle vie del centro avevano soluzioni architettoniche che frequentemente ricordavano quelle di Orléans. Ciò li faceva sentire a loro agio e si addentrarono alla scoperta della città. Casualmente capitarono in una via dove erano i negozi di rigatieri e antiquari. Anche qui la passione per il collezionismo, aiutata dall'economia in forte espansione, era dilagante. Gilles si era fatto l'idea che i commercianti di antichità d'oltreoceano fossero tutti grandi venditori di copie d'antico, ma così non era. Nelle loro vetrine stava ammirando mobili antichi di epoca soprattutto 500 e 700. Alcuni sembravano autentici, altri meno. In una di queste vetrine era anche ben visibile, a scopo pubblicitario, il laboratorio di restauro presente nel retro del negozio. Da operatore esperto notò immediatamente che le tecniche di verniciatura usate erano frutto di improvvisazione e non rispettavano assolutamente le modalità usate nel passato. Si stendevano, su mobili di un certo pregio esecutivo,
spessi strati di vernice applicati a pennello, che rendevano le superfici irregolari e falsavano totalmente l'estetica originaria. Partendo da questi pochi dati, si rese conto che probabilmente la diffusione del mobile antiquario era stata così rapida, semplice e remunerativa che molti degli addetti ai lavori non avevano sentito il bisogno della relativa preparazione culturale. Ne derivava che probabilmente alcuni di questi commercianti avessero acquistato da importatori senza scrupoli copie d'antico per veri, rari pezzi autentici. Almeno Melfer in questo era onesto, proponeva al commerciante delle copie e non lo nascondeva. Gilles aveva visto giusto ed ebbe modo, giunto a destinazione, di avere diverse conferme. Capitolo 15. Ellis Island. Ripresa la navigazione, la nave diresse verso Ellis Island, dove gli ospiti sarebbero stati sbarcati. I passeggeri, come sempre accade, vennero colti da frenesia e impazienza. Paradossalmente, gli ultimi giorni di navigazione sembrarono i più lunghi. Ellis Island è un isolotto artificiale costruito con i detriti derivati dagli scavi della metropolitana di New York. Antico arsenale militare, nel 1892 era stato adibito a principale punto d'ingresso per gli immigrati che sbarcavano negli Stati Uniti. Finalmente la nave imboccò l'estuario del fiume Hudson. Come da istruzioni ricevute, il comandante dovette attendere in rada che un piccolo battello venisse a prelevare i pochi passeggeri. Questa procedura veniva attuata ogni qualvolta gli ospiti in arrivo erano di modesta entità. L'attracco al molo era riservato alle grandi navi passeggeri che sbarcavano anche oltre 3.000 passeggeri alla volta. Sul fianco della nave venne aperto un grande portellone stagno da cui i naviganti poterono agevolmente trasbordare. Il comandante attendeva gli ospiti presso l'apertura e stringendo la mano ad ognuno di loro augurò la miglior fortuna possibile. Le operazioni avvennero rapidamente ed in modo preciso e dopo poco il piccolo battello, rilasciate le cime, diresse direttamente verso il molo, dove attendeva il personale addetto ai controlli degli immigrati. Si sarebbero dovute attendere molte ore prima di essere esaminati, in quanto poche ore prima erano sbarcate circa 2.800 persone. Le operazioni di controllo da parte dei funzionari avvenivano nel modo più rapido possibile. Gilles e Amélie, che cercavano di non perdere contatto con gli amici conosciuti durante il viaggio, erano un po' impauriti. Venne loro chiesto di presentare i documenti di viaggio, da cui risultava da quale nave fossero sbarcati, e dopo ulteriore attesa vennero molto rapidamente visitati dai medici del servizio immigrazione. Il tutto avveniva in modo impersonale, ma non sgarbato. Amélie, sommariamente visitata, venne accompagnata nella sala dei registri, dove gli ispettori registravano nome, luogo di nascita, stato civile, luogo di destinazione, disponibilità di denaro, riferimenti a conoscenti già presenti nel paese, professione e precedenti penali. Ricevuto il permesso di sbarcare, venne condotta al traghetto che la accompagnò a Manhattan. Completamente smarrita e non comprendendo nulla del gran vociare intorno a lei, aveva perso di vista gli amici e soprattutto, da dopo la visita medica, che avveniva ovviamente in reparti separati per sesso, non era più riuscita a riunirsi con il suo sposo.
Si lasciò condurre senza essere in grado di proferir parola e dopo poco sbarcò a Manhattan, dove sperava avrebbe rivisto l'amato. Immersa nella folla, non riusciva a vedere oltre le 4 o 5 persone attorno a lei. Si avvicinò ad un poliziotto e con le lacrime agli occhi gli continuava a ripetere «Gilles Joubert, Gilles Joubert!». L'interpellato non poteva capire e con un cenno garbato gli indicò la direzione da seguire. Venne letteralmente trasportata dalla folla verso una serie di cancelli di uscita della zona transennata dove erano stati accolti. Il suo sguardo si illuminò all'improvviso. Vide un uomo imponente che teneva, con le braccia protese verso l'alto, un cartello recante la scritta Mr. Gilles Joubert. Asciugate sommariamente le lacrime, si avvicinò e indicando il cartello timidamente disse «Sono la moglie». Lo sconosciuto rispose con una fragorosa risata «Ah, bene, ok». E alle preoccupazioni manifestate da Amélie sul fatto che aveva perso di vista il marito, l'uomo del cartello rispose in un francese un po' maccheronico Tranquilla, aspettiamo». Ma cosa era successo a Gilles? Andiamo indietro di qualche ora. Come già detto, i medici del servizio immigrazione controllavano rapidamente i candidati e, come è successo per Amélie, ove non ci fossero dubbi, venivano inviati alla sala registri. Gli altri invece, non ritenuti sani, venivano contrassegnati con il gesso sulla schiena da una sigla indicante la patologia e inviati a ulteriori controlli. Inoltre, secondo il protocollo, i vecchi, i deformi, i ciechi, i sordomuti e tutti coloro che soffrono di malattie contagiose, aberrazioni mentali e qualsiasi altra infermità sono inesorabilmente esclusi dal suolo americano. Potete provare ad immaginare come si sentisse Gilles nel momento che tracciarono sulla sua schiena la sigla indicante la deformità. Una cosa però Gilles non sapeva in quel momento. Solo il 2% degli immigranti in quei tempi venne in realtà respinto e spesso per motivi di orientamento politico. Giunto di fronte ad altri medici, venne coscienziosamente visitato e appurato che la sua deformità era derivata da una malattia ormai completamente risolta, venne anche lui inviato, seppur con molto ritardo, alla sala registrazione. Cercò anche lui di spiegare a funzionari e poliziotti che aveva perso di vista la moglie, ma riceveva risposte evasive e per la lingua, a lui, incomprensibile. Go on, gli veniva continuamente ripetuto. Anche lui, trascinato dalla folla, giunse finalmente all'uscita dell'area controllata, dove, preoccupatissima, lo attendeva Amélie. Tutte le paure più terribili che entrambi avevano immaginato per la sorte del congiunto sparirono improvvisamente. L'uomo che li aveva attesi spiegò di essere l'autista di Mr. R e che aveva avuto l'incarico di condurli a destinazione. Si avviarono ad un grande parcheggio. Una nuova fiammante Ford Model T li attendeva. Caricati i pochi bagagli, partirono. Dei loro due amici non avevano notizie. Era probabile che, accertata la loro cittadinanza americana, avessero potuto proseguire indisturbati. Da New York a Boston sono circa 350 km da percorrere e, considerato che ormai era tardo pomeriggio, avrebbero fatto una tappa intermedia per la notte, soggiornando in hotel, a spese, si premurò di precisare l'autista,
di Mr. R. Giunsero a destinazione intorno alle 10 del giorno successivo. Accompagnati direttamente all'abitazione provvisoria predisposta per i nuovi venuti, si disse loro che avrebbero avuto un paio d'ore per riposare e che verso le 12 l'autista sarebbe passato per condurli lì vicino nel negozio di Mr. R. Era passato circa un mese dall'ultima volta che avevano potuto fare all'amore e quindi il riposino fu particolarmente ricco di affetto e tenerezza. Finalmente, pur non nascondendosi gli impegni gravosi che li attendevano, respiravano un po' di serenità. Capitolo 16. Artigiani americani. L'accoglienza da parte di Mr. R fu particolarmente calorosa e fin troppo ossequiente. Evidentemente, senza nulla togliere alle capacità di Gilles, l'idea che si era fatta del nostro giovane artigiano era di gran lunga superiore alla realtà. Ciò preoccupava molto Gilles, temeva cioè di trovare negli operai del suo nuovo datore di lavoro una professionalità molto elevata, al cui confronto le sue supposte grandi abilità sarebbero state ridimensionate. Gli artigiani spesso sono troppo umili, la loro preparazione, frutto di continuo studio e maturazione sul campo, ove tra l'altro è impossibile improvvisare, fa loro pensare in conseguenza della facilità con cui procedono alle varie operazioni che non sia poi così difficile eseguirli, tendendo quindi a sottovalutarsi. Appena visitò il laboratorio annesso alla vasta esposizione, si rese immediatamente conto che il livello operativo raffrontato alle conoscenze esistenti nel vecchio continente era scarsissimo. Le abilità nel restauro erano totalmente prive della cultura necessaria alla corretta esecuzione e le capacità di costruire copie di mobili d'arte era a livello elementare. Si tranquillizzò. Le difficoltà sarebbero state altre. Il nuovo venuto venne accolto con fastidio, soprattutto da quello che fino ad allora era stato il responsabile operativo del laboratorio e che vedeva Gilles unicamente come uno storpio che gli avrebbe soffiato il ruolo. Ma dopo un primo momento di palese boicottaggio, Gilles seppe dimostrare la sua effettiva superiorità lavorando quotidianamente a fianco di ogni operaio e conquistandone la stima. Si era fatto l'idea che Mr. R non fosse altro che un abile spacciatore di mobili finto antico. Non era così e se ne accorse fin dal primo momento in cui visitò esposizione e magazzino. I numerosi mobili autentici restaurati e da restaurare presenti testimoniavano che il titolare avesse già da molto tempo intrapreso una attività di importazione particolarmente attenta e proficua. I falsi c'erano, ma erano garbatamente distribuiti all'interno della mostra, dove non stentò certo a riconoscere anche la produzione Melfer. E qui sta il paradosso. I mobili falsi sembravano più autentici di quelli veri, semplicemente perché gli antichi d'epoca erano purtroppo stati restaurati in modo inadeguato. I restauratori americani spessissimo erano completamente digiuni delle tecniche esecutive del passato e delle qualità intrinseche del manufatto antico, per cui i loro interventi erano frutto di totale improvvisazione. Tornando al primo incontro tra Mr. R e i nostri due protagonisti, come dicevamo, fu improntato alla massima cordialità.
vi era la difficoltà della lingua, ma un abile traduttore interpretava bene anche i modi di dire legati all'una o all'altra cultura, per cui si riuscivano a cogliere anche le più particolari sfumature. Gilles e Amélie sfoggiarono le poche parole imparate dai loro amici durante la traversata, suscitando ilarità e approvazione degli astanti. Mr. R spiegò nell'organizzazione del lavoro cosa si aspettava. Per prima cosa avrebbe dovuto formare al meglio gli operai, circa 10, che erano presenti nel laboratorio ed esposizione di Boston. I dipendenti presso le altre sedi sarebbero stati oggetto di attenzione futura. R era ben consapevole, conoscendo la qualità dei lavori svolti in Europa, della scarsa preparazione dei suoi dipendenti ed intendeva porvi rimedio in breve tempo. Nel favorevole momento economico che stava vivendo l'America, la concorrenza nel settore antiquario sull'onda della moda del tempo stava diventando sempre più agguerrita e numerosa. Intendeva combatterla con la premiante arma della qualità e Gilles ne rappresentava la soluzione. Un mobile eseguito a regola d'arte, sia esso restaurato o ricostruito, se posto vicino ad un altro di esecuzione sommaria, denuncia immediatamente, anche ad occhio poco esperto, la sua natura. Altra cosa era la serietà deontologica nei confronti di manufatti modificati o addirittura completamente ricostruiti e spacciati per antichi. Il mercato americano era un mercato da questo punto di vista assai poco colto, per cui la tentazione di facili guadagni era molta e il rischio che si correva quasi inesistente. La frode nel settore antiquario è forse sempre esistita, ma almeno in Europa ogni tanto qualche indagine veniva istruita. Ricordo al lettore la statua che Michelangelo fece su committenza di Lorenzo di Pierfrancesco de' Medici, il cosiddetto Cupido dormiente. La statua venne eseguita sullo stile delle opere dell'antica Grecia e regolarmente consegnata. Sembrerebbe che all'insaputa di Michelangelo e su consiglio dello stesso Lorenzo si decise di sotterrare quest'opera per patinarla artificialmente e rivenderla sul fiorente mercato delle opere antiche a Roma. L'inganno riuscì e uno dei più ricchi collezionisti dell'epoca, un cardinale, lo acquistò da un mercante per la cospicua somma di 200 ducati, quando a Michelangelo era stata pagata solo 30. Dopo poco tempo, però, nella colta Roma di un tempo, l'inganno venne a galla e Michelangelo ammise di fronte al cardinale di esserne stato lui l'autore. Per fare almeno un'altra citazione storica, possiamo risalire al tempo della civiltà romana, quando gli artigiani che lavoravano il legno, avendo una crescente richiesta di mobili in ebano che proveniva dall'Oriente a prezzi elevati, impararono a tingere il legno più comune e spacciarlo per pregiato. I guadagni facili e cospicui hanno sempre stimolato gli ingegni truffaldini. Vista la gran mole di mobili comunque presenti in attesa di essere restaurati, decise di istruire gli operai innanzitutto sul corretto modo di operare. Ciò sarebbe servito a far conoscere meglio le caratteristiche del manufatto antico e preparare anche alcuni tra loro al difficile compito di produrre mobili speciali per committenze speciali. Ne parlò a R, sempre nel giorno del suo arrivo, e il titolare fu subito d'accordo. Quel primo giorno, dunque, terminò con una cena presso la casa del nuovo datore di lavoro. La considerazione nei confronti di Gilles era elevata
e il padrone di casa voleva fare in modo che i due si trovassero immediatamente a loro agio nella nuova patria e potessero così dare il meglio all'azienda. Ricevuto l'invito, ne rimasero subito un po' imbarazzati perché non avevano nessun abito decente da indossare per l'occasione, ma erano in procinto di cominciare a guadagnare molto bene, per cui, con un po' di coraggio, diedero fondo ai loro risparmi e si recarono in un grande magazzino di abbigliamento in zona, dove facilmente trovarono quanto loro serviva, calze e scarpe comprese. A tempo di record, il sarto presente nel negozio fu anche in grado di ben adattare la giacca di Gilles al capriccio del suo fisico. Mentre aspettavano le modifiche sartoriali, ne approfittarono per fare un breve giro attorno alla loro casa, che era ai limiti del centro storico. La città in quell'epoca contava circa 670.000 abitanti ed era cresciuto in modo ordinato e ricca di verde pubblico. A forte vocazione industriale, nel 1914 arrivò a contare 1500 stabilimenti, che a fine 1919 sarebbero arrivati ad oltre 3.000. La percezione di euforia e benessere era evidente e i due sposini, vissuti fino ad allora in ben altra realtà, ne erano contagiati. La cena andò benissimo. Furono presentati alla famiglia, composta da una deliziosa moglie e due figlie, una di 12 anni e l'altra di 17. La figlia più grande aveva discrete conoscenze di francese, per cui ebbe il suo grande affare nel permettere il dialogo tra le parti. Anzi, ad un certo punto, avendo simpatia per Amélie, si propose garbatamente, con la scusa di perfezionare il suo francese, di insegnare loro la nuova lingua. Tutto stava andando per il meglio. Al termine, R, in tono paternalistico, prese la parola. Bene, ragazzi, sono veramente molto contento che abbiate accettato la mia proposta. Sono certo che entrambi non ce ne pentiremo. Qui il lavoro continua ad essere in rapida espansione. Facciamo fatica a farvi fronte, ma siamo, io e i miei collaboratori, una squadra determinata, oggi arricchita dalla tua venuta, Gilles. Ho usato il tu a proposito e spero tu faccia lo stesso con me. Sono certo che avremo modo di fare grandi cose insieme. La situazione era talmente per loro irreale che temevano essere entrati in un sogno che di lì a poco sarebbe svanito. Ma tutto questo si riuniva in quel tempo in un'unica espressione. Questa è l'America! Ritornarono quella sera all'abitazione messa a disposizione da R, che era ubicata poco distante. Respirarono felici l'aria di fine estate e dormirono sereni l'uno nelle braccia dell'altra. Il mattino successivo era domenica e furono svegliati dalle campane della chiesa cattolica del Sacro Cuore. «Dai, pigrone, sveglia!» incalzò Amélie. «Credo sia doveroso andare in chiesa e ringraziare il buon Dio». Delle opinioni religiose di Gilles abbiamo già parlato, ma decise di accontentare la moglie. «Parigi val bene una messa», disse Enrico di Navarra, e poco dopo venne proclamato Enrico IV, re dei francesi. Fu una scelta indovinata, perché a messa incontrarono Mr. R e tutta la famiglia schierata. Erano di solida fede cattolica e alla vista dei due giovani mandarono un cenno di saluto, visibilmente soddisfatti. Altro punteggio acquisito a loro favore. Capitolo 17. At work. Nel pomeriggio di quella domenica si stavano apprestando a fare due passi
quando improvvisamente, vergognandosene, si ricordarono di avere dei genitori. Le uniche lettere inviate dalla loro partenza erano state quelle che avevano avuto l'opportunità di spedire dal porto di Montréal durante lo scalo canadese. Non sapevano se le stesse fossero arrivate e comunque andava al più presto comunicato che avevano raggiunto felicemente la loro destinazione. Si affrettarono a scrivere a due mani agli amati genitori e verso cui si sentivano in colpa per averli abbandonati. Amélie il giorno dopo si sarebbe occupata della relativa spedizione. In qualche modo sarebbe riuscita a farsi capire dall'impiegato dell'ufficio postale. Sentendo di aver almeno fatto il minimo del loro dovere nei confronti dei congiunti, occuparono il pomeriggio a riordinare i pochi capi di vestiario che si erano potuti portare appresso e a fantasticare sul roseo, promettente futuro. Ci ripetiamo. Chi è per natura puntuale rischia quasi sempre di essere in anticipo. Gilles apparteneva, l'abbiamo già visto, a questa categoria. Il mattino successivo, 20 minuti prima dell'apertura, era già di fronte agli atelier R. Qualche minuto prima delle 8, il signor Anthony, questo era il nome proprio del titolare, venne personalmente ad aprire. Tutto il personale era in attesa e da come veniva salutato il datore di lavoro si intuiva che anche qui, come da Melfer, vi fosse un certo rispetto reciproco. Gilles si fermò presso R in attesa di istruzione. «Vieni, si inizia!» Anche se la tua funzione sarà quella operativa di laboratorio, ho pensato bene che ti potesse servire un ufficio dove poter organizzare il lavoro, fare telefonate o quant'altro di inerente. In fondo al corridoio c'è il mio ufficio che per te sarà sempre aperto. Qualunque idea o problema tu mi debba esporre, sarò sempre a disposizione. Proseguendo qui a lato, abbiamo la contabilità con 3 impiegate e l'apparecchio di telescrivente che potrai usare a piacimento anche per comunicare con i tuoi parenti. In ultimo, ti presento il nostro bravo disegnatore, con cui dovrai spesso collaborare. A fare da traduttore in questo caso era proprio il responsabile del laboratorio. Con i genitori francesi era emigrato in America a soli 3 anni e quindi l'inglese era diventato la sua seconda madrelingua. Anthony si rivolgeva ora al responsabile del laboratorio, cui dava del lei, pregandolo comunque di tradurre ogni cosa a Gilles. L'assunzione di un grande ebanista francese non la deve portare a pensare che il suo ruolo qui verrà rivisto. Il laboratorio non subirà variazioni gerarchiche, nessuno ridimensionerà la sua funzione. Gilles avrà il ruolo, che posso aver avuto io fino ad ora, di supervisione e decisione finale. Gilles risponderà a me e voi farete capo a Gilles. Ciò mi permetterà di poter avere maggior tempo a disposizione per dedicarmi all'organizzazione degli altri punti vendita e di altri ancora che potranno venire in futuro. Ovviamente le modalità operative tenderanno a seguire i dettami della grande scuola dell'ebanisteria francese, ampliando le nostre conoscenze e perfezionando il nostro sapere. Ora andate in laboratorio, ho già concordato con Gilles i primi passi da fare, per cui buon lavoro. La diffidenza verso il nuovo venuto da parte di tutti gli operai era palese. Il nuovo venuto se ne accorgeva, ma confidava, dimostrando sul campo le sue capacità, in breve tempo di conquistare la fiducia dei colleghi artigiani. Per prima cosa dimostrò di essere un loro collega, indossando anche lui il camice da lavoro in dotazione,
e iniziando a rimuovere, assieme ad alcuni di loro, lo strato superficiale di polvere, di cere, di vernici varie, di residui carboniosi di lanterne o candele che si era depositato nel tempo su un cassettone che quella mattina si era iniziato a restaurare. Qui dovette spiegare, non senza difficoltà, che nella pulitura del mobile l'intervento non doveva andare a rovinare la patina che il legno aveva acquisito nel tempo. La patina era il frutto di azione combinata di luce, aria, calore ambientale e umidità che portavano ad accentuare la colorazione naturale del legno. Particolarità queste che l'amatore del mobile antico ben conosce e che, lungi dall'essere considerate alterazioni, rendono ancora più affascinante il bell'oggetto. Gilles aveva notato che per eccesso di zelo la superficie lignea, una volta liberata dallo sporco e vecchie vernici, veniva carteggiata a fondo, raschiata, levigata. Il valore aggiunto conquistato nel tempo andava perduto. Per dimostrare ciò ai colleghi, discreti falegnami ma scarsi in cultura del restauro, trattò 2 cassetti dello stesso mobile, uno con pulitura esasperata e l'altro con il rispetto dovuto alla patina. Già alle prime passate di gomma lacca con stoppino il risultato risultava evidente. La piacevolezza dei toni caldi contrastava positivamente con la impersonale freddezza emanata dal cassetto pulito in maniera troppo aggressiva. Il risultato scatenò il commento positivo di alcuni, mentre altri, compreso il responsabile del laboratorio, mantenevano una certa freddezza. Il gelo era però sciolto e nell'arco di qualche giorno, grazie alla sua bravura ed ai suoi modi gentili, avrebbe avuto l'approvazione ed un rispetto di tipo particolare perché conquistato sul campo. Come richiesto da Mr. R, affiancava i colleghi artigiani correggendo, suggerendo, affinando e solo in passaggi non ancora affrontati o perfezionati si sostituiva a uno di loro per dare dimostrazione pratica. In breve tempo, senza quasi neppure accorgersene, acquisiva velocemente nuovi vocaboli ed imparava ad usarli al momento giusto. Nel tempo libero imparava assieme ad Amélie, dalla figlia di Anthony, le regole grammaticali e la giusta pronuncia. I novelli sposi si stavano velocemente integrando e le uniche angustie emergevano al pensiero dei genitori rimasti in un paese in guerra. Dopo circa 6 mesi giunse, purtroppo, la notizia che il fratello di Gilles era tragicamente deceduto in un'azione e il dolore per entrambi fu immenso. La vita quotidiana li assorbiva pienamente e la risposta alle angustie e al dolore era buttarvisi a capofitto. Ora erano in una casa leggermente più grande presa in locazione, ma stavano valutando l'opzione, appena possibile, di prevederne una in acquisto. In effetti Gilles guadagnava in un mese quello che prima percepiva quasi in un anno e l'ambizione era legittima e attuabile. Intanto alcuni pezzi speciali, così avevano preso l'abitudine di definirli, erano già stati concepiti e realizzati con la collaborazione del disegnatore e di un paio di operai maggiormente capaci che operavano ora a stretto contatto di Gilles. L'apprendistato presso Melfer e le fotografie e i disegni che possedeva, tenuti segreti, erano per lui fonte continua di ispirazione. Tracciava a grandi linee, in scala 1:1, su grandi cartoni e con le debite proporzioni, la bozza iniziale e il disegnatore preparava un disegno esecutivo e i vari modelli con le dime necessarie. A questo punto il nostro ebanista, coadiuvato dai 2 collaboratori, si immergeva nel lavoro di bottega.
Erano i momenti che preferiva. Limitarsi a seguire gli altri colleghi lo faceva quasi sentire in colpa in relazione allo stipendio che percepiva e un po' lo annoiava. Mentre costruire pezzi che nessuno al mondo sarebbe stato in grado di distinguere rispetto alla produzione dei grandi maestri del passato lo esaltava e distraeva dai tristi ricorrenti pensieri. Nel tempo non mancarono episodi a carattere per così dire ludico. Dobbiamo sapere che Mr. R aveva avuto un paio di anni prima un forte contrasto per ragioni di interesse legati all'acquisizione di beni provenienti da una grossa eredità con un collega di New York che aveva agito, a suo dire, con troppa disinvoltura. Aveva deciso di prendersi una rivincita, attirandolo in un tranello. Capitolo 18. La stangata. Verso la metà dell'Ottocento, gli eredi di una famiglia nobiliare irlandese, economicamente in declino, decisero di disfarsi di tutti i beni di famiglia, realizzando comunque una cifra importante, per andare ad investire negli Stati Uniti d'America. Scelsero la città di Farmington, nel New Jersey, dove diedero vita ad una impresa di pavimentazioni stradali. I due fratelli fondatori dimostrarono, oltre che una buona dose di coraggio imprenditoriale, anche abilità, per cui l'impresa progredì per oltre 50 anni sotto la loro attenta guida. Verso il 1902, oramai anziani, senza figli ed entrambi vedovi, decisero di cedere l'attività per ritirarsi a vita privata, andando a vivere assieme in un palazzotto in stile neogotico da loro fatto costruire alcuni anni prima. Uno dei fratelli morì di infarto l'anno successivo, mentre l'altro, infine gravemente ammalato, si spense nel gennaio del 1918. I beni furono ereditati da un lontano cugino rimasto in Irlanda, il quale, non avendo legami con l'America, in breve tempo recuperò il denaro e mise in vendita gli immobili. L'immobile in stile neogotico, rappresentando una curiosa novità architettonica per quella città ed essendo zeppo di mobili vecchi ed antichi, alcuni falsi, colse l'interesse di Mr. R, che trattando sapientemente il prezzo, lo acquistò seduta stante. Tutta l'operazione venne fatta tramite un prestanome. Mr. R non voleva apparire perché aveva in mente di utilizzare l'edificio per coinvolgere commercianti e collezionisti interessati agli arredi in una vendita all'asta affidata ad una società specializzata e con la presenza nelle sale direttamente degli eredi. Ovviamente gli eredi erano attori e dovevano interpretare la parte di fratello e sorella, ingenui pronipoti dei vecchi proprietari deceduti. La casa era ormai in attesa di questo evento da più di un anno e mezzo. Nessuno sapeva che era stata venduta e porte e finestre restavano sprangate. R, con la consulenza di Gilles, aveva fatto una cernita dei mobili che meritavano maggiore attenzione e potevano essere venduti meglio di altri, magari alcuni con opportune modifiche che incrementassero l'appartenenza a epoche remote. L'impressione che si voleva dare era quella che la casa al momento fosse abbandonata e quindi tutti i sopralluoghi avvenivano in ore notturne e con il fatto che era alquanto isolata e le finestre opportunamente oscurate, nessuno si era accorto di nulla. Un guardiano all'interno della tenuta garantiva comunque che occhi indiscreti non potessero averne accesso. Solo in un secondo tempo Mr. R maturò l'idea.
Un mattino chiamò Gilles nel suo ufficio e gliela espose. Tu sai che ho un conto da saldare relativamente alla scorrettezza operata nei miei confronti da parte di quel collega di New York di cui ti ho già parlato. L'occasione per rendergli quanto incautamente ha posto in essere nei miei confronti potrebbe essere l'asta di arredi che stiamo organizzando nel palazzo neogotico. L'idea è questa. Prima di organizzare una serie di vendite all'incanto aperta a commercianti e collezionisti, ne proporrei una un po' costruita ad hoc per trarre in inganno il collega newyorkese. L'unico compratore sarebbe lui e gli altri partecipanti, me compreso, delle semplici comparse. Gilles cominciava ad intuire. Intendi dire che verrebbe messa in piedi per l'occasione una vera e propria rappresentazione, con lo scopo di sottrarre al malcapitato più soldi possibili, magari spacciando per autentici mobili di nostra produzione? È ciò che ho intenzione di fare, rispose con un sorriso maligno. Certo, riprese Gilles, dovremo stare particolarmente attenti, perché il soggetto, presumo, non sia certo uno sprovveduto. Al contrario, è preparatissimo e si fa sempre accompagnare da un esperto di sua fiducia. Si misero dunque al lavoro e concordarono che il compratore avrebbe dovuto essere indirizzato inizialmente all'acquisto di un paio di pezzi autentici non particolarmente pregiati ma di buona fattura e facile commerciabilità, per poi ordire il tranello vero e proprio. Il pezzo sarebbe stato inserito all'interno dell'esposizione dei mobili pronti per l'aggiudicazione ad incanto. Doveva essere un mobile di alta ebanisteria, ovviamente falso, presentato però in modo che non trapelassero facilmente le sue nobilissime origini. Doveva essere il compratore ad accorgersi del mobile ed innamorarsene e presumere di poter fare un grande affare. L'asta, pilotata sapientemente, avrebbe poi consentito di far lievitare il prezzo. R diede incarico a Gilles di fargli una proposta sulla tipologia del mobile da preparare. Gli ripeté più volte: deve essere un pezzo di tale importanza storico-artistica che l'antiquario pensi che un'occasione così difficilmente si possa ripresentare nella vita. Qualche giorno dopo Gilles si presentò da R ed esordì: se dobbiamo mirare in alto, avrei pensato ad un mobile che possa essere attribuibile a André Charles Boulle, il celebre ebanista di Luigi XIV. Di mobili del genere in America presumo non ne siano mai arrivati, per cui il commerciante che ne avesse uno da proporre ne ricaverebbe un gran ritorno d'immagine. Inoltre, Boulle è vissuto fino a 89 anni, per cui la produzione della sua bottega accanto al Louvre è stata numerosa e questo fatto rende ancora più credibile che almeno un pezzo possa essere arrivato anche in America. Il titolare aveva dei dubbi. Non stiamo mirando troppo in alto? Non vorrei appunto che troppa disinvoltura diventasse poco credibile. Gilles perorava la sua scelta. Certo, miriamo in alto, ma se deve essere il colpo del secolo, questo dobbiamo fare. Poi non saremo noi a proporre il mobile. Tale manufatto verrà gradualmente scoperto dal nostro pollo e il desiderio di possederlo sarà imperativo. Spiego poi, nel dettaglio, la strategia che intendeva mettere in atto e convinse facilmente il suo interlocutore. Gli insegnamenti Melfer producevano frutti.
Molti giorni successivi vennero quasi interamente impiegati da Gilles e il disegnatore a progettare il mobile Bull. Non ci si doveva accontentare di produrre una copia di un qualsiasi mobile attribuito al celebre ebanista. Ciò era troppo rischioso, perché un commerciante preparato, come poteva essere quello preso di mira, di certo aveva visto nei suoi viaggi di lavoro in Europa molti mobili nei vari musei e di certo ne aveva acquistato i libri su cui erano illustrati. Il mercante di antichità in genere ha ottima memoria visiva e il presentare una copia di un manufatto esistente, se conosciuto, avrebbe fatto emergere legittimi dubbi. Il disegnatore portò una copia fotografica del trattato scritto dallo stesso Bull, ove l'ebanista raccolse le sue conoscenze e competenze sotto la copertina Nouveaux dessins de meubles et ouvrages de bronze et de marqueterie, opera preziosissima e documentalmente importante per i nostri progettisti. L'attenzione venne rivolta alla produzione di un cabinet, piccolo mobile con cassetti e antine. Mobili simili venivano utilizzati nella prima metà del Seicento ed erano destinati originariamente a raccogliere al loro interno piccole e preziose collezioni d'arte. La produzione di tale tipologia di mobili, in Italia definito stipo, continuò successivamente ampliandone la tipologia d'uso. Lo stipo, in genere, poggiava su un tavolino costruito appositamente e portante le stesse decorazioni. Il tavolino, nel nostro caso, doveva risultare andato perduto. Completati alcuni disegni di massima, li proposero a R, che ne fu immediatamente favorevolmente colpito. Suggerì di pensare alle decorazioni in modo da non farlo apparire come destinato al palazzo di Luigi XIV, circostanza che lo avrebbe reso poco credibile, ma piuttosto, pur nella necessaria preziosità dell'insieme, costruito per un nobile vicino alla corte di Francia. Si sarebbe dovuto cioè evitare di utilizzare preziosi lastroni di guscio di tartaruga per gli sfondi decorativi, ma ci si sarebbe dovuto limitare, si fa per dire, in forma più sobria, per i fondi l'ebano e per le decorazioni l'osso tinto, il corno, l'avorio e magari qualche inserto in ottone. Gilles si stava divertendo enormemente e pensava alla realizzazione del progetto giorno e notte, e di questo Amélie, scherzosamente, si lamentava. Per reperire il materiale necessario venne smontato un mobile che R aveva acquistato in Italia 4 anni prima, facendosi buggerare da un certo famoso commerciante di Siena. Tale commerciante si era specializzato in mobile dello stile del Cinquecento italiano che reinterpretava abilmente. Nel nostro caso, il cassettone venduto a R era frutto di un assemblaggio di pezzi di epoche diverse provenienti da altri mobili, da portoncini demoliti e da pezzi di soffitto a cassettoni, tutto legname di alta epoca. Era ciò che serviva. Essendo il cassettone molto grande, si potevano scegliere i vari pezzi con attenzione e quanto sarebbe eventualmente avanzato avrebbe generato autenticità in altre occasioni. Terminata la struttura, il tutto sarebbe stato rivestito dai lastroni in legno pregiato preparati appositamente e dai vari altri materiali. I bronzi decorativi vennero fatti produrre su disegno da un piccolo artigiano immigrato di origine francese, che conosceva molto bene le tecniche di fusione artistica tradizionale e abitava nei dintorni di San Francisco,
all'altro capo del continente. Questa distanza, in quei tempi, garantiva la riservatezza necessaria. Completato lo stipo, forte delle esperienze di patinatura imparate presso Melfer, Gilles si ingegnò di invecchiarlo a dovere. Concettualmente, essendo un mobile di grande pregio, si doveva lasciare intendere che il proprietario o i proprietari succedutisi negli anni lo avessero sempre trattato con grande rispetto ed attenzione. Le parti danneggiate per incuria dovevano essere quasi inesistenti e limitarsi a piccoli incidenti, quali ad esempio una leggera ammaccatura per la caduta maldestra di un cassetto. Non si doveva cioè dare l'impressione che il mobile fosse stato abbandonato per anni in un solaio o una cantina. Un mobile del genere, da parte dell'ipotetico proprietario, era sempre stato tenuto nel luogo di abitazione, occupandone uno spazio d'onore. Qualche leggera bruciatura dovuta ad una candela o ad un lume a petrolio troppo incautamente avvicinato era necessaria. Una leggera totale affumicatura, dovuta ai fumi incombusti di candele, lumi a petrolio e camini, inevitabile. Un particolare di decorazione in bronzo era andato perduto e una piccola maniglia risultava spezzata. Le parti soggette ad usura, quali ad esempio le guide dei cassetti, erano ovviamente garbatamente consunte. Tale opera di consunzione, mentre presso gli atelier Melfer era svolta da un operaio che incessantemente apriva o chiudeva un cassetto o un'antina per centinaia di volte in un giorno, giungendo comunque abbastanza rapidamente ad un risultato credibile, negli atelier di R, con una intuizione geniale di Gilles, si utilizzava invece un motore elettrico che tramite una ruota eccentrica costringeva lentamente ma incessantemente il cassetto o altro particolare alla funzione di apertura e chiusura per cui era nato. Una serratura risultava nuova, sostituita nel tempo, qualche macchia di inchiostro in alcuni cassetti e cacche di mosca distribuite saggiamente sulla superficie. Avete inteso bene, proprio le tracce di questo comune fastidioso insetto. Melfer, nel suo libro scritto alla fine della carriera di falsario, aveva descritto molto bene l'importanza della cacca di mosca. Tratto dal libro Au pays des antiquaires, traduzione a mia cura, André Melfer cataloga le cacche di mosca in almeno 5 categorie. Concordo pienamente con quanto da lui attentamente osservato. 1. Le cacche fresche che datano solo un anno o due, d'aspetto bruno e grumoso. Oltre a descrivere la tecnica di esecuzione, aggiunge che le mosche amano maggiormente sostare nei coni d'ombra proiettati dal profilo di intagli o molure aggettanti. 2. Le cacche secche, che datano una decina d'anni. Sono più grigiastre. 3. Le cacche assenti, che dopo un certo tempo si sono staccate, portando via con sé polvere e sporcizia e lasciando quindi, se su doratura, un piccolo cerchio d'oro luccicante. 4. Le cacche vecchie di un secolo, che in caso di un mobile dorato hanno corroso l'oro e lasciano intravedere la preparazione rossa, il bolo, apparire. 5. Sempre su mobile dorato, le cacche dell'epoca cui appartiene il mobile, che sono penetrate fino alla preparazione a gesso, lasciando addirittura un piccolo cratere. Aggiunge che il tutto si può completare con schizzi di cacca liquida attribuibile a mosche non in buona salute o ad insetti di tipo diverso, quali ad esempio le api o altri ad esse assimilabili,
che in primavera fanno voli di purificazione dopo l'intero inverno passato nell'Arnia. Altresì raccomanda anche di depositare queste finte cacche in modo perfettamente cilindrico sulle zone orizzontali e in modo leggermente ovalizzato sulle parti verticali. Viti dell'epoca o chiodi a fissare le parti in bronzo e almeno in un caso una vite moderna perché frutto di una riparazione avvenuta in tempi recenti. Un fianco leggermente fessurato naturalmente mediante l'utilizzo di una stufetta elettrica posta a distanza ravvicinata, una piccola parte di lastronatura andata perduta ed un'altra staccatasi, conservata in un cassetto. Negli angoli interni dei cassetti accumulo di polvere, nei vani segreti polvere distribuita in modo più omogeneo. Un piccolo quadro ad olio dei primi dell'Ottocento, fatto in quei giorni, raffigurava una bella signora in abiti dell'epoca, compostamente seduta su un divano primo impero e sullo sfondo si intravedeva il nostro Stipo, che in quel tempo aveva ancora a corredo il suo tavolino di sostegno. Il quadro si presentava fortemente affumicato, con cadute di colore e presumibilmente mai restaurato. Andava osservato in piena luce per poter distinguerne i particolari. La craquelure, eseguita tramite un procedimento messo a punto da Melfer, frutto del tempo che passa inesorabile. Venne dunque il grande giorno. Al pollo era stato mandato un invito a partecipare all'asta degli arredi del palazzo di antica famiglia nobiliare irlandese stabilitasi a Flemington già dalla metà del secolo precedente. La prima tornata di quest'asta, così si vantava, era riservata esclusivamente a mercanti che, vista l'importanza di alcuni pezzi della collezione, sarebbero giunti da tutto il mondo. In realtà, i pezzi messi in asta erano di tutto rispetto e riguardavano mobili e arredi, in genere provenienti dall'Europa e altri dell'Ottocento americano. Tra pezzi falsi e in stile erano mescolati anche esemplari assolutamente autentici. L'obiettivo principale era di vendere all'incanto, al prezzo più alto possibile, il mobile creato appositamente per il pollo, ma era auspicabile che l'unico compratore, gli altri erano fasulli, fosse interessato anche ad altri oggetti, la cui vendita avrebbe coperto le spese. Il giorno prima dell'asta i vari pezzi erano in esposizione. La messa in scena era pronta. Tutti aspettavano il compratore newyorkese per passare all'azione. Venne avvistato e la macchina si mise in moto. Il pollo, così continueremo a chiamarlo, si faceva sempre accompagnare da un fidato esperto in oggetti d'arte. Giunsero elegantissimi entrambi e vennero accolti proprio dai giovani ed impacciati pronipoti dell'antico proprietario, che avevano già interpretato tale ruolo in altre occasioni. Altri compratori interessati, ovviamente impostori anch'essi, si aggiravano già nelle varie sale e altri andavano e venivano. In tutto risulteranno alla fine non più di 30. Infatti, la guerra in Europa aveva impedito a molti compratori interessati di poter essere presenti, o almeno così circolava voce. Dopo un paio d'ore giunse anche accompagnato dallo chauffeur Mr. R, che risultava essere anche lui un compratore interessato. L'incontro tra i due fu fintamente cordiale, ma per la maggior parte del tempo si ignorarono l'un l'altro. Il pollo si aggirava per le varie sale del grande palazzo e annotava su un taccuino i pezzi che lo colpivano particolarmente e che diventavano oggetto di attenzione maniacale.
tutto veniva esaminato, i particolari ingranditi con una lente. Indubbiamente la competenza era di grande spessore e nulla veniva lasciato al caso. Si imbatté nel quadro, cui prima avevamo accennato, che era appoggiato a terra in un angolo buio. Si avvicinò ad una finestra per guardarlo meglio e, giudicatolo poco degno di interesse, lo posò quasi subito. Lo stipo non era stato messo in buona evidenza e il pollo credette di notarlo quasi per caso. Era appoggiato su un cassone rustico e parzialmente coperto da un tappeto persiano. Si avvicinò con noncuranza, come era solito fare, e guardandosi intorno pensando di non esser visto, fece un cenno misurato all'accompagnatore. Stava abboccando. Gli sembrava di averlo già visto ed immediatamente si ricordò del quadro. I due fecero cadere, come per caso, il polveroso tappeto e con fare apparentemente disinteressato cominciarono ad esaminare molto attentamente il manufatto. Guardavano con discrezione, cercando di non farsi notare, ma con metodo consolidato nel tempo. Ogni cassetto veniva sfilato e guardato con attenzione. Le dita erano passate sulle consunzioni per verificare che fossero effettivamente il prodotto di sfregamento prolungato nel tempo. Le mani esploravano poi tutta la superficie del mobile alla stregua di come si comporta un cieco per acquisire informazioni altrimenti non riscontrabili. Parlottavano in modo incomprensibile tra loro e l'accompagnatore ad un certo punto, sempre con aria disinteressata ed annoiata, tornò sui suoi passi fino a raggiungere il dipinto che raffigurava sullo sfondo il manufatto oggetto del loro interesse. Accostatosi alla finestra, controllò con attenzione la qualità della tela, la craquelure. Cercò se vi fosse una qualche annotazione o firma, lo annusò alla ricerca di eventuali odori dissolventi, cosa che avrebbe svelato interventi recenti, ma ne ricavò invece solo una forte sensazione di muffa. In effetti il quadro era autentico dei primi anni dell'Ottocento, ma il mobile sullo sfondo era stato aggiunto solo il mese prima. La perfetta rapida essiccazione dei pigmenti e relativi solventi era stata ottenuta con metodi termici in forte corrente d'aria. Posato il quadro a terra, dove l'aveva trovato, ma questa volta posizionandolo con il recto appoggiato al muro, tornò dal compagno cui fece un rapido cenno con la testa. Sentendosi soli nella stanzetta e non osservati, continuavano l'attenta ispezione. Il colpo di genio fu far loro ritrovare all'interno di un vano segreto un foglio sbiadito dal tempo e danneggiato dagli insetti, dove su carta intestata un famoso mercante parigino dichiarava che lo stipo attribuito all'ebanista André Charles Boulle proveniva dalla collezione di una nobile famiglia di Parigi travolta dalla Rivoluzione francese. Ovviamente, in linea generale, tutto corrispondeva. Questa famiglia era realmente esistita e anzi, uno dei suoi componenti era stato linciato dai rivoluzionari. Il documento, datato 12 ottobre 1816, in periodo di restaurazione, riportava la somma pagata dalla nobile famiglia irlandese ed aveva effetto di ricevuta. Qualche tempo dopo, così si voleva indurre a pensare, uno sconosciuto pittore aveva eseguito il ritratto della signora seduta sul divano con sullo sfondo il prezioso mobile. Il foglio, opera anch'esso del poliedrico Gilles, finì nelle tasche dei due compratori, i quali, rimesso a posto il tappeto, continuarono la visita. Erano
fermamente convinti di essere riusciti abilmente a fare una scoperta sensazionale e speravano che nessun altro ne avesse percezione, in modo da potersi aggiudicare il lotto ad un prezzo relativamente basso. Intanto le comparse facevano il loro lavoro, i due giovani pronipoti dell'ultimo proprietario si aggiravano smarriti e accoglievano gentilmente i visitatori. I compratori si aggiravano tra le varie sale, consultavano il catalogo, prendevano appunti. Mentre il nostro Pollo e compagno erano ancora presenti nell'edificio, arrivò nel cortile una lussuosa auto con autista. Ne discese una persona elegantissima, dal fare rozzo e sgarbato, che alcuni identificarono come il principe Vladimir, antiquario russo. Il Pollo pensò in automatico: con tutte le opere meravigliose che hanno in Europa, cosa lo ha portato fin qui? E il sangue in un istante gli si raggelò nelle vene. Sperò che l'intuizione fosse sbagliata e raggiunse l'albergo contrariato. Quel russo poteva essere il guastafeste. Partiti i due newyorkesi e partito Mr. R, che agli occhi degli attori era anche lui un pollo da spennare, tutti si rilassarono e con il capocomico misero a punto la rappresentazione che doveva avvenire il giorno seguente: la finta vendita di beni all'incanto. Mr. R, prudentemente, aveva voluto non apparire in qualità di organizzatore. La direzione era stata affidata a quello che abbiamo definito capocomico, un suo vecchio collaboratore, proveniente da una lontana città e con cui aveva portato a termine diversi raggiri, compresa la vendita di una intera collezione di bassorilievi provenienti da un coro ligneo tedesco del periodo gotico ad un importante museo. Erano sì quasi antichi, ma non d'epoca, costruite nel 1830 circa in stile neogotico. Ma sì, un piccolo dettaglio, solo 500 anni di differenza. Ho il sospetto che cose analoghe siano avvenute anche qui da noi in Europa. L'appuntamento era per le ore 10 del mattino ed i vari invitati cominciarono ad arrivare dalle 9:30 alla spicciolata. L'organizzazione aveva preparato un buffet con caffè, tè e dolciumi. Quando arrivarono il Pollo ed il suo assistente, Mr. R ed altri avevano già preso posto nella sala e parlottavano tra loro fintamente di lavoro. Quello che indichiamo come il Pollo, ben lungi dall'essere un ingenuo, era un po' stupito di non conoscere altri commercianti ad esclusione del rivale Mr. R, ma anche a questo si era pensato. Un altro commerciante di New York, molto amico di R, si era prestato a fare da comparsa e alla sua vista, pochi minuti prima dell'inizio dell'asta, il nostro volatile si tranquillizzò, ma non completamente. Non gli era piaciuto affatto l'incontro avvenuto il giorno prima con quello che alcuni, dimostrando di conoscere, chiamavano il principe Vladimir, ed aveva voluto saperne di più. La sera precedente aveva mandato a conoscenti, tramite telescrivente, richiesta di informazioni sull'antipatico personaggio. Alcune ore dopo gli venne inviata notizia che un certo principe Vladimir Sobolev era antiquario in Mosca e che da un po' di tempo, almeno fino all'inizio della guerra, era particolarmente attivo a Parigi. Comunque, il principe Vladimir non era presente in sala e ciò gli faceva auspicare che non l'avrebbe più rivisto. Con precisione l'asta ebbe inizio alle ore 10 in punto. Come si usa di solito, vennero all'inizio presentati oggetti di minore importanza, tra cui lampade, servizio di piatti, argenteria, quadri rappresentanti soggetti diversi,
boccali in peltro, mobili, eccetera, che raggiungevano quotazioni modeste, alimentate da rilanci senza particolare emozione. Il pollo si era aggiudicato nelle prime 2 ore a prezzi molto contenuti un servizio di bicchieri in cristallo, 12 stilografiche di discreta qualità, una statuetta in bronzo, il quadretto riportante l'immagine dello stipo e un paravento. La tecnica in questo tipo di vendita, allora come ora, è di cercare nelle prime fasi di dare inizio alle transazioni con scorrevolezza e meccanismi di aggiudicazione rapidi e incalzanti. Lo scopo è quello di rompere il ghiaccio, mettere ciascuno a proprio agio e lasciar credere ai più ingenui che si possano fare grandi affari. In realtà oggi tutto sta cambiando. Le abitudini all'uso del PC e soprattutto del cellulare, vero e proprio terminale informatico tascabile, inducono sempre più a svolgere le asti in tutto o in parte online e il ruolo tradizionale del battitore sta rapidamente tramontando. Al rintocco delle ore 12:30, scandito da un rustico orologio europeo tipo Morbier, il battitore annunciò una pausa caffè e i presenti lentamente si avvicinarono ad un buffet allestito nella stanza accanto. L'asta sarebbe ripresa alle ore 14. I dialoghi delle varie comparse erano studiati in modo da rendere il tutto verosimile. Alcuni, fingendo di conoscersi da tempo, formavano piccoli gruppi e dissertavano sul lavoro o su particolari aspetti della cultura artistico-antiquaria. Altri si dimostravano più taciturni e a volte scontrosi. Mister R, in atteggiamento di chi aveva deciso di non pensare più allo sgarbo ricevuto, l'amico di New York, prestatosi anche lui alla rappresentazione, e il pollo, conversavano all'apparenza amabilmente, soffermandosi su alcuni particolari architettonici del palazzo di grande inventiva artistica. Tutto sembrava sereno, ma un geniale coup de théâtre stava per essere messo in scena. Si sentì improvvisamente un gran vociare provenire dall'atrio d'ingresso. Era il principe Vladimir che, avendo dimenticato in albergo il pass di invito, stava avendo un acceso diverbio con il responsabile dell'accoglimento. Intervenne il battitore, che, garantendo lui stesso per il principe, lo invitò ad entrare. Quest'ultimo, dimostrando il pessimo carattere con cui era stato raffigurato, continuò ad inveire con un forte accento russo contro l'organizzazione a suo avviso sgarbata, incapace e superficiale. La recitazione risultava eccellente. Erano tutti attori professionisti che già altre volte avevano maturato esperienza in questo campo. Il pollo era fortemente contrariato ed infastidito dal comportamento del principe e, carattere difficile lui stesso, non seppe trattenersi dall'inveire pubblicamente contro la palese maleducazione del Vladimir. Quando il principe gli passò accanto, volutamente urtandolo, dovettero separarli per evitare che si degenerasse. Tutto come da copione, anzi, meglio. L'obiettivo era quello di generare astio e rivalità tra i due, cosa che, come vedremo, andrà in favore del buon esito dell'evento. L'incidente procurò evidente imbarazzo tra gli astanti e le conversazioni continuarono bisbigliando, trattando soprattutto della maleducazione dell'ultimo arrivato che palesemente era mal sopportato. Queste prese di posizione gratificavano il pollo e contribuivano ad alimentare il suo rancore. Alle 14 in punto una campanella richiamò i partecipanti nella sala principale e rapidamente presero posto. I due antagonisti a debita distanza. Nel pomeriggio si era previsto di presentare i pezzi migliori
quelli che avrebbero permesso i maggiori incassi. I lotti erano molti e per questa ragione l'asta, consultati i partecipanti, non avrebbe avuto un orario definito, ma si sarebbe proceduto ad oltranza. La previsione era comunque quella di terminare intorno alle ore 20. I primi lotti del pomeriggio ad essere battuti furono 4 arazzi provenienti dalle Fiandre, territorio di antica tradizione nella produzione di questo particolare manufatto. 3 erano probabilmente autentici, forse del 1400, mentre uno era di produzione Melfer, che si era cimentato anche nella rappresentazione di questo particolare e raro oggetto d'arte. Il battitore, particolarmente abile, in accordo con i partecipanti, aveva dichiarato che essendo di fronte a professionisti non si sarebbe, durante la presentazione dei vari lotti, addentrato in disquisizioni relative all'epoca di appartenenza dei vari oggetti, ma si sarebbe limitato alla descrizione delle particolarità decorative e dello stato di conservazione. In questo modo veniva escluso che l'organizzazione dell'asta rilasciasse delle expertise. Rilasciare expertise non ha mai posto gli addetti ai lavori a particolari rischi. Infatti, qualora successivamente venisse dimostrato che ciò dichiarato non corrisponde a verità, il firmatario del documento, dichiarata la buona fede, cosa difficilmente contestabile, viene obbligato a riprendersi l'oggetto e a rimborsare il prezzo di vendita. In questo caso detta complicazione voleva comunque essere evitata. Seguirono a ruota oggetti vari, piccole statue, cristalleria, argenteria. Gli astanti, facendo ognuno la propria parte, partecipavano attivamente ai vari rilanci. Le aggiudicazioni si distribuivano in modo pressoché omogeneo, senza che sorgessero particolari contrasti. Un primo momento di tensione avvenne alla presentazione di una cassapanca del Cinquecento italiano, opera di quel tal commerciante di Siena di cui abbiamo già accennato. Il mobile risultava molto credibile e Mr. R lo aveva acquistato prima che scoppiasse la guerra in Europa. In realtà, dopo un'attenta analisi portata avanti da Gilles, ci si era convinti che il manufatto fosse il risultato del sapiente assemblaggio di pezzi anche di epoche diverse, provenienti dal recupero soprattutto di particolari di arredo liturgico e di intagli probabilmente recuperati da soffitti a cassettone. Tali composizioni erano la specializzazione di quel commerciante europeo e il risultato incantevole e credibile. L'assemblea, istruita a dovere, acquistò immediatamente un dinamismo fino ad allora celato. Il pollo si lasciò trascinare ed in breve le quotazioni andarono alle stelle. Il prezzo si alzava rapidamente e mano a mano alcuni dei presenti rinunciavano. I contendenti restarono in 2, il principe Vladimir e quello per cui era stato montato l'intero apparato. L'odio del pollo nei confronti dell'antipatico collega si stava accrescendo a dismisura e le convenienze economiche passavano in secondo piano perché l'obiettivo principale era il non darla vinta al collega. L'ira è sempre cattiva consigliera, fa perdere l'equilibrio che dovremmo saper conservare in ogni occasione. Ma il lettore sa di certo di cosa parlo. A chi non è successo almeno una volta nella vita? Se siamo onesti con noi stessi ci accorgeremo, ai noi, di esserci caduti più volte. La battaglia venne vinta dal pollo, ovviamente, ma ad un prezzo assolutamente assurdo. L'accompagnatore, durante la disputa, aveva cercato di consigliare bisbigliando qualcosa al suo orecchio, ma venne zittito in malo modo e il destino si compì. Mr. R si era ampiamente rifatto e con notevole guadagno dell'incauto acquisto
e le spese per la messa in scena erano già ampiamente coperte. Ma l'obiettivo principale era ancora da perseguire. Con una scusa venne variato l'ordine precostituito della presentazione dei vari pezzi e lo stipo venne portato in pedana verso le 18:30. L'attesa innervosiva e logorava chi credeva di aver fatto la clamorosa scoperta. I due inservienti portarono in pedana lo stipo. Un fitto parlottare si levò dalla sala. Il piccolo mobile, nella sua grandezza qualitativa, spiccava imponente. Il pollo era nervoso, temeva che l'acquisizione del pezzo non sarebbe stata, come aveva creduto e sperato, una passeggiata. Dalla sua era però convinto che nessuno fosse stato in grado di attribuire l'esecuzione al grande ebanista francese. I colleghi americani in genere non avevano grande cultura antiquaria. Il mercato in quegli anni era cresciuto molto in fretta, a scapito della preparazione dei vari mercanti, che non ne avevano sentito la necessità. Lo preoccupava il principe, l'unico che poteva aver notato compiutamente la preziosità del pezzo. Si consolava, la ricevuta, in cui veniva citato André Charles Boulle, era a sue mani, custodita nella cassaforte dell'hotel. Come era da prevedersi, le offerte e relativi rilanci furono subito vivaci. Il pollo e Vladimir restavano immobili senza interesse evidente, lasciavano l'iniziativa agli altri e sarebbero intervenuti quando le offerte avessero iniziato a rallentare. Il pubblico partecipava compatto e in pochi minuti il livello economico delle offerte raggiunse quotazioni importanti. Come di solito succedeva, i rilanci cominciarono a rallentare e a diradarsi. Regia perfetta. Il principe, guardando con sfida l'avversario, fu il primo, con un cenno al battitore, a farsi avanti. I rilanci erano in questo caso stabiliti su cifra fissa, per cui non era necessario enunciare l'importo, ma era sufficiente un piccolo cenno. Il pollo restava impassibile. Rimasti in tre a contendersi l'oggetto, nel momento in cui il battitore stava per eseguire la battuta del martello, il pollo, con un gesto misurato, elegante, rilanciò. Mister R, senza farlo notare, tirò un profondo sospiro di sollievo. Non scorgendo nell'avversario fino a quel momento segni di interesse, aveva temuto un nulla di fatto. Non era così. Si trattava solo di accorta strategia che il pollo, molto sicuro di sé, metteva spesso in atto. Come preordinato, erano rimasti in due a contendersi il prezioso monetiere. I rilanci avvenivano nel silenzio generale, i due contendenti non si guardavano. Quello che conosciamo come il principe, in realtà attore di teatro che dalla lontana Ucraina si era stabilito in Canada, era stato ben istruito per contribuire a far salire il prezzo il più possibile e lasciare quindi l'aggiudicazione al rivale. Siccome si voleva essere certi del risultato, venne stabilito un prezzo massimo che una volta raggiunto sarebbe stato il segnale per Vladimir di ritirarsi. Dunque la battaglia continuava, ma raggiunto il prezzo stabilito, Vladimir continuò. Mister R sudava. Cosa stava succedendo? Dobbiamo sapere che il principe, oltre che attore, abile truffatore in ogni campo, aveva acquisito una profonda conoscenza dell'animo umano e decise autonomamente, sentendosi sicuro del risultato, di continuare. Perché aveva deciso di rischiare? Molto semplice, perché come stabilito negli accordi, una percentuale dell'importo raggiunto sarebbe finita nelle sue tasche. Trattandosi di cifre importanti, il gruzzolo da conquistare era appetibile.
La cifra venne quindi incrementata rispetto a quella stabilita di altri $4.500. Mr. R già temeva il peggio, quando improvvisamente Vladimir ammutolì, lasciando il cerino nelle mani dell'avversario. La cifra allora raggiunta era impensabile per l'epoca e corrispose a oltre 2 milioni di euro attuali. L'asta si concluse alle 19:30. Altri lotti furono battuti, ma il pollo restò in silenzio. Probabilmente si interrogava sul fatto di come poter convincere la sua banca ad anticipare la grossa cifra. Il pollo, con il suo assistente, dopo aver concordato pagamenti e ritiro delle merci acquistate, furono i primi a lasciare l'edificio. Dopo la loro partenza, per evitare inutili rischi, la finzione proseguì e ognuno raggiunse il mezzo di trasporto che lo avrebbe riportato a casa alla spicciolata. Il pagamento dei compensi per le prestazioni sarebbero avvenuti nei luoghi di residenza nelle settimane a venire. Quella sera Mr. R invitò Gilles e la moglie in famiglia per festeggiare. Sul motivo della cena e del far festa, ambedue restarono sul vago. La consegna era quella di non coinvolgere mai le famiglie nelle loro disinvolte operazioni. Si brindò con Champagne Louis Roederer Brut Premier. Capitolo 19. E in Europa? Intanto, in Europa, la guerra era terminata da oltre un anno. I genitori di Amélie e Gilles stanno, nostalgia a parte, bene. I contatti con i loro figliuoli, grazie alle tecniche moderne della telescrivente, ma anche della tradizionale posta cartacea, sono stati sempre costanti. I genitori di Amélie hanno svolto il loro patriottico compito di sfamare ogni qualvolta possibile la popolazione di Orléans, anche con turni massacranti. I genitori di Gilles, afflitti dalla tragica perdita del figlio in guerra, hanno come sempre svolto i compiti quotidiani con rassegnazione e senza grandi scossoni. L'unico ricordo degli eventi fu una sanguinosa battaglia dell'aviazione francese contrapposta a quella tedesca, con soldati di ambo gli schieramenti rimasti uccisi nei pressi del campo in quel tempo coltivato a grano turco. Nel 1920 Amélie e Gilles si ritagliarono un mese e mezzo di vacanza e fecero finalmente visita ai loro genitori, che li accolsero trionfalmente. In quel tempo anche gli atelier Melfer riaprivano i battenti e si avviavano verso gli anni di maggior successo. Gilles era molto grato al signor André e non poté, pur con qualche timore, rinunciare ad incontrarlo. Si era sentito sempre in colpa per aver avuto modo di sfruttare la conoscenza con Mr. R, cliente del suo vecchio datore di lavoro. Prima di andare a trovarlo, pensò fosse meglio parlare a Père Paillon. Lo incontrò una sera presso l'abitazione di quest'ultimo. Il vecchio ebanista lo riconobbe immediatamente e, scorgendo nell'abbigliamento la manifestazione di un certo benessere economico, esordì: «Caro Gilles, che piacere incontrarti. A giudicare dal tuo aspetto mi sembra che le cose non vadano male». In realtà Paillon ne sapeva qualcosa di più, perché i contatti con Mr. R da parte degli atelier erano ridiventati costanti e probabilmente la collaborazione, consistente nella fornitura di mobili e altri arredi, sarebbe rapidamente ripresa. Si soffermarono a chiacchierare per almeno un'ora. Entrambi raccontarono, l'uno le vicende della guerra e l'altro i rapidi progressi ottenuti nel nuovo mondo. Dal vecchio, Gilles apprese che Melfer era stato gravemente ferito in guerra in concomitanza di un'azione eroica e che per questo aveva ricevuto importanti riconoscimenti.
Timidamente Gilles espresse il desiderio, ove fosse possibile, di passare negli uffici per un saluto al datore di lavoro che aveva creduto in lui e aveva tracciato la sua fortuna. Accennò all'imbarazzo che provava nei confronti del signor André, ma Père Paillon lo zittì immediatamente, comunicandogli che Melfert era al corrente della sua presenza in Francia e che sarebbe stato lieto di poterlo salutare. «Quando potrei venire?» chiese ansioso. «Il signor André è a Parigi per certi affari, ma dopodomani sarà in ufficio di certo, quindi ti aspetto per le 10. Credo possa dedicarti almeno una mezz'ora. Sai, gli impegni sono tanti, il lavoro sta lentamente ma costantemente riprendendo e il nostro titolare non si risparmia». Parlarono ancora dei compagni di lavoro, che purtroppo erano scomparsi in battaglia, e a entrambi si inumidirono gli occhi e a Gilles si ripresentò tristemente l'immagine dell'amato fratello, di se stesso fuggito in America e dei genitori rimasti soli. Tutto ciò lo crucciava moltissimo. Il giorno prestabilito, non senza forte emotività, si presentò in Rue de Recouvrance nel palazzo detto di François Ier, sede degli atelier. Paillon lo vide entrare e gli andò incontro per rassicurarlo. «Il tuo ex titolare è felice di incontrarti, ti aspetta». Di fronte all'ufficio di Melfert, poco prima di bussare, si ricordò improvvisamente di un fatto che aveva quasi completamente rimosso dalla mente: l'incursione notturna di alcuni anni prima per sottrarre dall'archivio le fotografie dei mobili del Museo di Arti Decorative di Orléans. Il turbamento aumentò a dismisura e, bussando alla porta, si accorse che le mani gli tremavano. «Avanti!» entrò. Il signor André gli andò incontro e con impeto lo abbracciò calorosamente. La guerra trascorsa da poco aveva lasciato in Melfert sentimenti di umanità prima mai manifestati così apertamente, e il gesto sorse in lui spontaneo. Si sedettero su un divanetto e Melfert volle sentire il racconto delle vicende americane, complimentandosi frequentemente per i risultati conquistati. Ricordò con un velo di profonda tristezza tutti i giovani collaboratori persi in guerra, e per un momento entrambi non riuscirono più a parlare. Melfert illustrò come gli affari stessero rapidamente migliorando e la mole di lavoro che si presumeva dovesse concretizzarsi gli faceva pensare di dover presto assumere ed ampliare l'attività. Questo preambolo per comunicare a Gilles che se avesse avuto l'intenzione di tornare sui suoi passi avrebbe trovato una porta spalancata. Rispose per cortesia che ci avrebbe seriamente pensato, ma sapeva bene che quello che poteva guadagnare in America non avrebbe avuto analogo riscontro in patria. E poi in America nel suo lavoro era qualcuno cui fare riferimento, perché, come si è già detto, il livello dell'artigianato americano era spesso scarso. In patria e in Europa in generale avrebbe dovuto misurarsi con un numero elevato di colleghi con grandi abilità, e il suo ruolo ne sarebbe stato evidentemente ridimensionato. Melfert insistette per fare un brindisi al futuro di entrambi e Gilles, poco avvezzo all'alcol, non poté esimersi. Congedandosi, il signor André chiese di Amélie, la sua ex impiegata, e manifestò il desiderio di poter salutare anch'essa. Si lasciarono come due vecchi amici e negli anni, anche grazie alla ripresa della collaborazione tra gli atelier e Mr. R, si sentirono spesso anche per consigli e opinioni. La vacanza continuava e per poter entrambe le famiglie godere della eccezionale presenza dei loro figliuoli, si trasferirono tutti nella cascina, dove vissero giorni indimenticabili. Una volta venne invitato a pranzo l'ex parroco, che nel frattempo era diventato,
non per particolari competenze, delegato del nuovo vescovo di Orléans per i beni culturali e ecclesiastici. In questa decisione doveva aver fortemente pesato l'amicizia e la fiducia reciproca che da molti anni legava i due sacerdoti, compagni di studio in seminario. Ogni giorno era festa e pur nell'amarezza che un componente della famiglia non potesse essere con loro, lo sentivano, consolati dalla fede e comunque presente. Di Gilles abbiamo già detto, relativamente allo scetticismo nei confronti della religione, ma in questo caso anche lui percepiva la presenza del fratello e ne derivava anche a lui consolazione. Durante un colloquio privato con l'ex parroco, gli venne offerto di rientrare in Francia per occuparsi del restauro dei beni ecclesiastici lignei, molti in condizioni fortemente degradate e precarie a causa della guerra appena trascorsa. Garbatamente, non volendo contrariare il vecchio amico che tanto aveva fatto per lui, rispose, ringraziando della interessante proposta, che al momento per serietà professionale doveva compiere e ultimare un percorso concordato con il suo datore di lavoro su cui si era seriamente impegnato. Nella realtà sapeva bene, e lo abbiamo già ribadito, che ciò che riusciva a guadagnare in America sarebbe stato fortemente ridimensionato in Francia e voleva, almeno ancora per qualche anno, riuscire a trarne beneficio. C'erano giorni in cui, per far fronte agli inderogabili impegni delle attività rurali, tutti quanti, con gioia, davano una mano, per poi concedersi ogni tanto ore di ozio seduti all'ombra a raccontarsi le varie esperienze rivissute, a ridere, scherzare. Gilles incontrava spesso i compagni del vicino paese con cui aveva passato gli anni della fanciullezza. L'ammirazione e invidia che suscitava in loro la riuscita professionale del vecchio amico era positivamente stemperata dalla disponibilità e grande cortesia che esprimeva nei loro confronti e la vecchia solida amicizia riemergeva genuina. Questo rientro a casa, la positiva sensazione della ritrovata normalità, fece molto bene anche ai due giovani, che in quell'ambito ritrovarono con vicendevole complicità il vigore della loro passione e i sentimenti di affetto e amore, comunque mai venuti meno, ne trassero un grande giovamento. Delle disinvolte operazioni legate all'attività che svolgeva in America non fece mai cenno con nessuno. Non credo si trattasse di sentimenti di rimorso, in realtà andava fiero del suo operato, ma era altresì convinto che gli altri non avrebbero compreso. La sua intima credenza, credo comune a tutti i falsari, era che chi veniva buggerato lo fosse perché meritava di esserlo e in fondo il danno che ne otteneva non era che di tipo economico, insignificante per molti dei clienti con cui aveva avuto modo di operare e inoltre, rifletteva, molti patrimoni chissà come erano stati creati. Lui non faceva altro che dare al mercato ciò che lo stesso chiedeva. In fondo, i mobili che lui costruiva non avevano nulla da invidiare a quelli dei grandi maestri del passato e il lasciarli credere antichi era solo assecondare una sciocca moda. Certo, morale spicciola, tesa a trovare comunque una qualche giustificazione, ma la fatica che lui aveva posto in essere per raggiungere i meritati traguardi, a suo modo di pensare, lo assolveva completamente. Chi stava dall'altra parte, se fosse stato più attento e meno credulone, non sarebbe incorso in infortuni. Penso che tutti noi a volte possiamo aver forzato la nostra moralità nel cercare di giustificare degli atti, magari non di tale gravità, al fine di tacitare la coscienza. Quindi vi invito, pur non giustificandolo, a giudicare bonariamente il protagonista della nostra narrazione.
Durante la loro permanenza in Europa, Gilles ebbe modo di accompagnare, come richiesto da Melfer, la moglie a salutare il vecchio datore di lavoro. Incontro, come era nelle abitudini, estremamente cordiale e rinnovato invito agli ex dipendenti di ritornare a collaborare con l'impresa che aveva contribuito a formare entrambi. Al momento del commiato, Melfer fece un dono bene auspicante a Gilles e Amélie, un angioletto in fusione di bronzo da collocare sulla culla del loro primogenito. Era un augurio sincero di coronare il loro amore con il dono della vita ad un nuovo essere. Melfer non aveva figli e anzi nella sua vita collezionerà alcune mogli e moltissime amanti, ma forse, colto l'attimo, non restava che un certo tipo di amarezza e nel suo intimo, pur rifuggendolo, mancava il tepore di una famiglia unita. Melfer, nel consegnare il bell'oggetto, disse di averlo acquistato in Normandia e che fosse di artigianato locale risalente ai primi anni del Settecento. Gilles, pur non avendo cognizione di fusioni in metallo e pur ammirando la maestria con cui era stato ideato ed eseguito, non lo credette mai, vista la provenienza, autentico. La vacanza, senza aver purtroppo cognizione del tempo che inesorabilmente passava, venne rapidamente al suo compimento e il giorno della partenza era velato da profonda tristezza. I giovani assicurarono che la loro permanenza in America si sarebbe prolungata solamente per gli anni necessari al consolidamento, visti i lauti guadagni, di una base economica solida. Non stiamo a descrivere le lacrime e reciproche manifestazioni di affetto che ognuno di voi può ben facilmente immaginare. Il viaggio di ritorno avvenne regolarmente e come all'andata si viaggiò in seconda classe con un comfort di buon livello. Lasciamo dunque i nostri protagonisti alle comodità del viaggio per concederci un piccolo passo indietro e raccontare una vicenda che interessò Gilles in combutta con Melfer. Ricordate che Gilles si era recato con qualche timore in visita a Melfer e che tutto si era svolto nel migliore dei modi, quasi una rimpatriata tra vecchi amici. Ebbene, durante questa visita, Melfer fece una proposta. Senti, vorrei approfittare della tua presenza in Francia perché mi aiutassi a condurre un affare a Parigi. Ero colà ieri e sto organizzando una simpatica e divertente rappresentazione. Mi fido di te, della tua discrezione e delle tue capacità. Saresti interessato? In un paio di giorni dovremmo agevolmente condurre in porto l'impresa. Gilles accettò di slancio. Doveva molta riconoscenza al suo ex datore di lavoro e in più la misteriosa missione lo incuriosiva. Detto in casa che si sarebbe dovuto assentare 2 o 3 giorni perché Melfer aveva bisogno dei suoi servigi, il giorno prestabilito partì per Parigi. Apriamo le pagine del libro Un pays des antiquaires e apprendiamo il racconto della gustosa vicenda dalle parole dello stesso Melfer. La traduzione dal francese è opera mia e mi scuso in anticipo per eventuali piccoli errori di forma. A Parigi, un antiquario della Rive Gauche ci ordina un cassettone mosso in stile reggenza. Non ne faceva questione di prezzo, voleva un lavoro eccellente. In questi casi si cerca un cassettone antico rustico. Dopo averlo completamente smontato, si modellano le varie parti e si correggono i difetti di falegnameria. Una volta rimontato, viene interamente marchettato. Lo si dota di un marmo antico e di bronzi cesellati e dorati. L'antiquario, quando lo vede, è molto soddisfatto dell'opera, lo paga e mi prega di prestargli il mio aiuto per piazzarlo in modo abile.
Considerato l'aspetto sportivo dell'affare, acconsentii. Qualche giorno dopo, con 2 collaboratori e l'attrezzatura necessaria, mi recai a Parigi. Il cassettone venne portato presso l'alloggio di una vecchia signora domiciliata in un vecchio palazzo. La signora era vedova di un alto funzionario statale e il bisogno di soldi la indusse a prestare il suo aiuto per la vendita del mobile che lei stessa credeva antico. Il mobile venne posizionato su un muro rivestito con boiserie. Tutti gli altri oggetti vennero tolti. La boiserie venne leggermente ripulita con un po' di acqua saponata. Il cassettone venne posto al centro con uno specchio antico sopra. 2 ritratti di famiglia ovali furono posti ai lati, al di sopra di 2 poltrone Luigi Filippo. Qualche miniatura venne posta qua e là. Con l'utilizzo di un compressore portatile e di una pistola a spruzzo venne vaporizzata una leggera sporcizia per intornarsi al tono affumicato di tutto l'ambiente. Questa sfumatura venne applicata lasciando mobile e quadri al loro posto, di modo che in caso il cassettone venga spostato per essere visionato maggiormente vicino alla luce, lo stesso lasci sul pannello del muro la sagoma di se stesso, a causa della superficie rimasta protetta e leggermente più pulita. Ciò sta a dimostrare che il cassettone e lo specchio sono posti in quella posizione da diverso tempo. Nel cassettone vennero riposte 1000 cose diverse, recuperate da un armadio a muro della vedova. Album di fotografie, vecchi merletti, sciarpe, ricordi della prima comunione. Sotto il marmo una scritta con il gesso, mezza cancellata, dimostrante un trasloco. Commode au Grand Salon. Un biglietto da visita, piegato in 4, molto vecchio e ingiallito da un lato, posto in un angolo, teneva in piano il marmo. Il lato esposto alla bocca del calorifero venne un po' fatto crepare con l'utilizzo di una stufetta elettrica. In un cassetto venne dimenticato una vecchia fotografia ingiallita, scattata 8 giorni prima, che presentava il cassettone nel 1890 nella vecchia proprietà del funzionario. Sarà questa foto che attirerà il compratore, e che compratore! Vapori di essenza di benzoino, presente nell'olio di mandorla amara, nei cassetti. Delle 3 serrature, una assolutamente nuova, non una chiave antica, sono andate perse. C'era da palchetti sotto i bronzi dei piedi. Un pennino perso, incastrato in un bronzo. Un placcaggio di legno di violetta scollato. Una maniglia penzolante, una vite di acciaio moderna tra altre viti a testa tonda, antiche, fissanti i bronzi, un angolo di marmo rotto e riparato con la gomma lacca. Per finire, un po' di peluria, tipo quella che si forma sotto i letti, e un po' di polvere dietro questo trascurato cassettone. L'ambiente era creato, l'atmosfera simpatica, si era addirittura previsto che la cameriera, 300 franchi, avrebbe del caso giurato che alcun mobile era entrato o uscito dall'appartamento da più di 20 anni. La signora J., moglie separata di uno dei più grandi antiquari di Parigi, comunque compratrice per conto dello stesso, arriva accompagnata dal suo esperto abituale. La vecchia signora, proprietaria dell'appartamento, non avendo nulla da dire, resta nella camera vicina. La compratrice cerca di mantenere disinteresse. È uno dei comportamenti abituali della signora J. quando scopre una rarità. L'expertise dura 20 minuti, il cassettone e lo specchio vennero spostati, il trucco del compressore ebbe successo. Il cassettone venne pagato 120.000 franchi, alla proprietaria ne toccarono 10.000. Gilles
ebbe il suo buon tornaconto e utile ispirazione. A seguito di questa vicenda, l'ammirazione per il grande maestro crebbe a dismisura. Il transatlantico Britannic, gemello del tristemente famoso Titanic, li condusse regolarmente a New York in circa 12 giorni. La vita a bordo si svolse regolarmente e i due goderono appieno di questo supplemento di vacanza. Arrivati a Ellis Island, una corsia preferenziale li condusse facilmente sulla terraferma. Ormai facevano parte del grande eterogeneo popolo americano. Si meravigliarono molto di non ritrovare la ressa che aveva contraddistinto il loro precedente sbarco. I migranti erano pochissimi e tutto si svolgeva con minore concitazione. Infatti, dal 1917 modifiche sulle modalità di ingresso negli Stati Uniti avevano notevolmente ridimensionato i flussi migratori. Venne introdotto il test di alfabetismo e dal 1924 vennero approvate le quote di ingresso. 17.000 dall'Irlanda, 7.500 dal Regno Unito, 7.400 dall'Italia, 2.700 dalla Russia e così via per gli altri paesi. L'autista di Mr. R, come la volta precedente, era in attesa e questa volta, senza tappe intermedie, li condusse alla casa che da poco avevano acquistato con un mutuo bancario molto favorevole. L'avventura americana continuava. Gilles, impegnatissimo nel lavoro quotidiano che cresceva in modo costante, e Amélie, ormai regolarmente inquadrata nell'insegnamento ai bambini della lingua della sua terra d'origine. La coppia non ne era ancora al corrente, ma la serenità della vacanza aveva dato ottimi frutti. In capo ai canonici 9 mesi un piccolo sarebbe nato e coronato la loro felice unione. Capitolo 20. Crescita economica folgorante. Mr. R aveva ripreso i suoi viaggi in Europa alla ricerca di antichità genuine e non, da poter smerciare nei numerosi negozi che via a via inaugurava nei vari stati. In un paio di occasioni aveva portato con sé Gilles in qualità di esperto, perché si fidava maggiormente del suo intuito affinato nella quotidiana esperienza che di quello accademico dei professori di storia dell'arte. Aveva imparato a proprie spese come fosse facile cadere in abili tranelli e pagare per buona una coppia spesso neanche tanto ben eseguita. Ora il dubbio era il suo miglior consulente, cosa che ognuno di noi, addentrandosi nel settore, non dovrebbe mai dimenticare. Come abbiamo detto, non disdegnava di comprare arredi aggiustati alla bisogna o completamente falsi, tutt'altro, intendeva pagarli però il giusto prezzo. L'attività di Gilles era frenetica, coordinava il lavoro di numerose persone con gruppi distanti tra loro, nelle sedi dei vari negozi con annessi laboratori anche decine di ore di auto, e a questo scopo Mr. R, in fortuna economica che pareva non poter mai venire meno, aveva addirittura acquistato un piccolo aereo di derivazione militare e assunto un pilota, con cui si muoveva più rapidamente e che metteva spesso a disposizione del suo collaboratore. I pezzi cosiddetti speciali venivano prodotti ormai solo in casi molto particolari e forse più per divertimento che per reale bisogno. La vecchia Europa pacificata era in grado di fornire ogni tipo di arredo antico, autentico e non. Nella forte espansione economica in atto, Mr. R aveva fondato una società composta principalmente da imprenditori di altri settori al fine di avere i capitali necessari ad ancora più rapida espansione. Chiese a Gilles
se anche lui voleva entrare nella società con l'acquisto di alcune quote. Con Amélie rifletterono moltissimo sulla proposta, che in un primo momento giudicarono allettante. In seguito, però, rifiutarono garbatamente quella che in un primo momento poteva sembrare occasione irripetibile. Fecero bene, ma la scelta non fu dettata da diffidenza o sfiducia nei confronti di Mr. R, bensì il desiderio di tornare un giorno in patria era sempre presente nei loro pensieri e a cagione di ciò preferirono soprassedere. La gravidanza di Amélie procedeva regolarmente. Gilles era spesso, per giorni, presso le varie sedi della società e a volte non rientrava neppure nei fine settimana, ma i due giovani americani che avevano condiviso con i nostri due protagonisti il primo viaggio verso l'America si erano da poco, per motivi di lavoro, trasferiti a Boston ed erano molto vicini ai bisogni di Amélie quando la sapevano sola. Il lavoro continuava in modo travolgente e le attribuzioni d'epoca spesso venivano aiutate senza neanche procurare molto impegno, in quanto gli acquirenti erano quasi sempre digiuni di conoscenze e competenze specifiche e dall'Europa in quei tempi partirono quantità cospicue di arredi di ogni genere, che spesso trassero in inganno gli stessi commercianti americani. Si prese coscienza di ciò solo molti anni dopo. I casi di contestazione erano rarissimi, ma proprio di uno di questi voglio ora parlare. Per convenzione si definiscono autentici i mobili o gli oggetti antichi o antichi d'epoca le cui parti sostituite non superino complessivamente il 40%. Attorno a questo assioma, in ogni tempo, si sono architettate abili truffe. Ricorrente è stato il caso relativo alle sedute che, come vedremo, si sono ripresentate anche in tempi molto recenti. Gli atelier di Mr. R ricevettero una richiesta da parte di un importante uomo politico locale affinché si attivassero per trovare un numero cospicuo di sedie appartenenti al Rinascimento italiano. Come possiamo immaginare, trovare 12 sedie di tale periodo è cosa quasi impossibile oggi. Anche allora, pur con una disponibilità sul mercato maggiore, le problematiche potevano considerarsi analoghe. Il cliente era importante e politicamente influente e quindi si escluse di fornire semplicemente delle seggiole nuove, artificialmente invecchiate. Nei magazzini di Mr. R erano custodite da anni 5 sedie del Cinquecento italiano. Gilles le aveva più volte esaminate e la loro autenticità era indiscussa, le condizioni di conservazione precarie. Si decise di smontare le 5 seggiole. Dai vari pezzi si crearono i modelli per la costruzione delle mancanti e nel momento del riassemblaggio i singoli pezzi autentici vennero equamente redistribuiti sull'intero complesso, per cui su ogni seggiola erano indubbiamente presenti parti autentiche. Il maquillage finale, con le consunzioni e patine artificiali, faceva apparire le 12 seggiole autentiche in ogni loro parte. La percentuale delle parti veramente autentiche presente su ogni seggiola quasi soddisfava la percentuale del 40% cui abbiamo accennato prima e la frode risultava quindi di più difficile dimostrazione. La cifra spuntata fu elevata e il cliente, soddisfatto dell'acquisto, ammirava con orgoglio i manufatti posti nella sala da pranzo principale del suo maniero, in stile rinascimentale, e ne illustrava rarità e bellezza ad ogni commensale suo ospite.
Tutto procedeva secondo il progetto dei nostri falsari e lo stesso Mr. R fu più volte ospite a pranzi e cene ed indicato quale geniale fornitore di tali rarità. Questa pubblicità inaspettata fece acquisire al nostro Mr. R numerosi clienti tra gli illustri commensali presenti. Circa 4 anni dopo, ad una cena con ospiti provenienti da tutto il mondo, era seduto accanto al padrone di casa un importante antiquario francese di Cannes, il quale, interrogato su cosa pensava dell'importante acquisizione, pensò di non tacere e davanti a tutti i commensali espresse i suoi dubbi. Successe il finimondo. Scattarono denunce, ne parlarono i giornali locali e presto Mr. R venne portato davanti al giudice. La sua difesa era semplice e consisteva nell'affermare che alcune parti potevano anche essere state ricostruite, ma ciò faceva parte delle normali operazioni di restauro e recupero funzionale, che su sedie così antiche e danneggiate rappresentava la regola. Dato che il danneggiato aveva il potere e le conoscenze, il processo durò molto a lungo e varie costose perizie furono poste in atto. I periti americani, spesso scarsi in competenza, avevano però tra loro opinioni discordanti e il dolo era difficile da dimostrare. Infine, il giudice, anche lui poco avvezzo a dispute di questo tipo e di tendenza politica opposta a quella del querelante, decise che i manufatti in questione erano da considerarsi assolutamente autentici. Mr. R acquistò immediatamente alcune pagine su giornali con sede nelle località dove erano presenti i suoi negozi, utilizzandole per dare visibilità alla notizia ed affermare la sua onestà e correttezza. Inutile dire l'ottimo ritorno pubblicitario scaturito da tale operazione. Qui di seguito un articolo del Sole 24 Ore dei nostri giorni, dove si descrive una situazione che in qualche modo possiamo ricondurre a quella appena trattata. Scandalo tra gli antiquari parigini, 2 celebri antiquari arrestati per truffa. Di Stefano Cosens, 4 luglio 2016. Terremoto nel mondo degli antiquari parigini e della stessa Biennale dell'Antiquariato, che a settembre, dal 10 al 18, tornerà sotto la cupola del Grand Palais nella nuova veste di fiera annuale. Ospiterà gli antiquari internazionali di maggior prestigio. 2 tra i più celebri antiquari, Bill Paillot, specialista in antichi arredi europei e socio da oltre 30 anni della Galerie Didier Aron di Herve Aron, con gallerie anche a Londra e New York, e Laurent Kremer, a capo della Galerie Laurent Kremer, sono stati messi in fermo il 7 giugno per truffa dalla polizia dell'Ufficio centrale di lotta contro il traffico di beni culturali di Parigi. Sono sospettati di aver venduto 2 sedie supposte false, Luigi XV, al Palazzo di Versailles nel 2009, facente parte di una serie di 4 sedie in legno di noce dorato, supposte essere creazioni originali di Louis Delannoy, cedute alla celebre reggia per 1,7 milioni di euro. In realtà, gli investigatori sospettano che almeno 2 delle 4 sedie siano delle copie. Questi sospetti sono emersi un anno dopo le rivelazioni sull'antiquario della Rue du Faubourg Saint-Honoré, Jean Lepu,
che avrebbe realizzato mobili utilizzando legno antico e marcati con stampigliature dell'epoca. La Galerie Kremer, comunque, Laurent Kremer è stato liberato sotto pagamento di cauzione, pur decidendo liberamente di non partecipare alla prossima edizione della Biennale parigina, ha respinto queste accuse ribadendo, differentemente da quanto scritto sulla stampa, che la galleria non aveva venduto le sedie alla Reggia di Versailles, ma a un collezionista privato e che mai nella loro vita professionale hanno venduto oggetti di antiquariato su cui ci potevano essere dei dubbi. Comunque, l'ufficio, come segnalato da Arnett, aveva investigato su queste due rarissime sedie sin dal 2012, dopo aver ricevuto una soffiata dall'antiquario francese esperto in sedie del XVIII secolo, Charles Horeman. L'arresto dei due dealer ha creato shock tra gli antiquari francesi, visto che la Galerie Kremer, fondata nel 1875, è rimasta un caposaldo nello specifico mercato degli arredi antichi per diverse generazioni. Nel 2007, in un profilo Forbes sulla Galerie Kremer, veniva scritto che molti degli arredi del XVIII secolo, ora custoditi al Louvre, al Metropolitan e al Boston Museum of Fine Art, sono passati attraverso le mani di questa galleria. La Galerie Didier Aron, fondata nel 1923, offre ai suoi clienti una delle più belle collezioni d'arte al mondo, fatta di mobili, dipinti, disegni e oggetti d'arte dal XVII al XIX secolo. L'arresto di Bill Payot della Galerie Didier Aron, accusato per la stessa truffa, ha portato il Syndicat National des Antiquaires ad escludere dalla Biennale anche la Galerie Didier Aron, vista la stretta collaborazione tra Bill Payot e il titolare Hervé Aron, pur confermando che a Bill Payot spetta il diritto di presunzione d'innocenza. Comunque, pochi giorni fa, sulla stampa francese è trapalata la notizia che Bill Payot comincia a fare le sue prime ammissioni. Nel prosieguo dell'inchiesta si venne a scoprire che i falsi propinati al Museo di Versailles sono stati più numerosi e riguardano almeno altri 2 sgabelli pieghevoli, una serie di poltroncine ed una poltrona Bergère per un totale di circa 3 milioni di euro. Lo stesso Payot darà confessione piena dichiarando di non avere agito per brama di denaro, ma per una sfida intellettuale. Voleva vedere se sarebbe riuscito a trarre in inganno i maggiori esperti del mondo e a confezionare falsi perfetti. La storia, a volte. Capitolo 21. Bancarotta. La gestazione di Amélie proseguì regolarmente e si concluse con la nascita di un bellissimo bimbo cui venne dato il nome di André, in onore del grande maestro di Gilles, l'inimitabile Melfer. Gli anni a seguire furono anni di grande prosperità, una crescita americana all'apparenza inarrestabile che si basava però essenzialmente sulla crescita del debito. Le notizie che abbiamo di questo periodo relativamente ai nostri 2 giovani diventano frammentarie e cercheremo comunque di ricostruirle il più possibile in base ai pochi dati che abbiamo a disposizione. Alla fine degli anni 20 il mondo sembrava avviato a superare i traumi della Grande Guerra, anche perché
I rapporti fra le potenze mondiali attraversavano una fase di distensione e anche il problema tedesco sembrava avviato ad una soluzione equilibrata, soprattutto in seguito al patto di Locarno del 1925. Ma in questo quadro di apparente stabilità politica e sociale, nel 1929 si abbatté, prima negli Stati Uniti e poi nel mondo intero, una crisi economica tanto imprevista quanto catastrofica, destinata a cambiare le sorti del Novecento. Come ha scritto lo storico Eric Hobsbawm ne Il secolo breve, la storia dell'economia mondiale, a partire dalla rivoluzione industriale, era stata una storia di progresso storico accelerato, di continua crescita economica e sebbene nel corso degli anni si fossero presentate delle curve cicliche e fisiologiche, nel 1929, per la prima volta nella storia del capitalismo, questa fluttuazione negativa mise in ginocchio l'intero sistema economico mondiale. Mr. R, in piena espansione economica e fortemente indebitato a causa dell'apertura di sempre nuovi negozi e laboratori, venne travolto in poco tempo e le sue attività vennero incamerate dalle banche che gli avevano concesso il credito. Gilles e Amélie si ritrovarono improvvisamente senza lavoro e impossibilitati dunque a far fronte al mutuo per l'acquisto della casa di cui avevano ancora un valore residuo da versare per almeno altri 15 anni. Passavano i mesi, la situazione diventava sempre più drammatica. Lavoro era impossibile trovarlo. La crescente disoccupazione rendeva la povertà ormai visibile sulle strade e le banche cominciavano a far sempre più pressioni nell'esigere le rate non versate relative al loro mutuo e a quello di migliaia di persone. Nel mese di maggio del 1930 decisero di ritornare in Francia. La loro situazione non era poi così drammatica, in quanto buona parte dei risparmi era stata inviata in Francia. Certo, non grandi cifre, ma che comunque rappresentavano la possibilità, tornati nel paese d'origine, di ricominciare da capo. Abbandonata la casa al suo destino, raccolti i pochi risparmi che la banca americana non aveva ancora sequestrato, raccolsero lo stretto necessario e col loro bimbo si imbarcarono sul primo transatlantico in rotta verso l'Europa e un pesante fardello di paure e sconforto. Restava la consolazione di riabbracciare presto i loro cari e la speranza di riuscire a fuggire da una situazione ormai insostenibile. Gli enormi problemi degli Stati Uniti approdarono rapidamente anche negli Stati europei, poiché essi erano economicamente legati agli USA. La Germania giunse al tracollo totale, poiché la Repubblica di Weimar si fece prestare dagli USA i soldi per ricostruire il paese e per pagare i debiti all'Europa a seguito della disfatta tedesca nella Prima Guerra Mondiale. Italia e Spagna erano negli anni 20 e 30 paesi deboli dal punto di vista industriale e molto arretrati dal punto di vista dello sviluppo economico rispetto al resto d'Europa e per tale motivo non ebbero mai una fitta rete di legami con il panorama internazionale. Di conseguenza, la crisi americana ebbe su essi solo caratteri marginali. Francia e Inghilterra risentirono della crisi del 29, ma in maniera ridotta e ne uscirono comunque più rapidamente, poiché avevano altri appoggi su cui fare affidamento: lo sfruttamento delle colonie. La Francia, ma soprattutto l'Inghilterra, prese dalle colonie ciò che non poteva più prendere dall'America.
Capitolo 22. A casa. I nonni, finalmente, potevano riabbracciare i figli e conoscere il loro nipotino. Inutile descrivere la gioia. Per loro la crisi americana era giunta a proposito. Gilles, Amélie e il loro figliuolo si stabilirono in cascina. Lo spazio a disposizione era molto, per cui non fu difficile approntare un alloggio per ospitarli. Giunti a casa si sentivano al sicuro. Per il lavoro qualcosa si sarebbe inventato. Intanto, nell'immediato, la somma accantonata permetteva loro di non essere di peso ai genitori e salvaguardare il loro orgoglio. Dalla settimana successiva al ritorno in patria, Gilles iniziò immediatamente a cercare un'occupazione, ma gli effetti della crisi mondiale avevano creato gravi difficoltà anche in Francia e la disoccupazione era crescente. Da Père Paillon seppe che anche Melfert era in difficoltà. L'esportazione verso l'America era crollata e verso gli altri paesi europei la situazione non era certo migliore. Del mercato nazionale era meglio non parlare. Tutti erano spaventati e queste paure peggioravano una già precaria situazione. Ricordò delle proposte che gli aveva fatto l'ex parroco, padre Philippe, e bussò anche alla sua porta. Il colloquio fu cordiale e il padre non omise di ironizzare sul fatto che ora, pressato dal bisogno, i vecchi amici tornavano utili, mentre qualche tempo prima Gilles, confuso e mortificato, cercò con crescente imbarazzo di trovare una qualche credibile giustificazione, ma l'operazione goffa e insicura non stava procedendo per il meglio. Una sonora risata interruppe Gilles. «Taci, sciocco! Non ti accorgi che sto scherzando?» disse il padre. «Vieni qui, abbracciami, sei il benvenuto». Seguì un pianto liberatorio del nostro restauratore. «Siedi qua. La proposta che ti avevo fatto è ancora valida. I danni che aveva prodotto la guerra oltre 10 anni or sono negli edifici di proprietà ecclesiastica sono ancora per una certa parte irrisolti. Si è intervenuto anche aiutati dallo Stato francese sulle parti architettoniche danneggiate, ma buona parte degli arredi sono ancora in stato precario. Tra questi, alcune opere sono di grande pregio e alcuni parroci hanno già prodotto ulteriori danni, a volte irrimediabili, affidando il recupero a personale poco competente. Falegnami ed ebanisti spesso si improvvisavano restauratori senza averne la indispensabile preparazione culturale. A proposito di ciò, alcuni anni dopo, nel 1985, il grande critico d'arte Federico Zeri ebbe a dire: «Il tempo distrugge, il tempo rovina, ma non quanto i cattivi restauratori». Il restauro è stato uno dei flagelli degli ultimi 200 anni. Un restauratore può rovinare molto più di un bombardamento. Lavoro per te dunque non manca. Dovrai essere disponibile a spostarti su tutto il territorio francese a seconda delle esigenze e dovrai assumere all'inizio almeno un paio di giovani che ti indicherò, cui insegnerai la tecnica e la sensibilità necessaria all'esecuzione di un buon restauro. Avrai così degli abili collaboratori e con il tuo prezioso insegnamento ne creerai degli uomini in grado di badare a se stessi. Ho molta fiducia in te, anche in merito a questa missione». Dopo un breve momento di silenzio aggiunse: «L'altro giorno parlavo con Père Paillon, che conosco molto bene, e ho appreso all'incirca quanto era il tuo stipendio in America.
Qui dovrai accontentarti di molto meno, ma la tua libera professione ti permetterà anche di avere clienti privati e l'essere fiduciario dell'ente ecclesiastico te ne procurerà certo molti. Dovrai lavorare sodo, so che ciò non ti spaventa, ma i tuoi compensi ti permetteranno una vita dignitosa e potrai soddisfare le esigenze della tua famiglia. In merito ai preventivi sui lavori che di volta in volta verrai chiamato ad eseguire, dovrai far riferimento esclusivamente a me. Ricorda, dai rapporti di lavoro la nostra amicizia dovrà essere lasciata a margine. Dopo un lungo silenzio, durante il quale gli sguardi si incrociarono più volte, aggiunse in forma solenne: Spero che truffe e raggiri non faranno più parte del tuo modo di essere, caro amico. Gilles annuì arrossendo. Evidentemente il padre, non si sa come, era al corrente. Ne provò viva vergogna. Gilles, con grande umiltà, non tentò di scolparsi o di trovare delle attenuanti al suo modo di operare ormai appartenente al passato. Anzi, furbescamente chiese a padre Philippe la soluzione. Inutile dire che ciò piacque molto. Non vorrei aver dato di Gilles un'immagine di eccessiva disinvoltura. Il suo disagio e pentimento erano genuini o quasi, ma con pronta intelligenza già da tempo aveva imparato a volgere i momenti critici a suo favore. Ciò gli riusciva sempre benissimo. L'amicizia e il rispetto tra i due ne risultò quindi fortemente consolidata e la collaborazione durò negli anni. Gilles si sentiva, dopo le paure e le difficoltà generate dalla grande crisi economica che aveva investito il globo, improvvisamente rinascere e, tornando verso casa, riprese a fare progetti. Intanto, in cascina, dove si era stabilito con Amélie ed il bimbo, la gioia dei nonni era immensa e l'armonia perfetta. Gilles ristrutturò la parte adibita ad abitazione, sia sua che quella dei suoi genitori, utilizzando i risparmi accumulati negli anni. Ampliò e ammodernò il laboratorio di falegnameria del nonno, dotandolo di ogni moderna attrezzatura. La cascina venne dotata di corrente elettrica. Acquistò un furgone. La patente di guida l'aveva conseguita in America e, come concordato con padre Philippe, assunse i due giovani che lo stesso gli indicò. La nuova avventura era definitivamente iniziata. Se i manufatti affidati alle sue cure non erano facilmente trasportabili, stava lontano da casa per il periodo necessario all'esecuzione del lavoro. I bravi giovani indicati dal padre continuavano il loro apprendistato, imparando rapidamente e rendendo sempre più efficiente la piccola impresa. Gilles arrivò ad avere nel tempo anche 5 dipendenti. Il lavoro non mancò mai e la sua abilità venne apprezzata in tutta la Francia. E Melfer? Come abbiamo accennato, il signor André, a causa della crisi che aveva soprattutto colpito le esportazioni delle sue produzioni, versava in gravi difficoltà. Ne uscì come sempre in modo brillante, organizzando un ultimo grande raggiro a livello nazionale che gli permise di rilanciare gli ordinativi e subito dopo vendere con profitto l'attività. Ma questa è tutt'altra storia. Termina qui la nostra lettura. Spero di non aver annoiato. Nell'invitare ad iscrivervi al canale, vi saluto cordialmente.